Inizio alla seduta, informo come sempre che c'è la diretta webcam, quindi salutiamo anche il pubblico che ci segue da casa. Informo che mi ha comunicato l'assenza per motivi familiari della consigliera senatore Maria Teresa. Do comunque la parola al segretario per l'appello, prego. Buonasera. Florio Favero. Presente. Arreghini Silvia. Presente. Barbisan Leonardo. Presente. Bertoncello Antonio. Bravo Bertilla. Dallabona Paolo. Presente. Drigo Irina. Mascarin Gastone. Presente. Morsanuto Angelo. Pizzolitto Mario. Ret Maria Teresa. Presente. Rodriguez Riccardo. Senatore Maria Teresa assente giustificata. Stival Renato. Terenzi Marco. Vindigni Andrea e Zanutto Alessandra. Grazie. Allora nomino gli scrutatori che sono i consiglieri Arreghini Silvia, Pizzolito Mario e Stival Renato. Iniziamo allora quindi con il primo punto, le comunicazioni. Se ci sono delle comunicazioni, prego consigliera Bravo. Buonasera a tutti. Sempre più frequentemente i cittadini di Portogruaro e non solo ci pongono domande anche soffermandoci e quando ci incontrano a piedi lungo le vie della città. La preoccupazione per la mancata apertura dell'hospice è palese e manifestata apertamente. Il sentimento più frequente che rileviamo è il fastidio e il disappunto per l'assenza di notizie certe circa la data della ripresa del servizio con preoccupazione e sofferenza. Sofferenza anche in seguito a esperienze dirette di assistenza a congiunti colpiti da gravissime malattie e sensazioni di impotenza quando il malato viene assistito a casa. Nel tragico momento di scoperta della gravità della malattia, la famiglia si avvicina al proprio caro e mette in atto le azioni per proteggerlo al massimo, anche dimostrando la disponibilità all'assistenza a casa con il supporto dell'assistenza domiciliare e delle cure palliative. Ma certamente pochissimi, se non per competenze di medico o infermieristiche, conoscono quali gravi situazioni si possono presentare nel decorso della malattia verso la morte. Mi dicono che è urgente far riaprire la struttura di supporto che per storia, missione, competenze, vocazione, abilità, tipologia di struttura, vicinanza al territorio, ha tutte le carte in regola per accogliere. Negli anni passati diverse azioni sono state fatte a supporto del nostro hospice. Ricordo la donazione per hospice da parte di Olga e Giano Petrin, ricordo i numerosi incontri col dirigente delle cure palliative dell'ASL 4, effettuati dall'amministrazione di Portogruaro. Ricordo anche che in tempo di emergenza Covid il supporto alla struttura IPAB a Francescon è stato sempre efficace, presente e puntuale da parte dell'amministrazione di Portogruaro. Comunico e faccio quindi presente a tutto il Consiglio Comunale che i cittadini di Portogruaro ritengono indispensabile la riapertura immediata dell'hospice. Grazie consigliera Bravo. Consigliere Terenzi, allora faccio solo un piccolo appunto. Come vi ho detto anche al Consiglio scorso, se volete quando intervenite non sarà magari la forma migliore, ma potete stare seduti importante vicino al microfono, perché molti cittadini ci hanno chiesto, vi già preannuncio che stiamo facendo dei preventivi per sistemarlo l'impianto, nel frattempo è arrivata anche la consigliera Drigo, e quindi però fino a quel momento per favore magari parlate vicino al microfono. Grazie, prego consigliere Terenzi. Allora stiamo seduti e così risolviamo il problema, grazie Presidente. A nome del gruppo io vorrei comunicare ai colleghi consiglieri ma anche alla comunità, alla cittadinanza, che il nostro Presidente del Consiglio Comunale è stato oggetto di 3 richieste. Ecco. La prima richiesta è una richiesta di convocazione della Commissione Quinta. L'oggetto è noto, insomma, è la progettualità
relativa alla realizzazione di un asilo nido nel nostro comune. Ecco, io ne ho parlato anche già col Presidente, ecco, con il dottor Pizzolitto, il tema ha una rilevanza sociale indubbia, e poi c'è il tema anche della mozione che avevamo presentato e che avevamo ritirato, e che insomma in qualche misura sarebbe cosa buona e giusta, come si può dire, che il Consiglio trovasse un punto di equilibrio insomma su questo tema e dimostrasse alla comunità che c'è una volontà di dare una risposta ad un bisogno socialmente rilevante e sempre più pressante. La seconda comunicazione riguarda la richiesta che abbiamo inoltrato sempre al nostro Presidente del Consiglio, e cioè quella, ed è una richiesta che è rivolta a lui, non è formalmente richiesta come avremmo fatto con le firme e tutto, come gruppo di opposizione abbiamo questa facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio. No, abbiamo fatto invece una lettera affinché il Presidente si faccia parte attiva nei confronti dei gruppi per la convocazione di un Consiglio comunale straordinario aperto, io direi, noi diremmo se è possibile, e anche con la presenza dei soggetti istituzionalmente deputati e competenti per una lettura del bisogno in primo luogo e per una discussione in ordine ai servizi sanitari con particolare riguardo alla rete territoriale. Ecco, noi sappiamo che su questo prima la collega Bertilla Bravo ha in qualche modo parlato di una struttura intermedia, l'hospice. Ecco, sappiamo che l'hospice non è l'unica struttura e c'è un'articolazione di strutture ma anche di interventi domiciliari che in qualche misura rendono efficace e prossima al cittadino, al suo bisogno, la rete di continuità assistenziale. Per ultimo, e vado a concludere, ultimo ma non meno importante, per l'entità dell'investimento e per l'importanza che può avere a livello sociale, economico, culturale e paesaggistico, il tema della perfosfati. Su questo noi abbiamo chiesto l'istituzione di una commissione speciale. Come sarà composta e se sarà composta lo vedremo. Anche qui affidiamo al Presidente del Consiglio, alla sua sensibilità, mi permetto di dire anche la sua storia, ecco, perché su questo tema ricordo che c'è stato giustamente un interesse diffuso nella comunità in questo Consiglio per addivenire a questo strumento che vuole essere uno strumento istruttorio, di ascolto ed eventualmente anche di proposta. Grazie consigliere, io ho colto comunque già le richieste e mi sto adoperando. Prego consigliere Barbisani. Grazie Presidente, per una volta parliamo di festa. Allora, nelle vostre cartelline avete visto che c'è un invito di una inaugurazione della cantina che io e Fabiano, mio fratello, abbiamo negli anni pensato tanto per farla e siamo riusciti a compiere questo lavoro nuovo. L'inaugurazione è il giorno 6, io ho invitato tutto il Consiglio Comunale, la Giunta, Presidente del Consiglio, l'Ingegner Bonora, il Dottor Datri, il Segretario Generale. Ci sarà la presenza del Governatore del Veneto e naturalmente non ha nessuna valenza e nessun colore politico. Nella cartellina del consigliere Antonio gli ho messo un invito in più, che lo dia al Dottor Stefano Sant'Andrea, perché ci fa piacere la presenza di tutti. Quindi il giorno 6, con inizio alle 18:30, ci sarà il taglio del nastro e vi chiedo solo una cortesia entro un paio di giorni di comunicare la vostra presenza nella mail info@cavescovado.com. Perché le forze dell'ordine devono avere una lista completa di tutti i partecipanti, quindi per cortesia siete invitati tutti, non c'è nessun colore politico, è invitato tutto il Consiglio regionale, è invitato il Presidente Zaia, quindi se venite tutti ci fate non piacere, una grandissima cortesia. Grazie. Grazie consigliere Barbisani. Se non ci sono... Prego. Io
questa mattina ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Festival internazionale di musica e non posso non rappresentare in Consiglio la mia soddisfazione e la nostra soddisfazione per l'impegno che è stato messo, nonostante i tempi ridotti, del direttore artistico Alessandro Taverna. Ho letto un entusiasmo nuovo, ho letto anche negli interventi dei miei sponsor una compartecipazione molto forte, molto sentita e proiettata nel futuro. Cioè, per spiegarmi, rispetto anche a esperienze passate, la richiesta di sponsor era un impegno non indifferente. C'era bisogno di dare sicurezza, c'era bisogno di dare prospettiva e c'era bisogno di convincere la società civile e la comunità di Portogruaro nell'importanza che riveste questo evento arrivato alla 39esima edizione. Si è notato dal mio punto di vista una forte discontinuità e un impegno rinnovato. Si sono aggiunti degli sponsor importanti, ma significativi, e devo dire che gli interventi dei loro rappresentanti, dei rappresentanti dell'azienda, non hanno fatto i soliti interventi formali che spesso si fa, nel senso che, voglio dire, è facile dire in poche parole perché una società sostiene il festival. Si è visto un trasporto, una convinzione, come posso dire, una rinnovata fiducia, e credo che questo possa essere un veicolo per far sì che questa amministrazione raggiunga gli obiettivi di avere sempre di più sponsor che siano disponibili a rafforzare l'attività della Fondazione Santa Cecilia. In pochi mesi si è messo in piedi un programma importante, significativo, e ho visto anche che la scelta del direttore artistico, per le relazioni che ha e per il ruolo che ha, per la valenza internazionale che ha tali e tanti rapporti nel mondo culturale, sociale, economico, che ha aiutato a costruire questo festival, nel senso che conta anche le relazioni e l'apprezzamento che il mondo del direttore artistico ha nei confronti del suo mondo. E io credo che questo sia un segnale veramente importante, e su questo io credo che il Consiglio di amministrazione della Fondazione debba continuare e lavorare su questa strada, perché credo che era presente anche il Presidente del Consiglio, credo che mi ne dia atto che anche lui, ci siamo due battute, voglio dire, abbiamo percepito insomma questa cosa, quindi lo volevo segnalare perché è giusto mettere in evidenza le cose che funzionano. Poi vedremo dei risultati, se ci saranno e se la percezione che abbiamo avuto è corrisposta anche dalla cittadinanza. Io non ho molti dubbi, però io credo che l'impegno che si è messo e l'attenzione anche che si è messo e il progetto che si è messo dentro valga la pena di essere evidenziato e anche sostenuto da parte di tutto il Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Bertoncello. Prego, signor Sindaco. Sì, volevo solo aggiungere due cose, perché stamattina è stata veramente una bella mattina per il rinizio della Santa Cecilia. C'erano persone soddisfatte nonostante fosse iniziato questo percorso da pochissimi mesi. Organizzare un festival internazionale lo si può fare in 2 mesi soltanto se effettivamente ci sono persone capaci e competenti che hanno una grande rete. E vorrei sottolineare anche
come ha posto l'accento il maestro Taverna su questo festival, che è l'accento sugli artisti e donne e gli artisti giovani. E questo è un elemento importante perché nella pandemia quelli che hanno sofferto di più sono i giovani e quelli che hanno sofferto di più sono le donne. E lui ha messo in atto un programma che vi esorto di leggerlo già stasera, perché ci sono 3 orchestre giovanili, anche quella di Fiesole, c'è la banda nazionale dei Carabinieri in onore al Milite Ignoto e poi tutti quanti gli artisti con collegamenti di Portogruaro con Venezia. E quindi fa sperare che questo effettivamente, questo nuovo CDA, che è un CDA di alte competenze, di alte capacità, ho detto stamattina, controllano, vigilano, ma sono anche propositivi e c'è un bell'ambiente perché alla fine quando c'è un obiettivo comune i risultati ci saranno e quindi il fatto di poterlo ampliare questo festival e questa fondazione, farla diventare, come abbiamo sempre detto, e quindi lo sottolineo ancora una volta, la fondazione di tutti i comuni, non solo del mandamento, ma possibilmente anche della conferenza dei sindaci, e noi ci attiveremo per questo. Il comune di Musile, noi stiamo lavorando da 2 mesi col comune di Musile perché stanno chiudendo una grande scuola di musica che hanno loro da tantissimi anni. Per questioni personali la devono chiudere e ci hanno chiesto in maniera importante e pesante di poterla assorbire. Ormai siamo arrivati alla conclusione che la Santa Cecilia farà anche questo passo importante e diventerà la scuola di musica più importante forse del Veneto, perché aver 450 allievi contemporaneamente è un fatto molto importante che ci dà ancora di più l'orgoglio di averla come fondazione. E questo fa sì che i comuni anche del San Donatese dovrebbero essere ancora più partecipi. Quindi noi questa convenzione, che con grandi difficoltà magari cercheremo di portarla, non tutti insieme, ma cercheremo di portarla anche in quei comuni distanti da noi per far capire che la fondazione deve essere una fondazione di tutti, di tutta la popolazione. Troveremo anche dei meccanismi proprio per far sì che non solo i main sponsor facciano trappelare questo entusiasmo come l'hanno fatto stamattina, ma anche gli sponsor più piccoli o i semplici abbonati che danno un appoggio sostanziale al futuro della fondazione. Grazie. Allora chiudiamo l'argomento comunicazioni, passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 111 del 14 luglio 2021 relativa a decreto Giunta Regionale 16-2021, approvazione progetto lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva, lavoro e opportunità sociale 2021, accettazione del contributo regionale e approvazione a viso pubblico e domanda di selezione e variazione di bilancio, visto dalla sesta commissione il 21 luglio, il parere revisore è giunto il 20. Chiedo al Presidente di Commissione per cortesia, grazie. Grazie Presidente, sì, l'argomento è stato visto in Commissione ed è un provvedimento che serve a recepire anche un contributo di carattere regionale per l'inserimento di lavoratori che hanno particolari problemi nel mondo della pubblica utilità, e il Comune di Portogruaro fa da capofila con i comuni di Cinto e di Teglio e sono già state individuate le cooperative che attuano il servizio e la parte contributiva da parte del Comune di Portogruaro è pari a 30.000 euro. Grazie. Consigliere Stivali. Posso, Presidente? Ah sì, Assessore, prego, voleva aggiungere, prego. Buonasera a tutti, vista questa bella iniziativa, potremmo anche chiamarla così, avevo piacere di argomentare 2 parole in merito appunto all'iniziativa che è finanziata nell'ambito del Fondo Nazionale Europeo ed è già stata attuata dalla Regione Veneto negli anni scorsi ed il Comune di Portogruaro ha partecipato attraverso appunto, come ha già detto il consigliere Stival, la gestione associata dei servizi sociali del Comune di Portogruaro, Cinto Cammaggiore e Teglio Veneto.
Per quanto riguarda Portogruaro, tutto è partito nel 2017 con il coinvolgimento di 15 beneficiari, nel 2018 di 13 e l'anno scorso nel 2019, anzi 2 anni fa, 12 beneficiari, ne erano previsti 14 ma 2 non sono stati individuati per mancanza di candidature idonee. La direttiva della Regione prevede l'individuazione appunto dei destinatari dell'intervento e i destinatari devono avere più di 30 anni, risiedere o essere domiciliati temporaneamente nel territorio del Comune ed essere soggetti disoccupati privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, come di trattamento pensionistico, iscritti al centro dell'impiego e alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi, oppure soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, persone svantaggiate, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria umanitaria e altri soggetti presi in carico anche dai nostri servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione. La Regione stabilisce anche i compiti del Comune come soggetto proponente dell'ente accreditato ai servizi per il lavoro come partner operativo. Stabilisce le attività, ovvero stabilisce il lavoro di pubblica utilità con contratto a tempo determinato della durata massima di 6 mesi, con impegno settimanale di minimo 20 ore e stabilisce anche le attività di orientamento e accompagnamento al lavoro erogate dal soggetto accreditato ai servizi per il lavoro. Individua la tipologia delle attività nelle quali possono essere impegnati i destinatari del progetto, infatti sono attività straordinarie di competenza comunale o comunque individuate dal Comune a beneficio dei cittadini. Non sono ammissibili le attività che il Comune è tenuto a garantire in via ordinaria. Individua un massimo di destinatari a seconda della popolazione residente per il nostro Comune e il massimo di persone è 15. Determina il finanziamento regionale ed il cofinanziamento, nello specifico infatti la Regione finanzia 6.000 euro per ogni partecipante. Il costo è a parziale copertura del costo del lavoro, il costo delle attività di orientamento e accompagnamento al lavoro e le indennità riconosciute ai beneficiari per la partecipazione a queste attività ed il costo della polizza Fides Iussoria. Il Comune invece cofinanzia con una somma aggiuntiva pari al 35% dei 6.000 euro finanziati dalla Regione per ogni lavoratore, cioè almeno 2.100 euro partecipante. Questa somma può essere integrata da parte dei soggetti terzi pubblici o privati partner del progetto. L'esperienza degli scorsi 3 anni ha messo in evidenza che il cofinanziamento comunale che viene richiesto dal soggetto che gestisce i contratti di lavoro è più alto, a copertura delle spese per la partecipazione alle selezioni, le verifiche nel luogo di impiego della persona, la gestione amministrativa e anche la gestione della rendicontazione che ci risulta essere alquanto laboriosa. Quest'anno pertanto il cofinanziamento richiesto è stato di 2.500 euro a lavoratore. Inoltre la Regione stabilisce che i progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, le modalità per la presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti e la griglia di valutazione appunto di tutto il progetto. Il Comune di Portogruaro, attraverso la gestione associata dei servizi sociali dei comuni di Portogruaro, Cinto e Teglio, ha aperto una manifestazione di interesse per la ricerca di un soggetto accreditato ai servizi al lavoro con l'obiettivo di presentare un progetto ai fini del finanziamento regionale. A seguito dell'apertura della manifestazione di interesse sono stati quindi individuati 2 partner operativi che avevano già comunque lavorato insieme a noi, la società cooperativa Coges e la cooperativa sociale Noncello. Contemporaneamente è stato chiesto ai comuni di Cinto e Teglio se fossero interessati a partecipare al progetto ed il comune di Cinto ha aderito con il coinvolgimento di un beneficiario e Teglio con 2. I nostri servizi sociali
Hanno inoltre verificato all'interno del Comune di Portogruaro, sentiti i dirigenti, le disponibilità ad accogliere i partecipanti al progetto e sono state individuate 5 tipologie di attività per un totale di 12 posti, 5 per accompagnatori sugli scuolabus, 1 per la custodia e sorveglianza dei musei, 3 posti per la sorveglianza all'esterno degli istituti scolastici o presso i parchi cittadini, un posto come supporto amministrativo presso l'area finanziaria e 2 posti per l'area manutenzioni. Il Comune di Portogruaro, in qualità di ente capofila, individuati i partner operativi, ha quindi sviluppato il progetto denominato Lavoro e Opportunità Sociali 2021, secondo le direttive regionali, con un costo complessivo di 142.260 euro, ripartiti con 30.000 euro, che è la quota di cofinanziamento per il Comune di Portogruaro per i 12 beneficiari, 2.500 è la quota di cofinanziamento del Comune di Cinto Caomaggiore, 5.000 di Teglio Veneto, i 104.760 è la richiesta di finanziamento regionale. Così con il decreto dirigenziale dell'11 giugno 2021 numero 454 la Regione Veneto ha approvato il progetto presentato, riconoscendo quale contributo al Comune di Portogruaro la somma complessiva appena citata. Il decreto prevede che i progetti debbano essere avviati entro 120 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria, concludendosi entro 12 mesi dall'avvio e comunque non oltre il 10 ottobre 2022. A seguito dell'approvazione del progetto e del suo finanziamento da parte della Regione, il Comune ha avviato la selezione predisponendo l'avviso pubblico, che è stato pubblicato il 19 luglio scorso ed è possibile presentare le domande fino al 9 agosto alle ore 12. Le domande presentate verranno quindi valutate e la selezione dei candidati sulla base delle domande pervenute e ritenute regolari verrà effettuata da un'apposita commissione nominata. I candidati verranno sottoposti ad una prova di idoneità che prevede un colloquio motivazionale e tecnico rispetto alle mansioni richieste nell'ambito del percorso scelto. Fra le varie possibilità il candidato, all'atto della domanda, potrà esprimere massimo 2 scelte tra le tipologie di percorsi indicandone la priorità. Al momento della selezione, se il candidato risulterà idoneo per il percorso scelto come prima opzione, non verrà valutato per la seconda opzione. Ai fini della formulazione della graduatoria, ai candidati potrà essere attribuito un massimo di 60 punti, tenendo conto della valutazione delle condizioni particolari per un massimo di 16 punti, che prenderanno in considerazione la durata dello stato di disoccupazione ulteriore rispetto al minimo richiesto. Si precisa che alle persone in stato di vulnerabilità non è richiesto un minimo, per gli altri soggetti sono richiesti minimo 12 mesi. Saranno attribuiti 12 punti per chi supera i 18 mesi, dai 6 ai 17 un punto. La presa in carico da parte dei servizi sociali dei comuni prevede un punteggio massimo di 4, la situazione reddituale familiare su base ISEE un massimo di 4, l'età anagrafica prevede 2 punti per chi ha più di 50 anni, dai 40 ai 49 e un punto. L'appartenenza ai nuclei familiari monogenitoriali un massimo di 2 punti, l'appartenenza ai nuclei familiari in cui nessun componente lavora sempre 2 punti. Oltre alla valutazione delle condizioni particolari verrà anche effettuato un colloquio motivazionale tecnico per un massimo di 44 punti che valuterà la motivazione, la compatibilità con il ruolo, le conoscenze, le abilità e le competenze, l'idoneità al contesto lavorativo. La graduatoria finale verrà formulata sommando i punteggi ottenuti nelle singole aree. Nel caso di soggetti idonei appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà garantita l'assunzione per un massimo di un componente del nucleo familiare e le attività avranno avvio ad ottobre 2021. Qualora non fosse raggiunto il numero di partecipanti, sarà possibile effettuare un'ulteriore selezione al fine di riuscire ad arrivare ai 12. Grazie Assessore. Consigliere Terenzi, prego. Sì, consigliere Adrigo, prego.
Buonasera a tutti, chiedo scusa per il ritardo, ma il tempo ha un po' rallentato il traffico per arrivare qui. Io intervengo per esprimere soddisfazione per il progetto che stiamo per approvare. Questi progetti hanno una storia importante e per motivi di lavoro li conosco molto bene, ci lavoro ormai da un pezzo e mi sento di dire che molto spesso danno un esito estremamente positivo per il lavoratore che si mette, per la persona che si mette in gioco in questo tipo di esperienza e credo anche per l'ente pubblico che dà questa possibilità a queste persone che per un motivo o per l'altro vivono una condizione di fragilità che gli impedisce di esprimere il proprio potenziale e di essere inserito in maniera dignitosa e con una certa continuità nel mondo del lavoro. Credo per esperienza di poter dire che la partnership con le cooperative sociali danno molto spesso appunto una mano a raggiungere questi risultati proprio perché al loro interno hanno un sistema che va a salvaguardare queste persone, quindi credo assolutamente che questa cosa che stiamo approvando questa sera sia estremamente positiva. Proprio per questo motivo io giustifico la mia assenza al voto per questo punto all'ordine del giorno perché sono una socia lavoratrice di una delle cooperative coinvolte, quindi per correttezza nei confronti del Consiglio Comunale, dell'amministrazione di Portogruaro e anche per correttezza nei confronti della cooperativa di cui sono socia, mi astengo dal voto, esco, non partecipo e auguro buon lavoro alla struttura e alle cooperative che si metteranno in gioco e ci aiuteranno in questo percorso e soprattutto auguro una buona fortuna alle persone che verranno selezionate e che avranno sicuramente una buona occasione per cercare di essere integrati nel mondo del lavoro, cosa che in questo periodo storico è sicuramente molto importante. Grazie. Posso, Presidente? No, in merito a quanto, scusi, consigliere Terenzi, a quanto appena detto la consigliera Drigo, io non lavoro in cooperative, però dove lavoro c'è qualche cooperativa che posso testimoniare che fa grandi lavori con delle persone che magari sono in una situazione di difficoltà e apprezzo tanto i risultati che vedo ogni giorno anche sotto i miei occhi e mi trovo pienamente d'accordo. Grazie Assessore. Consigliere Terenzi, prego. Sì, brevemente, perché ha già espresso alcune cose importanti la collega. Intanto vorrei ringraziare l'assessore perché ha dedicato tempo di questo consiglio per... sì, giusto, hai ragione perché me l'avete detto anche prima. La forza dell'abitudine e forse anche un po' di stanchezza. Bene. Dicevo, ha fatto bene l'assessore a dedicare tempo e dettaglio su questo provvedimento perché in linea generale noi questi provvedimenti tendiamo un po' a coglierne l'essenza e poiché sono orientati alla condizione di fare il sostegno, al supporto della condizione di fragilità, li votiamo. Noi invece ha fatto bene l'assessore a rappresentare anche non solo l'obiettivo e lo scopo di questa progettualità, ma anche il metodo con cui si passa dall'assistenza alla partecipazione, all'inclusione, all'integrazione. Ecco. E lo si fa come? Lo si fa attraverso la formazione e il lavoro. Ecco. Fatto importante, non ci può essere inclusione, integrazione, è chiara la cosa, senza la formazione, senza il lavoro. Evidentemente una persona fragile, una famiglia fragile, ha la necessità in una prima fase di essere sostenuto, supportata e accompagnata, successivamente questa persona deve avere degli strumenti per autopromuoversi e la formazione è certamente il primo passo.
quindi bene, metodo, e c'è un approccio e una pedagogia dell'Unione Europea su questo. Io quando ascoltavo in commissione o quando esaminavo il provvedimento, fra me e me dicevo quanto sia importante che da decenni, non solo per l'inclusione e l'integrazione, ma anche per altre aree di attività, si cerchi di lavorare con questo metodo, che è un metodo alla fine anche multidisciplinare, è un metodo che vede il coinvolgimento di più soggetti oltre al protagonista, perché c'è il comune, il soggetto interessato, ma ci sono anche i soggetti privati, ci saranno anche le imprese. Ecco, in questo modo si raggiunge l'integrazione, la partecipazione e l'inclusione della persona fragile. Per tutti questi motivi il nostro voto è a favore. Grazie consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? All'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto. Il provvedimento è approvato, grazie. Ora, su proposta, credo anche adeguata del gruppo Civici e Democratici, propongo di trattare il punto 3, 4 e 5, i punti 3, 4 e 5, nello stesso dialogo. Abbiamo concordato prima con il capogruppo di farlo in 20 minuti più 5 eventualmente di ulteriore risposta, invece di 15, 15 e 15, proprio perché gli argomenti sono correlati. Quindi io, dopo aver dato la parola all'assessore Claudia Salvador, aprirò il dibattito, tratteremo quindi in 20 minuti più 5 gli argomenti e dopodiché la votazione la riprenderemo punto per punto, d'accordo? La votazione finale. No, certo, la votazione finale. Quindi io darei la parola all'assessore che consideri tutti e tre i punti. Perfetto, considero prima il primo punto, verifica dello stato di attuazione, il quarto e il quinto ovviamente in modo congiunto. Primo punto, verifica dello stato di attuazione dei programmi del 2021. Ricordo che a gennaio del 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale il documento unico di programmazione, che rappresenta lo strumento di pianificazione strategica dell'amministrazione. A questo è seguito la redazione del piano esecutivo di gestione, elaborato e approvato in giunta ad aprile, piano esecutivo che aveva come scopo quello di declinare in maniera effettiva nella struttura organizzativa quelli che erano gli obiettivi del documento unico di programmazione, attribuendo ai vari centri di costo gli obiettivi da raggiungere e le risorse di cui poter disporre, risorse che non sono solo risorse finanziarie ma anche risorse umane. A questo punto è necessario nel corso dell'anno procedere a delle verifiche dello stato di attuazione dei programmi e così è stato fatto. Il risultato di questa verifica sono questi due faldoni che sono stati allegati alla proposta di Consiglio, il primo dei quali è un'analisi di tutta l'attività svolta nel primo semestre del Comune, la definizione degli obiettivi e il raggiungimento o meno degli obiettivi, considerando che ovviamente che siamo a giugno. Mi preme dire che gli obiettivi con i vari centri sono stati concordati con gli assessori competenti, concordati con i dirigenti e con la struttura e ovviamente condivisi. A questi obiettivi specifici di ogni centro di costo abbiamo aggiunto degli altri obiettivi trasversali che riguardano quasi tutti i centri di costo relativamente a dei temi per noi molto cari, che sono i temi delle risorse e della programmazione. Vogliamo creare una sensibilità su tutti gli uffici sull'importanza di una corretta programmazione che inizia dalla redazione del bilancio previsionale e continua per tutto l'anno con la necessità di segnalare tempestivamente tutti gli assestamenti. A questo tema dell'importanza della programmazione delle risorse abbiamo aggiunto un altro tema sempre molto caro a noi, che è il reperimento delle risorse.
più il Comune avrà la capacità di reperire risorse anche attraverso i bandi, più sarà in grado di realizzare velocemente dei progetti. Questi sono stati i temi comuni trasversali che abbiamo posto come obiettivo del 2021. È un percorso, è un inizio, sicuramente adotteremo anche degli aggiustamenti nel corso dell'esercizio stesso, però ci sembrava importante dover partire in questo modo. A questo aggiungo che la seconda invece brochure riguarda lo stato di attuazione in merito all'utilizzo delle risorse legate ai centri di costo, quindi è una fotografia dell'utilizzo delle risorse rispetto agli stanziamenti al 30/6. Io avrei concluso questo argomento e passo direttamente alla presa d'atto di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio e previsione. Allora, questi punti possono essere come dire, affrontati congiuntamente perché sono strettamente collegati. E gli uffici hanno predisposto delle slide che sono una sintesi di tutti, anzi non di tutti, ma di parte delle informazioni che sono contenute sia nelle proposte che negli allegati alle proposte. Inizio a vedere insieme a voi le slide, ringraziando però prima di tutto l'illustratrice riminese Marianna Balducci, che è l'autrice di questa bellissima raffigurazione che dà come dire, inizio a questa presentazione. Passo alle slide. Prima slide, questa è una slide di assoluta sintesi. Perché? Perché stiamo parlando di equilibri ed è obbligo del Consiglio entro il 31 luglio verificare la permanenza degli equilibri. Gli equilibri di bilancio che c'erano al momento di redazione del bilancio previsionale, che devono essere ovviamente mantenuti nel corso dell'anno. Non entro nel dettaglio dei numeri, ma ovviamente gli equilibri c'erano e gli equilibri permangono, ovviamente anche alla verifica fatta a giugno. Vado nel dettaglio per analizzare le entrate e soprattutto per soffermarmi su quelli che sono gli scostamenti tra la situazione pre-assestamento e la situazione post-assestamento, perché questo ci consente anche di capire tutte le variazioni legate alla delibera successiva degli assestamenti. Prima di tutto, per quanto riguarda le entrate correnti, si nota che la situazione post-assestamento è in linea con quella pre-assestamento e questo è la riprova che le previsioni elaborate al momento della redazione del bilancio previsionale erano delle previsioni sufficientemente, come dire, corrette, che non sono state riviste. Lo scostamento di 190.000 euro è riconducibile soprattutto a una posta particolare che è un recupero di evasione da parte di ASVO per quanto riguarda la Tari. Mi soffermo invece sui trasferimenti correnti, perché qui vedete ovviamente la situazione pre-assestamento e la situazione post-assestamento, c'è uno scostamento significativo. Lo scostamento significativo nasce da una serie di contributi e trasferimenti dello Stato che ci sono stati corrisposti in questi mesi. E per oltre 1 milione di euro riguarda quel fondo povertà quota servizi di cui avevamo parlato, se non sbaglio, proprio anche nel consiglio precedente. 1.100.000 euro è il trasferimento che riguarda però non solo il comune di Portogruaro ma tutto il territorio d'ambito. A questo poi si sono aggiunti altri trasferimenti legati all'emergenza Covid, che servono quindi a ristorare in qualche modo il comune per le minori entrate o per gli aiuti che il comune corrisponderà o riconoscerà alle categorie imprenditoriali e non colpite dal Covid. Altro aspetto importante sono le entrate extratributarie. Anche in questo caso c'è un aumento derivante da maggiori introiti, da proventi derivanti da attività di controllo. Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale, vediamo, e mi soffermo sul titolo quarto, perché le entrate in conto capitale sono di importo decisamente rilevante. Stiamo parlando, con la situazione post-assestamento, di 7.619.000 euro. Nel bilancio di previsione a inizio anno avevamo uno stanziamento di 3.900.000. Qui la differenza
è determinata dal contributo ottenuto dalla Regione Veneto per 3,7 milioni legato alla bonifica della perfosfati. Ovviamente questo contributo è talmente significativo che fa crescere in maniera importante le entrate del Comune. Poi ci sono altre piccole differenze derivanti da maggiori sanzioni su pratiche edilizie, maggiori introiti da permessi a costruire, tutti introiti legati all'effetto di normative di vantaggio sulle ristrutturazioni, che stanno ovviamente creando un'accelerazione nelle ristrutturazioni, quindi anche in introiti per permessi a costruire. E vado oltre e passo alle uscite e all'analisi delle spese. Anche qui un quadro generale delle spese, le spese correnti e le spese per investimenti. E entro però nel dettaglio successivamente, perché per capire bene le spese dobbiamo entrare nelle singole missioni per capire dove stiamo allocando le risorse, perché dove stiamo allocando le risorse è proprio una scelta politica fatta, condivisa in giunta, che oggi sottoponiamo ad approvazione del Consiglio. E vediamo spese per missioni. Scusate che prendo in considerazione le missioni più significative. La prima, servizi generali di istituzione, abbiamo una allocazione di risorse di 331.000 euro. Qui la differenza è riconducibile sostanzialmente al trasferimento che il Comune di Portogruaro farà di oltre 200.000 euro per aiuti alle imprese a riduzione a riduzione della tariffa Tari, e quindi questa è sicuramente la differenza più marcata riferita a questo servizio. E passo alla missione 4, istruzione e diritto allo studio. Anche qui già durante l'anno avevamo allocato ulteriori risorse rispetto al bilancio previsionale e stiamo continuando a farlo. L'obiettivo dell'amministrazione, il nostro obiettivo è quello di potenziare ancora di più i servizi legati alla istruzione, sia primaria che secondaria, quindi garantendo anche per il 2021 un servizio aggiuntivo di trasporti. L'avevamo già istituito a fine dicembre proprio non solo per rispettare le norme Covid, ma per tenere separati i bambini della primaria e della secondaria per contenere eventuali casi di contagio. E considerando l'andamento dell'epidemia, molto probabilmente la riproporremo anche a partire da settembre. Abbiamo ripotenziato le agevolazioni, il capitolo dedicato alla mensa, coprendo eventuali maggiori azioni Covid che ci dovessero essere chieste da Euro Ristorazione, e quindi accollandoci, come abbiamo fatto già in precedenza, il costo. Ma su istruzione e diritto e studio mi soffermo anche su un contributo straordinario che proponiamo di corrispondere a Campus per un importo pari a 50.000 euro. Il contributo finalizzato a Campus è all'interno della volontà di valorizzare la Fondazione Campus come fondazione universitaria, non solo perché partirà nel 2021 con un nuovo corso di laurea magistrale, ma perché attraverso Campus si può finanziare Ponis e i progetti di Ponis, e stanno elaborando, se non sbaglio, dei progetti per la digitalizzazione delle imprese del territorio, e ampliando lo spettro delle imprese, perché parlano anche di coinvolgere le imprese agricole del territorio, e progetti anche di collaborazione tra Campus e Fondazione Santa Cecilia. Quindi la volontà è quella di rivitalizzare Ponis. Altro aspetto, valorizzazione beni e attività culturali, altra missione. Anche in questo caso
allochiamo ulteriori risorse e ne allochiamo risorse a favore della Fondazione Santa Cecilia proprio perché sta elaborando dei progetti, quindi le risorse che verranno trasferite saranno a fronte di progetti specifici nuovi della Fondazione che stanno appunto elaborando, e ci sono potenziamenti anche di progetti della biblioteca, progetti che Biblioteca aveva sospeso nel 2020 a causa del Covid. Altra voce importante dove vedete allocate delle risorse significative, trasporti, diritto a mobilità, 290.000 euro. L'avete visto su tutte le variazioni successive, stiamo sempre di più accantonando e dedicando risorse alla manutenzione strade, illuminazione, e anche queste ulteriori risorse sono finalizzate a manutenzioni stradali e illuminazioni di strade ad oggi sprovviste. Ultima missione sulla quale mi soffermo è ovviamente la missione 12, politiche sociali e famiglia, perché al di là ovviamente dell'importo che si vede post assestamento, che stiamo parlando di 6 milioni di euro, noi siamo abituati al nostro sociale che gestisce risorse assolutamente importanti. È un sociale particolarmente tra l'altro impegnato nel gestire una pluralità di bandi, dal bando alimentare al bando delle utenze, al bando di locazione. Solo di bandi per le locazione nel 2021 ha corrisposto a 200.000 euro. Ed è un sociale quindi molto attivo, con delle risorse importanti, che sta intervenendo sistematicamente con continuità a sostegno delle famiglie. All'interno di questa voce è anche ricompresa i finanziamenti dei centri estivi. Questo è un altro progetto al quale abbiamo tenuto in maniera particolare. Come Comune abbiamo addirittura anticipato i fondi che più o meno sapevamo ci sarebbero stati trasferiti dallo Stato. Abbiamo messo a disposizione disponibilità proprie per consentire ai centri estivi di organizzarsi già a partire da maggio. Sapete che i fondi sono stati deliberati e trasferiti quasi a metà luglio, quindi troppo tardi in condizioni normali per gestire i centri. Avendoli invece messi noi a disposizione, già dal 1° di giugno una pluralità di associazioni sportive non sono riuscite ad organizzare dei centri aperti ai ragazzi, garantendo una scontistica grazie ai contributi del Comune. La scontistica quindi veniva direttamente applicata nella tariffa a favore quindi delle famiglie. Questa è a grandi linee quelle che sono le principali differenze e l'allocazione delle risorse per spese correnti da parte del Comune. Passo per quanto riguarda le spese in conto capitale per missione, e anche qua le differenze sono allocate in capitoli dove si evidenzia la volontà del Comune di procedere e di potenziare le manutenzioni, anche perché abbiamo un patrimonio immobiliare enorme, quindi potenziare manutenzione di edifici, manutenzione delle strade e anche un acquisto l'accesso del centro sportivo di San Nicolò e la strada per l'accesso alla palestra di Summaga, che quindi darebbe un completamento a progetti iniziati in precedenza. Questo è, come dire, in sintesi gli assestamenti di bilancio 2021 esplicitati per missione. Sì. Grazie Assessore. Allora io adesso apro il dibattito, come ho citato prima abbiamo a testa 20 minuti più 5 e dopo eventualmente la votazione, ripeto, sarà per singolo. Punto. Chi apre il dibattito? Prego. Ormai sono 10 mesi che procediamo, dal mio punto di vista, in maniera, come posso dire, non sufficientemente esaustiva. Cioè, nel senso che io mi attenderei, l'assessore al bilancio ha fatto un egregio lavoro, voglio dire, e ha anche comunicato che tutta l'attività si è correlata, interfacciata
con i singoli assessori e con la struttura. Allora, a me pare strano, un po' di esperienza credo tutti l'abbiamo, che dopo una relazione dell'assessore e dopo un assestamento che di fatto, dopo tutte le variazioni che ci sono state di utilizzo di avanzo, è di fatto il bilancio di previsione che ci porta a fine anno. Io auspicherei, per poter dare il mio contributo nel dibattito, che ogni assessore declinasse le motivazioni e le attività che sono legate al assestamento di bilancio, perché altrimenti uno dice, poi ognuno può farlo o non farlo, però a me piacerebbe che, visto che è stato fatto un lavoro comune e che c'è un progetto politico, ci sono degli indirizzi, dicano gli assessori, i singoli assessori, rispetto alle risorse che hanno a disposizione e i progetti iniziali, rispetto a questo assestamento, quale attività vogliono svolgere, quali sono le loro priorità, perché altrimenti diventa veramente difficile poter dare un contributo al dibattito in Consiglio Comunale. Questo non è un intervento, era solo una sollecitazione. Grazie. Io non so se gli assessori vogliono fare degli interventi, basta che mi chiedano. Assessore Giornazzo, lei? Per quanto, grazie della parola, per quanto riguarda il lavoro sulle manutenzioni, facciamo la manutenzione ordinaria, quella che abbiamo fatto tutti gli anni, sui edifici scolastici, come ben elencava prima l'assessore al bilancio, sulle strade, siamo sempre con l'appalto del verde, abbiamo incrementato quest'anno 300.000 euro in più rispetto agli anni scorsi per aggiustamenti, come si dice, per lavori vari, quindi la richiesta è consona agli anni precedenti, cioè abbiamo aumentato 300.000 euro in più per far sì la messa a posto di strade e di edifici là dove è necessario. Tutto qua, insomma, i soldi che abbiamo, quello che è stato chiesto non più e nemmeno quello degli anni scorsi, insomma, per la normale manutenzione ordinaria che oggi serve al Comune di Portogruaro. Sappiamo che il Comune di Portogruaro è molto vasto, è collocato in una zona rurale, quindi ci sono molte criticità, c'è molto da lavorare, c'è molto da sistemare e faremo il massimo delle nostre potenzialità. Grazie. Grazie, Assessore Giornazzo. Prego, Assessore Alben. Sì, allora io farò il punto su quello, visto che il consigliere Bertoncello giustamente ha puntualizzato, per quello che riguarda lo sport e le politiche giovanili. Allora, e visto che poi l'intervento è stato anche oggetto di un'interrogazione a cui anzi due interrogazioni a cui ha risposto la consigliera Rett, quando che ha ricevuto, immagino. Ok, a posto. Allora, i primi di giugno è stata convocata la consulta dello sport, a cui non ha partecipato però il rappresentante della minoranza, l'ufficio l'ha convocata, si sono presentate le associazioni, è stato dibattuto il tema dell'organizzazione dell'open sport, che quest'anno, ahimè, affronta un periodo come l'anno scorso difficile. Ci siamo confrontati sui temi legati al contenimento della pandemia, quindi è difficile pensare una manifestazione che si realizzi con i normali criteri, tant'è che domani ci sarà un'informativa in giunta che riaffronterà questo tema, visto che la condizione epidemiologica è in continuo divenire. Il mio intendimento era quello di riappropriarmi dell'organizzazione del 2019, ma stante l'evolversi della situazione, penso che si ragionerà come si è fatto anche credo per i mercoledì musicali, quindi con delle postazioni al netto del fatto che ogni disciplina ha un proprio disciplinare dettato dalle proprie federazioni, quindi penso all'arrampicata o
altri tipi di sport hanno determinate linee guida da applicare all'interno del loro contesto. Le variazioni che qui andiamo a provare tengono conto di questo e vanno a stanziare dei fondi per la realizzazione del tradizionale open sport. Quindi in caso, e già ricomprende il fatto che in caso non si possa realizzare si ridurrà, come è stato fatto l'anno scorso, con postazioni fisse, dando l'opportunità alle varie associazioni di pubblicizzare la loro attività. Questo per quanto riguarda lo sport. Per quanto riguarda le politiche giovanili, ho avuto un incontro anche oggi con la dottoressa Zanco e stiamo lavorando a dei progetti, anzi mi correggo, facciamo parte di alcune progettualità che coinvolgono l'area, quindi dal San Donatese, passando per Jesolo e tutti quei comuni che fanno parte degli ambiti territoriali, per realizzare delle iniziative che coinvolgano i giovani, non più dalla fascia d'età superiore ai 14 anni, bensì si abbassa sensibilmente, quindi andando a ricomprendere i ragazzi dagli 11 anni. Le politiche giovanili ingloberanno i ragazzi, quindi dalla terza alla terza, per capirci come fascia d'età. Il progetto si chiama Progetto Benessere. Prima della pandemia ci si focalizzava sul tema del controllo dei social e della sicurezza. Post pandemia si è sottolineata la necessità di porre l'attenzione su tutti quei comportamenti che ruotano intorno alla DAD, entrata di prepotenza nella quotidianità dei ragazzi, e quindi credo che una riflessione sul quotidiano vissuto dei ragazzi sia fondamentale in questo senso. Cosa prevede il progetto? I 10.000 euro non sono esaustivi per il progetto, i 10.000 euro sono stati stanziati una cifra, sicuramente ci saranno delle economie che andranno a rifinanziare un progetto che nelle mie intenzioni e nelle poi intenzioni che condividerò con la Giunta andrà a ricollegarci in qualche modo al Festival Internazionale del Libro che ci sarà l'anno successivo, sempre legato al target delle politiche giovanili e dei ragazzi. Cosa prevede questo progetto? Io ve lo anticipo senza spoilerare più di tanto. Allora, spoilerare, si può dire, non è una parolaccia. Ok, apprezzo. Allora, cosa prevede questa progettualità? L'intervento di uno psicologo e di un educatore, 3 appuntamenti al mattino con gli studenti e gli insegnanti. L'attività sarà quella di approfondire la conoscenza reciproca, i giochi di ruolo e i giochi che vanno a sottolineare l'empatia. Quindi lo spirito di gruppo, che è un tema ed un approccio che riproporremo con l'autunno, con il Festival Si Riparte, di cui è capofila il Comune di San Donà, ma che de facto abbiamo contribuito in maniera preponderante a scrivere. Anzi, qua io ringrazio anche gli uffici. Questa attività, ripeto, va a sciogliere le dinamiche complesse all'interno delle classi che si sono create durante questi mesi trascorsi e cerca in qualche modo di generalizzare il benessere della classe. Questo è il focus. Ci sarà un confronto tra l'inizio e la fine del percorso, quindi input-output, anche per recepire quali sono stati gli effetti di questo primo intervento, perché un tentativo, ripeto, è una cosa nuova, quindi è un tentativo di approcciare e di fare qualcosa di diverso in considerazione del vissuto trascorso. Lo staff di lavoro si rivedrà alla conclusione del percorso
per staff di lavoro intendiamo gli insegnanti, gli educatori e gli psicologi. Faranno il punto della situazione e verrà erogato un questionario di gradimento rivolto ai genitori, perché i genitori possono dare una lettura dei comportamenti dei figli a scuola che magari non riescono a dare a casa. Quindi è importante capire sia la percezione da parte del ragazzo o bambino, ecco, è una via di mezzo, è un'età di mezzo, quindi bambino-ragazzo, sia nel nucleo familiare percepita dai genitori e dai bambini all'interno del nucleo familiare stesso. Prima dicevo, qua ci stiamo ancora lavorando, un progetto sempre legato al mondo dei giovani, che dia la possibilità di esprimersi e vedremo e spero di potervi illustrare in che modo. Io ho già predisposto una bozza che sto visionando con gli uffici. Il tentativo è quello di, anche avvalendosi della peer education, di ricollegare il, passatemi il termine buono, prodotto di questo lavoro con il Festival Internazionale di Letteratura che si svolgerà nel maggio 2022. Quindi creare anche un circuito e una concatenazione tra gli eventi che si accavallano, passatemi di nuovo il termine, quindi tra i vari eventi, tra le varie tematiche affrontate, dalla cultura alla letteratura, alle politiche giovanili, andranno ad accavallarsi e concatenarsi. Quindi spero di aver dato un panorama e un affresco di quello su cui sto lavorando per quanto attiene alle politiche giovanili e allo sport. Rimango a disposizione. Grazie. Grazie Assessore Del Ben, prego, Assessore Fagotto. Per quanto riguarda l'ambito del sociale, di sicuro l'intento è quello in questo anche particolare periodo storico è di sostenere il più possibile le fragilità del nostro territorio, non solo economiche, pensiamo agli anziani, alla disabilità, alla povertà educativa, e quindi possiamo dire che sicuramente in base anche agli eventuali bandi e quindi contributi che potranno affacciarci alle nostre porte, continueremo a fare e a implementare quello che stiamo già facendo. A partire in quest'anno al momento abbiamo erogato aiuti alimentari aderendo abbiamo appunto erogato gli buoni alimentari, abbiamo una somma a disposizione di 132.000 euro circa. Ad oggi sono state soddisfatte tutte le domande che sono pervenute. Stiamo sostenendo con il sostegno affitti, con le famiglie fragili che abbiamo argomentato anche l'ultimo consiglio. Quello che si vuole fare è appunto continuare su questa strada, ponendo sempre un'attenzione particolare a tutte le fragilità del nostro territorio su tutte le fasce di età che, come ben sappiamo, sono presenti. Grazie Assessore. Signor Sindaco? Prego, prego. Mi sono dimenticato una cosa riguardo allo sport, mi è venuto in mente adesso. È mia intenzione, sentiti alcuni esponenti di sport differenti, approcciare lo sport anche non solo come lo intendiamo, cioè praticato, ma creare anche una serie di eventi. Penso ad esempio a delle presentazioni di libri di imprese sportive che sono state realizzate trasversalmente, quindi senza focalizzarsi su uno sport piuttosto che un altro, e coinvolgere la cittadinanza coniugando un momento culturale con lo sport, perché che se ne dica, sport è anche cultura. Grazie.
non so se è giusto parlare di visione, però sicuramente la nostra amministrazione è molto attenta a diversi temi. Il tema della disabilità, che poi spero che anche Riccardo, il consigliere Rodriguez, sottolinei l'importanza di questo nuovo ufficio. Quella mattina alla presenza del Ministro, che io non c'ero perché ero impegnato nel presbiterato a Concordia Sagittaria, il pomeriggio il Ministro, che non conosco, mi telefona per scusarsi del ritardo, ma dicendomi anche che l'ufficio è un ufficio diverso dai soliti uffici. Non è un ufficio solo per il superamento delle barriere architettoniche, ma è un ufficio che lavora a 360 gradi cercando di abbattere quell'ostacolo psicologico che c'è fra chi non è fortunato ed è meno e ha un problema di disabilità diversamente abile e che non affronta il tema perché l'ostacolo certe volte effettivamente non è di 2 centimetri ma certe volte di 2 metri. E quindi questo ufficio, poi ne parlerà Riccardo, è un primo modo per dire qual è la nostra attenzione anche per queste persone, come lo è nel campo prima sentivamo l'assessore Geronazzo, della manutenzione, non solo tanti soldi in più, perché rispetto ai 700.000 mettiamo quasi, anzi senza quasi, ma mettiamo 1 milione solo per adesso, ma noi vorremmo metterne ancora di più se ne abbiamo la capacità, perché pensiamo che la manutenzione di palazzi storici, palazzi importanti, anche meno importanti, ma anche la manutenzione ordinaria, quale l'asfaltatura, l'illuminazione, siano le cose fondamentali per una bella città come la nostra. E su questo il delegato Zanutto potrà dire i passaggi e il futuro, qual è l'attenzione che mettiamo non solo per il centro storico, che deve essere un gioiellino, perché deve dimostrare al mondo qual è la nostra bellezza, ma anche delle frazioni dei posti più distanti. Le mie deleghe sono della cultura del turismo, manca anche Rambuschi, ma lavoriamo a fianco, per cui posso anche dire qual è il futuro del turismo. La cultura, sapete che ci mettiamo non solo entusiasmo, ma anima, corpo e soldi. Ne mettiamo ancora, cercheremo di metterne ancora di più, ma senza soldi, senza denaro abbiamo fatto veramente passi importanti. Il protocollo d'intesa con i musei civici, una delle poche città che ha aperto il cuore ai veneziani. I veneziani non si aprono facilmente, non si aprono per questioni di autoreferenzialità, ma la pandemia ha fatto sì che anche loro, come Firenze che ha aperto per primo, siano disponibili a fare una cultura diffusa, e quindi Portogruaro rientra fra le città importanti della città metropolitana e non solo, per cui sono molto attenti e disponibili. La Presidente è venuta giù, ha firmato ben volentieri, ha scoperto, nonostante la conoscesse già, ha scoperto ancora meglio le potenzialità di Portogruaro e con loro creeremo eventi per i prossimi 3 anni con materiale solamente dei musei civici di Venezia. Quindi il primo anno sarà 2022, 2023 e 2024, il protocollo è di 4 anni e nel 2022 stiamo lavorando anche per fare una mostra di un grande pittore che è di Portogruaro, anche lui, Renzo Bergamo, nato a Portogruaro, vissuto a Portogruaro, della cerchia culturale poi di Pasolini, di altri Cigagna, altri letterati del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, si sposta a Milano e poi a un certo punto non vuole più saperne della grande città e va in Sardegna. In Sardegna trova una casa senza luce e si accorge che il firmamento è una cosa superlativa. Fa dei quadri sulla scienza importantissimi, diventa il pittore forse il più importante dell'Italia dal punto di vista del rapporto fra scienza e arte, riconosciuto anche dagli stessi astronomi. Lui fa ovviamente un'interpretazione, ma questa è un'interpretazione che rende viva anche la scienza, che non vive solo di scienza, ma vuol vivere anche di altri tipi di sentimenti. Con Renzo Bergamo abbiamo rapporti con la Vedova di Milano, il 25 agosto andrò a trovarla insieme con il suo referente principale e ci propone questa mostra con tutto il patrimonio che hanno.
Oltre a questo c'è anche in costruzione una cosa ben più importante che potrebbe essere un lascito da parte della stessa per la città di Portoruaro, e anche su questo insieme a Luigi Russolo potremmo costruire delle cose importanti in questo settore. Luigi Russolo che però diventa per noi molto importante non solo per quello che abbiamo fatto e per quello che stiamo facendo anche con privati, perché stiamo cercando di coinvolgere sempre di più la partecipazione dei privati anche nell'acquisto e anche nella partecipazione economica. Stiamo cercando di allargare questo museo di Russolo e far diventare Russolo come la figura principale, l'identità della nostra città. Abbiamo brandizzato la Corriera non a caso con la sua figura, che è la figura, questa autoritratto che ce l'abbiamo nel nostro museo, in questa Corriera che da Bibbione porta i turisti a Portoruaro, insieme alla figura musicale. Secondo noi su Russolo dobbiamo spendere tanto per farlo diventare effettivamente una figura che automaticamente riporta alla nostra città. Stiamo costruendo un evento su Russolo, oltre che a delle piccole mostre, magari anche con catalogo, ma un grande evento che lo stiamo costruendo, siamo in embrione. Se ci riusciamo effettivamente potrebbe essere il trampolino di lancio anche per questa importante figura. Non dimentichiamo il Festival del Libro che abbiamo fatto, ma non l'abbiamo fatto, l'abbiamo già dimenticato. Il prossimo anno abbiamo già collegamenti con Bari e Santa Margherita Ligure, vogliono copiare il nostro brand. Noi non siamo gelosi delle cose che facciamo, anzi vuol dire che quello che facciamo è stato fatto bene ed è importante e loro vogliono farlo uguale a quello nostro, copiando proprio la programmazione che abbiamo realizzato. È un festival importante perché anche in questo caso gli sponsor, e questo dimostra la capacità di entrare nel privato quando le cose sono giuste, non solo hanno aderito su un budget di 43.000 euro che avevamo, più di 20.000 euro sono stati dati dagli sponsor privati, e quindi questo ci fa felici perché vuol dire che dobbiamo crederci nei prossimi anni, collegarci anche con la Pordenone Legge per gli adulti e Festival del Libro per i ragazzi, e anche in questo nel territorio potremmo essere davvero in prima linea. Stiamo costruendo il prossimo anno un convegno su Bettoni insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia e la Biblioteca Palatina di Parma, che ci ha dato già da subito la disponibilità per fare un importante convegno che anche qua dà lustro a questa importante figura portoruarese. Poi abbiamo fatto altre cose, ma quelle che faremo sono gli eventi che abbiamo in testa. Abbiamo detto con i musei civici da una parte e con altre mostre specifiche, ma soprattutto cercando di coltivare il più possibile le grandi figure della città di Portoruaro, che ce ne sono e meritano tutto il nostro sostegno. Dalla parte del turismo, anche stamattina, finita la presentazione, scusate, del Festival Internazionale della Musica, io sono riuscito, andando nella piazza, a portare all'interno del municipio 6 turisti, 2 austriaci, 2 slovacchi e 2 tedeschi, che arrivavano dalle spiagge con la geolocalizzazione, hanno visto la nostra pubblicità attraverso i manifesti, hanno visto in Facebook che c'è questa possibilità di entrare a Portoruaro attraverso il QR code, e quindi entrano a Portoruaro adesso, perché le abbiamo vissute negli ultime 2 settimane, ogni giorno trovate dai 20 ai 30 turisti che non sanno cos'è Portoruaro. Questo ci fa forte perché dobbiamo crederci anche su questo. Il turismo insieme alla cultura deve essere anche questo coltivato, mettendoci del denaro, mettendoci delle importanti novità, e su questo ci metteremo anima, corpo e anche su questo molto denaro, perché i risultati ci sono e li vediamo già dal primo anno che lo stiamo facendo. Quindi la cultura e il turismo come fatti importanti della nostra città. Io ho anche deleghe per i lavori pubblici e quindi sulla mobilità lenta, ma l'abbiamo già vista nel triennale, ci crediamo molto,
quindi le 5 piste ciclabili, senza toccare neanche un albero, ma poi lo sottolineeremo nell'interrogazione perché non deve essere chiaro a tutti la nostra posizione su questo tema. Mobilità lenta, dicevo, perché se facciamo le piste ciclabili, prima o poi le piste ciclabili saranno percorse da tutti. Se non le facciamo, la bicicletta andrà sempre sulla strada normale. Non dobbiamo aver paura di fare una pista ciclabile che non è percorsa, perché è questione di tempo come tutte le cose. Se il primo anno non è funzionante, come tutti ce l'aspettiamo, ma sarà funzionante poi nei passaggi successivi. La mobilità normale, ci crediamo anche su questa, siamo comune capofila e qui ringrazio anche i settori e i dirigenti che ci danno veramente in quest'anno una mano pesante su tutto quello che pensiamo e che facciamo. La mobilità, siamo comune capofila per un progetto di fattibilità della conferenza dei sindaci per la viabilità, dove cercheremo di risolvere i nodi critici della nostra città con tutti gli altri comuni, interfacciandoci con il PUMS, che è la mobilità, lo studio di mobilità della città metropolitana. 2 studi in contemporanea, ma che non devono ovviamente osteggiarsi, anzi un progetto è per la viabilità di grande respiro fra i comuni importanti, e invece l'altra, quella che seguiremo noi, è un progetto di fattibilità come il progetto del master plan per la mobilità lenta. Sono 2 progetti, mobilità lenta che avrà un seguito col PNRR, invece la mobilità normale non ha questa possibilità, ma avrà altri tipi di finanziamento. Saremo in prima linea per l'apertura della uscita autostradale, ma per far partire finalmente un Eastgate Park che ha 150 ettari artigianali, industriali e logistici, importante area del nord-est che deve avere tutto il nostro appoggio anche per far fronte a un'occupazione che in questo periodo viene meno. Siamo in prima linea, ma su questo insieme con gli altri comuni per la terza corsia, e per fare in maniera tale che anche questo problema venga superato. Abbiamo anche approvato, ma non semplice per approvarlo, perché ci crediamo, dobbiamo coltivarlo anche questo, il PPP sull'intermodalità, che è una cosa non importantissima. Di più, stamattina ero partecipe, prima della conferenza della Santa Cecilia, ho partecipato all'assemblea dei soci dell'Interporto, una società che ha avuto tanti anni di difficoltà, loro ci hanno sempre creduto, adesso è una società che ha degli utili, è una società che sta bene, è una società che talmente ci credono i soci che investono quei milioni di euro che abbiamo visto nell'approvazione del PPP. Il Comune all'unanimità ha approvato questo piano e significa che anche noi, tutta la città insieme, crediamo a questo progetto e speriamo che il bando di gara abbia buon esito per la collettività, per la società e per tutto il territorio. All'ambiente siamo attenti perché abbiamo copio il vostro vocabolo ripetuto, che è la visione. Abbiamo una visione anche noi green, se no non avremmo messo nel triennale metà del nostro budget su queste operazioni che vanno verso quella linea. Saremo attenti, investiremo sul green, sull'ambiente, salvaguardando tutto quello che abbiamo, il più possibile le aree verdi, ma l'abbiamo messo anche fin dall'inizio, l'abbiamo sempre ripetuto. Cercheremo in tutte le maniere di sviluppare l'alberatura nel nostro territorio. Sulla tassazione generale abbiamo già parlato prima, sulla perfosfati con il DUP che approveremo successivamente ci sarà la bonifica finale. Dopo aver fatto la bonifica per i 3/4 chiuderemo con la bonifica della zona dei laghetti, il restauro del fabbricato è terminato e quindi saremo pronti non per risolvere il problema, perché io effettivamente ho qualche dubbio che si possa risolvere in breve tempo il problema della perfosfati, ma per la condizione economica generale. Però su questo dovremo comunque essere pronti
e fare dei progetti validi per essere pronti a tutti i finanziamenti e a tutte le proposte che arrivano dall'esterno e dai privati. Quindi anche sulla perfosfati siamo pronti al confronto, siamo pronti alla riqualificazione di un'area importante con destinazioni di uso che sono in continuità di quelle che abbiamo già espresso in sedi di conferenza dei sindaci, quindi destinazioni d'uso su temi collegati alla cultura, al turismo, temi che rispondono alle esigenze dei giovani, della mobilità green e lenta. Quindi potrebbe essere una serie di cose, ma innanzitutto giovani, pubblico, poca superficie realizzata, perché sotto c'è una superficie di pirite troppo importante per poterla risolvere con superfici edificate di area vasta. Ai servizi, ultimo ma non ultimo, abbiamo una grande idea, ma l'abbiamo sempre detto ancora prima del PNR, i servizi soprattutto riferiti a una certa diciamo per il superamento delle difficoltà della donna, e quindi l'asilo nido è una cosa molto importante, risolverebbe problemi di carattere sul problema della parità, sul problema della parità di genere, ma probabilmente risolverebbe anche quell'ansia che ormai attanaglia tutte le famiglie della nostra età, che è quella di non dare alla famiglia una situazione serena ed economicamente adeguata. L'asilo nido entra in questo gioco, entra nel supporto alle famiglie. Stiamo lavorando con la Francescon, ma senza rifiutarci di prendere in considerazione altre proposte. Dobbiamo lavorare duramente, ma sui temi generali ci siamo e col duro lavoro riusciremo anche a raggiungere i grandi obiettivi che ci siamo dati. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Bene, allora adesso sentiti tutti gli assessori e il Sindaco, apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire per primo? Io vi guardo e attendo un cenno. Consigliera Reghini, prego. Sì, buonasera a tutti. Mi avvicino perché giustamente il Presidente ha detto che la gente è arrabbiata e ve lo confermo, che nessuno sente niente da casa. Io non voglio entrare nel merito della parte di bilancio, però mi rivolgo soprattutto all'assessore Dal Ben, che credo sia io personalmente da quando sono in Consiglio è la prima volta forse che lo sento parlare, e in generale ha parlato di più di io da quando sono arrivata io. Mi chiedo una cosa e mi aspetterei per come so e immagino che anche per un fattore di età e di vicinanza a determinati temi che adesso pongo, mi aspetterei un lavoro maggiore e progettuale su ciò che è il digitale, ma non digitale in termini pago PA, servizi, questo è ovvio che c'è. Mi piacerebbe che si ragionasse rispetto anche alla pandemia. Magari l'assessore ha già dei progetti, non ne ha parlato, io ringrazio se magari ne parlo, se non ne parla stasera vuole mandarci qualcosa, non è un problema, però il divario sociale, questo già nel 2000, sono onesta, già nel 2020 ci sono diversi comuni nell'ambito soprattutto dell'Emiliano che hanno fatto diversi progetti legati al digital device, che è una problematica molto molto importante. Non si può parlare di ripartenza da una pandemia se non si prende in considerazione che punto di vista e come dobbiamo affrontare il digitale, perché io spero di no, ma potremmo ritrovarci già ad ottobre, a novembre, a dover di nuovo essere anche noi collegati online, con tutte le difficoltà che credo ciascuno di noi che magari
io non ho particolari, però il digitale si evolve, quindi ci sono diverse problematiche sia a livello di gestione dei software sia a livello di gestione delle competenze, ma non solo all'interno di una pubblica amministrazione ma anche all'esterno. Ci sono diversi corsi che servono a proprio abbassare anche il divario generazionale, perché non nascondiamoci dietro al fatto che gli anziani o chi non è avvezzo all'utilizzo del digitale è incapace di gestire arrivo, finisco il discorso, poi immagino che tu abbia, perché ho conosciuto, so che l'assessore ha competenze in questo ambito, però mi meraviglio che in una relazione o che in un bilancio io non trovo ancora cose di questo genere, e quindi mi sono permessa, perché credo sia una cosa veramente su cui lavorare sia all'interno delle pubbliche amministrazioni sia all'esterno. Continuo il filo perché vedevo che non si può prescindere da un aspetto sociale, quindi questi sono progetti che si possono realizzare anche con l'assessorato, con i servizi sociali, perché gli anziani che sono sempre più vogliono partecipare, perché se no sono soli in casa, se non partecipano perché non possono uscire, però non sanno utilizzare gli strumenti, la cosa diventa difficile. Ci sono social che possono essere utilizzati per aggiornare le persone, per le informazioni, non solo internet. Consideriamo che la maggior parte delle persone ha un cellulare in mano e non un computer, soprattutto se è over 60, quindi l'utilizzo trovare il modo di utilizzare il telefono anche con canali e con programmi, software, social diversi che possono andare a riempire quel gap che la cittadinanza può avere è fondamentale, anche perché non si tratta solo di questione, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, non si tratta solo di divario sociale, ma si tratta anche di partecipazione. Quindi se io voglio informare e voglio ascoltare e voglio dare notizie, questo diventa uno strumento importante. Non solo c'è la problematica degli anziani, ma c'è anche la problematica delle donne che tendenzialmente non sono occupate, che non hanno una gestione, una conoscenza del digitale molto strutturata. Pertanto io non ho qui niente da suggerire, perché qui si potrebbero fare 1 milione di progetti, però vorrei che, se ce ne sono già o comunque sono a disposizione anche per avere qualche informazione in più in questo ambito. E poi c'è un altro ambito che è importante, che riguarda la parte dimensione della istruzione, che è la famosa media education. Media education che non significa solo come utilizzo uno strumento, ma come vivo uno strumento. C'è un festival di Trieste che sono sicura che l'assessore conosce, Parole Ostili, che dà assolutamente delle direttive importantissime su quello che sono le modalità su cui ci si deve confrontare online e che rendono consapevoli i ragazzi di come devono essere utilizzati i media, che non vuol dire solo i social, ma vuol dire il digitale a 360 gradi, proprio perché il problema del digitale porta i ragazzi, quindi è una problematica anche che investe il mondo giovanile. I ragazzi sono direttamente, vivono, nascono, a parte forse la mia generazione che ha vissuto nel gap, i ragazzi adesso vivono col cellulare in mano, nascono col cellulare in mano, quindi non si preoccupano assolutamente di come devono stare all'interno dei social e all'interno del digitale. Questo li spesso porta anche a una facilità di comunicazione nella rete, ma non una facilità di comunicazione nella vita reale, perché la distacco fra ciò che è l'account che ho e ciò che è la mia vita reale è ragazzo che fa fatica a relazionarsi, a trovare una sua dimensione nel digitale. Questo è può essere anche un pericolo, è una cosa positiva, ma può essere anche un pericolo, per cui su questi 3 temi del digital device, che riguardano giovani che sanno usare i social ma magari non sanno vivere e gestire la comunicazione nei social,
donne non occupate e che non hanno la percezione di che cosa sono i mezzi con cui, e gli anziani, credo sia qualcosa su cui secondo me ci si deve concentrare. Grazie consigliere Rini, prego Assessore. Allora, non dico il falso, questi sono gli appunti, per mia svista non ne ho parlato, partirò dall'ultimo punto. Comunicazione. Un paio di mesi fa il Comune, l'amministrazione, ha deciso di aderire al manifesto della comunicazione non ostile. Cosa prevede questo progetto? Poi ti faccio vedere, sul serio l'avevo annotato, quindi... Non faccio mai gli interventi per accusare qualcuno, no. Io... No. Cioè, è un modo per fare qualcosa di positivo. Allora, cosa prevede questa adesione? È una convenzione con l'Università degli Studi di Trieste e vedrà coinvolti 40 ragazzi che sono rappresentativi degli istituti scolastici del Porto Gruarese. È un'attività finanziata dal fondo, dei fondi regionali, di cui il Comune di Portogruaro è capofila, Sportello Famiglia, giusto? Ok. Un importo di 3.500 euro e questi ragazzi saranno formati alla comunicazione non ostile o per meglio dire all'utilizzo delle parole gentili, tra virgolette. Questo periodo di lavoro si estende per 12 mesi, quindi un anno, e il riferimento alla peer education che citavo prima rientra preponderante in questo progetto, perché è uno dei punti su cui si poggerà questa iniziativa. Pensiamo ad esempio alle riunioni che verranno fatte tra associazioni, alle riunioni che verranno fatte nelle parrocchie. I ragazzi saranno incentivati con la loro presenza a fungere, tra virgolette, da moderatori, sottolineando gli aspetti che sono da correggere ed stimolando ad una comunicazione, mi ripeto, non ostile, anche gli adulti che poi ne hanno bisogno, perché sono numerosi gli episodi, specialmente di linguaggio scorretto, violento, specialmente nei social, perché è in presa diretta, no? Quindi se uno ragiona un po' di pancia scrive distinto. Quindi questa iniziativa questa sottoscrizione è avvenuta un paio di mesi fa, me l'ero annotata, non l'ho detta, quindi la dico adesso. Digitale. A settembre partirà qua a Portogruaro e verrà inaugurata, come è stato fatto e verrà fatto in altri comuni, la cosiddetta palestra digitale. Io ne ho fatto, non so se in qualche risposta ne ho fatto cenno, lo dico adesso, palestre digitali che una volta erano degli access point, adesso sono delle palestre digitali, esauriscono quel filone che va a ricollegarsi ai Fab Lab, quindi tutti sicuramente hai sicuramente presente tutti quei filoni di progettualità finanziate, anche queste dai fondi regionali, che vanno ad aiutare non solo gli adulti ma anche i ragazzi, perché i progetti si svilupperanno per moduli, ci sono dei criteri, l'apertura al pubblico 15 ore, l'arredo dell'ambiente. Il Comune poi deciderà come destinare i beni che rimarranno in proprietà del Comune per, tra virgolette, anche se è un termine improprio, alfabetizzare digitalmente chi ne ha necessità, quindi dei ragazzi in età scolare fino agli adulti, passando poi per gli anziani. Questo per quanto riguarda un aspetto del digitale. Un altro aspetto del digitale, io ho i preventivi, non li ho ancora affrontati perché mi pareva che non fosse il momento giusto. Sto lavorando
ad un progetto che potrebbe avvicinare la cittadinanza tramite smartphone all'ente comunale. Ovviamente il progetto ha bisogno di fondi, quindi sarà una riflessione condivisa con i colleghi in giunta e con anche l'amministrazione per facilitare il dialogo ente, comune, cittadino, passando per un sistema digitale che sia smart, diciamo così. Femminile e digitale femminile. Cade a fagiolo il tuo intervento perché qualche giorno fa, insieme alla collega Fagotto e alla collega Salvador, abbiamo avuto un webinar con una rappresentante di una fondazione che tratta il tema del digitale, della formazione scientifica che in qualche modo vede la domanda femminile ancora bassa rispetto alla fruizione degli uomini, dei ragazzi, e questo in un'ottica di industria 2.0. Quindi sono tutti temi su cui credo siamo sul pezzo. Se non vengono narrati non vuol dire che non ci si sta lavorando. Quindi per mia abitudine, solitamente quando ho il cerchio chiuso esternalizzo, però siccome penso che sia anche giusto e mi è stato fatto presente magari dare qualche spunto per dire ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Grazie. Grazie Assessore. Il secondo intervento, prego. Io ringrazio l'Assessore perché penso che quando chiediamo anche in altri ambiti la visione, che ormai oggi usiamo sto termine che ormai è gettonatissimo, penso che questo sia il senso, nel senso che tante volte noi ci aspettiamo anche quando vi chiediamo la visione, può essere anche non cose concrete nello specifico, però veramente le intenzioni su cui si vuole lavorare, perché non affrontare il tema del digitale in un momento in cui c'è la pandemia diventa poi, sembra che non ci sia, mentre invece ci sto lavorando da 6 mesi e ho per i prossimi un anno e mezzo dei progetti, e secondo me fa differenza. Una cosa, ecco, su questo però so che non dipende sempre dall'amministrazione, chiedo un'attenzione anche non solo all'assessore ai lavori pubblici, al sindaco, quindi, perché penso coinvolga anche questo. Non si può lasciare al digitale tutto il peso se non ci sono le infrastrutture adatte. Ci sono dei luoghi in frazione che ancora non hanno la fibra, quindi quando dobbiamo fare la didattica, la DAD, la didattica a distanza, piuttosto che la connessione per una riunione, piuttosto che progetti come quelli che sta proponendo sul piatto, che mi sembrano insomma anche abbastanza interessanti e che necessitano della strumentazione adatta, credo sia opportuno, perché anche questa fa parte del digital device, è proprio l'infrastruttura che manca. Ci sono delle zone ai confini del comune che ancora non c'è fibra, quindi non so su questo se c'è la necessità di parlare con gli enti con le aziende che distribuiscono e che fanno questi tipi di lavori. Probabilmente sì, immagino, non vedo più l'ingegner Bonora, quindi. Però ecco, io chiedo se è possibile un'attenzione a questo, perché oggettivamente credo sia difficile anche per chi poi deve andare a fare DAD e lavoro a distanza sia difficoltoso senza una fibra. Grazie. Grazie consigliere Arghini. Consigliere Vindigni, prego. No, volevo solo, perché sennò dopo mi dimentico, la fibra è importante, ma se voi vedete nel territorio di Portogruaro ci sono solo ditte che rompono le strade e inseriscono la fibra. Noi siamo comune pilota per la TIM. Entro il 2025, speriamo entro la fine del 2024, tutto il territorio comunale, dico tutto vuol dire anche le frazioni, sarà coperto dalla fibra. Uno dei pochi comuni pilota che hanno l'attenzione di queste ditte che vogliono coprire tutto il territorio. Dobbiamo avere un po' di pazienza, perché non è facile coprire
anche le frazioni, ma capisco che 2024-2025 sembra per noi una data tanto in là, lunghissima, e come dire finiamo la terza corsia nel 2026, però dobbiamo anche avere la pazienza giusta, perché in tanti comuni d'Italia, dico quasi 3/4, avere tutto il territorio coperto è impossibile, quindi la nostra pazienza sarà premiata. Io parto dall'intervento del sindaco relativamente ai lavori pubblici e all'ambiente, dove ha detto delle cose che sono condivisibili, che fanno parte, penso, della cultura di tutti noi, anche perché viviamo in un'epoca e in un periodo dove l'ambiente ci sta mandando segnali importantissimi di quasi una strada di non ritorno, e le prospettive non è che sono fra 100 anni. Leggevo oggi che già nell'arco di tempo dal 2030 al 2050 l'accelerazione dei cambiamenti climatici sarà ulteriormente più veloce, e questo è quello che preoccupa, più veloce di quello che è oggi. E già sono 10 anni che sono cambiate addirittura le correnti atmosferiche. Perché l'ho presa così alla lontana? Perché il sindaco ha parlato di ambiente, di cura dell'ambiente, di tutela di un ambiente, di un patrimonio, se non sbaglio, arboreo, proprio a Portogruaro, nel nostro piccolo. Credo che Portogruaro, nel territorio del Veneto orientale, sia la città più alberata, più ricca di verde, non solo pubblico ma anche privato. C'è proprio una cultura del portogruarese, se ha il giardino, a curarlo, a tenerlo per bene. Bene, mi chiedo però, e noto una certa contraddizione fra questa affermazione di principio che sulla cura dell'ambiente, sulla protezione dell'ambiente, e l'ambiente, io sono convinto, non è di parte, non è di una parte politica, non è né di destra né di sinistra, se vogliamo semplificare, ma l'ambiente riguarda tutti noi cittadini e in quanto consiglieri comunali riguarda questo Consiglio Comunale. Allora io mi chiedo, il sindaco è stato coraggioso perché un paio di mesi fa, a fronte di una protesta di cittadini che, venuti a conoscenza del possibile abbattimento degli alberi, dei tigli di Viale Matteotti, la scheda di fattibilità progettuale nella giunta successiva è stata modificata, per cui non c'è più scritto quella frasetta abbattimento dei 19 tigli. La stessa coerenza, e quindi ha dimostrato non di essere debole, ma ha dimostrato di essere, e la giunta che lo sostiene, di essere coraggiosa. Beh, avevamo fatto una proposta, i cittadini hanno manifestato il loro dissenso, le loro preoccupazioni, noi facciamo un passo indietro e riformuliamo, riscriviamo quel documento di fattibilità progettuale. Io mi sarei aspettato che oggi, visto che votiamo un inserimento all'interno del piano triennale in un punto successivo, che anche quelle schede di fattibilità dove si parla dell'abbattimento dei platani di Viale Trieste, dove si parla del parco da realizzare in via Valle, avessero portato a una riflessione, a una rimodulazione, a una riconsiderazione di queste scelte che l'amministrazione comunale intende portare avanti. Perché altrimenti non mi pare che ci sia coerenza fra le affermazioni di principio e poi l'azione amministrativa. Ricordiamo un dato,
se non sbaglio, se non ricordo male, il consumo di suolo del comune di Portogruaro, cioè Portogruaro, è al secondo posto, non so se all'interno della città metropolitana o del Veneto, come consumo di suolo. Questo dovrebbe farci riflettere, Allora, questo dovrebbe farci riflettere che con un'area verde a ridosso del centro storico, dove, per davvero Sindaco, se ha occasione, non oggi, ma non forse, ma sicuramente in primavera, in autunno, a giugno, è frequentata da decine di famiglie, e allora pensare che lì possa nascere un parcheggio, è vero che dite ogni 6 macchine poi ci sarà l'alberello, ma il verde, mi scusi l'alberello, ma il verde, il prato verde è ben cosa diversa da un parcheggio, che sia di 180 o che sia di 100, di 50, significa che una parte importante nel documento di fattibilità si parlava di 5.000 metri quadri, cioè tutta quell'area verrebbe sacrificata per la costruzione di un parcheggio. Allora, io chiedo, se effettivamente è questo il sentire suo personale, della sua maggioranza, ma sicuramente se è della sua maggioranza, di tutto il Consiglio, perché da parte nostra su questo c'è un'attenzione particolare, anche perché questo ci sta dicendo la natura, allora io chiederei a lei di riconsiderare, e alla sua maggioranza, di riconsiderare quelle schede progettuali di fattibilità e di evitare che piante storiche vengano a perdere e a essere tagliate perché poi viene declinato, giustamente perché è un altro degli elementi importanti, con la mobilità lenta. Allora io costruisco le piste ciclopedonali per diminuire il carico di anidride immesso nell'aria e dall'altra parte tolgo uno dei soggetti importanti, che è l'albero, che abbatte naturalmente la quantità di CO2 che è nell'aria. Mi sembra una contraddizione in termini, per cui ben vengano le piste ciclopedonali, ma facciamo di tutto e noi ci batteremo con passione perché non un albero che sia sano venga abbattuto. Che poi si venga a dire ma gli alberi si ammalano, e lì c'è un'altra questione fondamentale. Si ammalano perché forse non c'è la dovuta cura che tutti i nostri alberi, quelli di proprietà pubblica, dovrebbero avere, non solo quelli dei viali alberati, ma io porrei particolare attenzione, ad esempio, all'area verde che è dietro alla piscina. Sarebbe opportuno una cura, non so se è mai andato, sarebbe opportuno perché è diventato un bel boschetto, ma sarebbe opportuno pulire i boschetti, manutenderli, cioè fare una manutenzione molto accurata, così come sarebbe opportuno avere cura del bosco di Summaga, che ad andarci, io ci vado qualche volta, ad andarci è di una tristezza enorme. Prima perché non ci si può arrivare, perché c'è il cantiere, bisogna passare dentro il cantiere. Una volta dentro al bosco di Summaga, sì, forse si fanno 2 falci all'anno, però un bosco deve essere, come così qualsiasi albero pubblico, deve essere curato, perché altrimenti si ammalano e possono essere anche, non sono fruibili dai cittadini, perché è impossibile arrivarci,
e direi che è questa la direzione verso cui l'amministrazione dovrebbe muoversi. La ringrazio. Grazie consigliere Vindigni. Consigliere Arret, prego. Ormai seguiamo l'ordine. Allora, si può togliere parlando? Si può togliere parlando? Grazie. Allora, intanto grazie agli assessori e al sindaco per aver relazionato rispetto alle loro attività. Io ho alcune domande. Parto dalla lettura del PEG, perché ci sono alcune cose che ammetto veramente mi destano curiosità. Sono a pagina 64 se qualcuno ha il riferimento. È l'ambito, diciamo, cultura. C'è scritto: in collaborazione con l'Ufficio Cultura è stata inoltre definita una modalità di impiego dei volontari durante la stagione estiva, con mansioni di custodia del Museo della Città e conseguente ampliamento dell'orario di apertura del medesimo e della Galleria I Molini in occasione degli allestimenti previsti. Si evidenzia comunque che l'impiego dei volontari risolve solo in parte l'esigenza generale legata alla sorveglianza degli alunni trasportati, quindi qua ci si rifà anche, credo, a un altro tema, cosa che rappresenta una lacuna costante rispetto all'offerta del servizio. Mi chiedo, e mi sembra ci fosse stata una pubblicazione in merito in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2020, è possibile per colmare questa lacuna utilizzare persone che sono beneficiarie del reddito di cittadinanza? È solo una proposta per eventualmente, insomma, risolvere questo problema, anche perché so che è una richiesta che informalmente qualcuno ha fatto, quindi beneficiari di reddito di cittadinanza che possono svolgere i cosiddetti PUC, quindi lavori utili per i comuni di residenza. Andando avanti, mi riallaccio un attimo a quello che stava dicendo il consigliere Vindigni. Rispetto alle politiche ambientali ho una richiesta. È possibile per cortesia rendere pubblico ai consiglieri e pubblicare, come stanno facendo anche altri comuni, su piattaforma Google il PAES-C, che è citato a pagina 101 del PEG, perché sarebbe interessante approfondire alcuni argomenti rispetto a questo. Poi volevo chiedere, rispetto al tema delle pari opportunità che la mia collega ha già citato, tra gli obiettivi previsti c'è l'attuazione, quindi forse la rimessa in moto del protocollo d'intesa già in essere, e quindi volevo chiedere cosa è stato fatto fino ad ora in merito alle pari opportunità in senso lato e allargato, non solo rispetto a quello che ha citato il sindaco e che è relativo al problema dell'asilo nido. Un'altra domanda, approfitto, insomma, viste le sollecitazioni degli assessori che hanno relazionato, sia l'assessore Salvador nel mostrarci le slide, sia il sindaco hanno parlato di una rivitalizzazione e un rilancio di Pollings. La domanda è cosa è stato fatto fino adesso rispetto a questo e perché è necessario rivitalizzarlo, nel senso quali erano le mancanze e le lacune, insomma anche vedendo chi è stato presidente fino ad ora, dal 2015. Un'altra domanda, sempre relativa alla illustrazione dell'assessore Salvador. Lei ha detto che verranno allocate, e ovviamente non posso che essere felice di questo, più risorse per la Fondazione Musicale Santa Cecilia perché sta elaborando dei progetti. Allora volevo sapere se era possibile avere contezza o perlomeno anche sintetica di questi progetti. Dopodiché, per rispondere, riallacciarmi a quanto ha detto l'assessore Dalben, e mi permetto anche
di complimentarmi per l'adesione al progetto Parole Ostili e mi permetto anche di salutare l'amica Rosy Russo, che è presidente dell'associazione Parole Ostili. È un lavoro straordinario quello che stanno facendo e credo sia molto importante che Portogruaro partecipi, accolga e sia interessato a quest'ambito. Allora, l'assessore Dal Ben ha parlato della sua attività rispetto alla delega allo sport e ha fatto cenno, per esempio, agli sport che mi pare lei abbia chiamato differenti, no? So che una delle associazioni che a Portogruaro si occupa di questi cosiddetti sport differenti è in questo momento costretto ad allenarsi a Villanova perché la struttura che lo ospita non è adeguata. So che sono state fatte molte richieste in merito per adeguare la struttura e che le risposte sono state evasive o comunque si è risposto che insomma non c'erano abbastanza soldi, mi pare. Ecco, quindi sollecito a dare una risposta tempestiva a questa associazione. Sempre rispetto allo sport, altra domanda che mi faccio, anche perché è stata all'ordine del giorno di questo consiglio, anche in un consiglio parecchio tumultuoso mi pare di ricordare, ed è la piscina, che inevitabilmente non si può citare se parliamo di sport. La domanda è: perché pur essendo la piscina riaperta i bambini portogruaresi sono costretti a frequentare il centro estivo in piscina a San Stino, perché a Portogruaro non è più stato riattivato, e che stato insomma di avanzamento c'è rispetto alle varie attività e offerte della piscina portogruarese. Poi un'altra cosa che volevo così insomma mi interessava rispetto a quello che ha detto l'assessore Dal Ben e anche qui manifesto i miei complimenti per questo lavoro in merito alle politiche giovanili. Ha parlato di un progetto a cui sta lavorando che sicuramente è degno di nota. Mi permetto però di ricordare che a gennaio sempre un'associazione, io ricordo sempre le associazioni perché Portogruaro ha un tessuto molto fertile in questo senso che va valorizzato. A gennaio un'associazione portogruarese si è fatta promotrice di un questionario presso le scuole secondarie di secondo grado proprio in merito alla percezione dei ragazzi e dei genitori durante il periodo della DAD. So che le risposte più significative di questo questionario e una conseguente proposta di progetto è stata trasmessa all'attenzione del sindaco a febbraio e mi pare che non ci sia stata risposta. Questo non con intento polemico, ma perché può essere un contributo per il progetto a cui sta lavorando l'assessore Dal Ben. Tra l'altro così mi interessava ricordare che il questionario, seppur diciamo sottoposto ad un campione ristretto di soggetti e quindi secondaria a secondo grado Portogruaro, è stato molto interessante perché la polizia postale ha rilevato a livello nazionale, 2 mesi dopo il questionario fatto a Portogruaro, esattamente gli stessi dati, sovrapponibili alle risposte che i ragazzi e i genitori portogruaresi avevano dato. E la parola più utilizzata dai ragazzi è vuoto. E quindi, assessore Dal Ben, credo che questo possa essere un contributo che mi permetto di suggerirle e di tenere in considerazione. Credo che ci sia tutto protocollato. Basta, insomma, poi eventualmente ci sarà tempo per altro. Grazie consigliere. Se volete raccogliere i quesiti, magari facciamo finire gli interventi e poi date le risposte, se no. Sono interventi? Non è che posso, se io chiedo chi ha interventi da portare. Posso, Presidente, intanto? Prego, assessore, prego.
Allora volevo intervenire su due punti della consigliera Rette. Uno riguardava la proposta o domanda inerente a chi beneficia del reddito di cittadinanza, se poteva essere impiegato insomma in alcune attività. Noi come amministrazione quasi da subito, sarei bugiardo a dire da subito, avevamo questo intento. Ci siamo rapportati ovviamente con gli uffici dei servizi sociali, i quali ci hanno detto che non è possibile in quanto per conoscere questi dati sono vincolati dalla privacy. Loro accedono al portale utilizzando il proprio SPID e tutti, pur utilizzandolo, possono vedere alcuni dati e altri no. Pertanto non possono in teoria neanche divulgarli a chiunque. È un po' anche quello che è successo qualche consiglio fa in merito ai fondi per gli affitti, per i quali noi ci trovavamo in difficoltà a non conoscere chi già con il reddito di cittadinanza percepisce una quota parte destinata all'affitto, e quindi abbiamo deciso di erogarli comunque in attesa che INPS ci dia una risposta che è stata chiesta anche da ANCI. Quindi diciamo che non è un percorso così semplice, ci avevamo pensato anche nel senso, questo pensiero non nasce dalla volontà che devono lavorare, nasce, come prima si era detto e come l'abbiamo spesso ribadito e penso che siamo tutti d'accordo, per andare incontro a quella che poi può diventare un'inclusione sociale all'interno della nostra comunità. Per quanto invece riguarda la rete, mi piace chiamarla la rete contro la violenza, no? Sappiamo tutti che nel nostro territorio da anni avevamo un protocollo condiviso per il contrasto alla violenza nell'area portoguarese. Erano coinvolte l'ULS, il comune, appunto i centri antiviolenza, la Camera degli Avvocati, le forze dell'ordine. Questa rete ha prodotto un protocollo quadro nel 2013. Abbiamo ad oggi Arco che gestisce appunto il centro antiviolenza con lo psicologo che garantisce anche la mediazione linguistica, il consultorio familiare che tuttora si prende in carico la parte che si riferisce alla gestione dei minorenni o fa la mediazione tra la coppia se i motivi del conflitto è inerente appunto alla mera separazione, mettiamola così. Il tribunale viene sempre avvisato delle situazioni di violenza e le forze dell'ordine possono anche proporre l'allontanamento. Dal 2013 ad oggi sono state sviluppate delle modalità operative di presa in carico. Si prendono infatti la donna in questo caso che si rivolge alle forze dell'ordine piuttosto che al consultorio, piuttosto che allo sportello, ok, viene proprio presa in carico e accompagnata, ma non accompagnata solo in un senso figurato, proprio accompagnata fisicamente, anche ad esempio quando capita al consultorio familiare magari viene accompagnata dalle forze dell'ordine o viene accompagnata dalla Camera degli Avvocati, perché poi ci sono anche quelle donne più decise e quelle meno indecise, e ci piace a noi dipingere questa cosa come un filo rosso che segue appunto la donna fino a innanzitutto per aiutarla e in alcuni casi per farle anche trovare la forza e il coraggio magari senza forzare il nulla ovviamente, per prendere certe decisioni a sua tutela. Questa è l'idea. Anche la Camera degli Avvocati, mi ripeto, la donna non va mai da sola, anche il personale che presta servizio presso i nostri servizi sociali spesso è successo che l'abbia accompagnata. Ogni anno, escluso purtroppo l'anno scorso, vengono fatti corsi di formazione con esperti all'interno delle scuole. Ho avuto proprio ieri un incontro per il quale ho chiesto la possibilità, tra varie altre cose, che venissero riproposti. Ovviamente ho detto purtroppo dobbiamo ragionare su due strade,
se Covid e non Covid, perché non sappiamo neanche cosa succederà se la pandemia dovesse riprendere. Si sente spesso dire che comunque la scuola dovrà continuare nonostante tutto, quindi un po' come tutti siamo anche in attesa di vedere poi quali saranno concretamente le azioni che si dovranno poi attuare. Ho chiesto comunque che venisse programmato di nuovo questa offerta formativa, anche perché ho avuto contesta che è stata molto apprezzata sia dai docenti che dalle famiglie, oltre che dagli alunni, dai ragazzi. Anche perché al giorno d'oggi è importante la sensibilizzazione mirata anche sulle nuove generazioni, per poter in un futuro credere che certe cose, certi stereotipi o certe idee non esistano più. Ricordo anche l'associazione Soroptimis, per correttezza, che fa parte ancora di tutta questa rete. Ricordo anche il piano di zona per il quale è stato previsto la divulgazione del numero dei centri antiviolenza attraverso i sacchetti del pane. Dopo l'estate, in autunno, questa iniziativa verrà concretizzata. Quest'anno abbiamo anche proposto a tutte le attività di estetiste e parrucchiere, che sono quelle attività e quelli professionisti che sono molto vicino alle donne e spesso magari possono notare certe cose che segni di violenza, ad esempio, oppure può esserci un dialogo tra cliente e professionista di confidenziale. Allora sono stati appunto proposte su base volontaria dei corsi affinché questi professionisti cerchino di aiutare queste donne a indirizzarle magari alla rete antiviolenza e la accompagnino a prendere una decisione. Per quanto riguarda quello che è l'aspetto della violenza, siamo in questo momento a questo punto e speriamo che si possa fare di più, sempre correlato alla pandemia. Tutto qua. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Adrigo. Grazie Presidente, spero di non smontare tutto l'impianto. Sì, intervengo molto brevemente in attesa di ascoltare anche gli interventi che auspichiamo da parte della maggioranza. Siccome sono stata giustamente redarguita dal vice sindaco perché non ho presenziato alla consulta dello sport, mi giustifico e chiedo anche che ci sia una modalità che abbia un minimo di coerenza, perché io ammetto non apro molto spesso la posta, quella istituzionale, anche alla luce del fatto che in maniera molto gentile e collaborativa il resto degli uffici mandano le comunicazioni ufficiali anche alla mail personale, cosa che invece anche per motivi di lavoro tengo sott'occhio molto costantemente. Mi ero persa semplicemente l'invito della consulta e sicuramente nel prossimo incontro farò in modo di essere presente. Se si riesce ad applicare questa modalità anche per incontri delle consulte e di questo tipo, insomma, forse agevola, perché tenere sotto controllo tutto quanto diventa impegnativo poi durante la giornata lavorativa, che è sempre molto densa, ecco. Quindi ammetto la mia mancanza da questo punto di vista e mi scuso non solo con il vice sindaco ma con tutto il resto della consulta dello sport. E accenno a ciò che avrei detto probabilmente in quella sede. Credo sia assolutamente fondamentale lavorare ad una nuova edizione di Open Sport, perché è sempre stata una manifestazione importante che ha sempre dato ottimi frutti alle associazioni sportive, che possono in qualche modo mettere in piazza e dare dimostrazione delle attività
che quotidianamente insomma, offrono a tutti i cittadini, non solo portogruaresi chiaramente, e in particolar modo ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, cosa sulla quale tutte le associazioni sportive hanno sempre lavorato in maniera molto intensa ed egregia. Quindi chiaramente rinnovare l'edizione di Open Sport, magari anche trovando una formulazione più agile, andando incontro alle necessità che ci troviamo ovviamente ad affrontare a causa della pandemia, è sicuramente molto utile, e sono assolutamente convinta che le associazioni sportive sentono questa esigenza, visto l'anno che hanno trascorso, che è stato sicuramente un anno difficile per loro, anche dal punto di vista insomma, delle risorse che dalle iscrizioni e dalle attività che regolarmente svolgono raccolgono per poter portare avanti la loro attività. Io mi auguro, se in questi mesi non si è riuscito a fare per tante ragioni, chiaramente l'insediamento della nuova amministrazione da qualche mese magari non ha permesso di concentrarsi su questi aspetti e ci si è concentrate su altre priorità, che si riesca a fare un passo avanti poi nel prossimo futuro. Io e il vice sindaco ne abbiamo anche parlato davanti ad un aperitivo, perché insomma è una cosa a cui tengo particolarmente e che leggo avendo molti rapporti con le associazioni sportive. Credo che debba essere permesso loro, attraverso gli strumenti che un'amministrazione pubblica e in particolar modo l'amministrazione locale può mettere a disposizione, credo che a loro debba essere permesso di fare un passo oltre e di svolgere ancora più in maniera proficua, piena e professionale il ruolo che hanno dal punto di vista dell'intervento sul sociale, perché chiaramente anche lo svolgere un'attività sportiva permette ad alcune persone di venire fuori da alcune condizioni di fragilità, di isolamento, insomma, di poca inclusione sociale. Questo, a mio parere, si può fare, ripeto, solo ed esclusivamente se nelle retrovie c'è un'amministrazione che offre degli strumenti, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista economico e finanziario, che permetta a questi soggetti di svolgere appieno questo ruolo. In collegamento, io mi immagino, con le politiche giovanili, perché chiaramente poi giustamente queste associazioni sportive investono molto sul settore giovanile, proprio perché è chiaramente il futuro anche per loro e non solo per la città più in generale. Quindi mi auguro che nei prossimi mesi venga attivata nuovamente la consulta dello sport per poter ragionare su questi aspetti e che magari anche attraverso il supporto dei servizi sociali e di chi si occupa dell'area giovani, ma non solo, perché questo è un settore che poi va ad incidere nelle dinamiche delle famiglie, va ad incidere anche nelle dinamiche che hanno a che fare con la fascia d'età degli anziani, perché comunque i nonni possono giocare un ruolo importante in questi progetti. Quindi io mi auguro e auspico e ci sarà sicuramente la piena disponibilità da parte del gruppo di cui faccio parte a lavorare ad un progetto che vada in questo senso. Mi permetto solo di dire che chiaramente sono stati affrontati temi molto importanti, ci sono progetti sulla carta ambiziosi che ci auguriamo poi di analizzare in maniera più compiuta all'interno delle commissioni consigliari e anche all'interno delle sedute consigliari del Consiglio Comunale. Mi pare di leggere, o comunque io chiedo
ufficialmente, che ci sia un aggiornamento sullo stato dei lavori che riguardano la torre civica campanaria o campanile, che dir si voglia, che mi pare essere un po' l'assente, il grande assente rispetto ai documenti che stiamo affrontando e che dovremmo approvare questa sera. Quindi, oltre alle cose che ha anticipato giustamente il mio capogruppo, mi auguro che ci sia una commissione che ci rappresenti un po' lo stato di fatto e le progettualità future rispetto agli interventi da fare a quest'opera, che è un bene di tutta la comunità e che deve essere assolutamente preservato e difeso in tutti i modi, insomma. Mi fermo qui, poi mi riservo eventualmente di intervenire. Un'ultima battuta: la stessa cosa vale per il piano urbano del traffico, che forse rientra in tutte le cose che sono state rappresentate questa sera, ma che forse ha anche bisogno di un'analisi più organica e complessiva, e non spizzichi e bocconi, trattando i singoli progetti e le singole intenzioni su le cose che abbiamo intenzione di realizzare nel prossimo futuro. Grazie. Grazie consigliere Adrigo. Ci sono degli interventi? Consigliere Bertoncello, a lei. Io ripeto, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto anche oggi, insomma, un po' di imbarazzo c'è rispetto a come vengono rappresentati i problemi. Le cose che vengono dette magari possono essere anche in parte condivise, però io vedo un'assenza di progettualità e anche un modo di lavorare a vista. Questa è la percezione, adesso cercherò anche di motivare perché. Allora, non so se sarà organico, però sul PEG vabbè, previsto dalla legge, fa riferimento alle risorse, fa riferimento ovviamente anche alla continuità, perché il PEG tutte le amministrazioni ogni volta dopo l'approvazione del bilancio lo devono predisporre, con anche le percentuali, i pesi all'interno della singola anche i pesi all'interno dei singoli obiettivi. Non c'è dubbio che tutte le amministrazioni individuano progetti trasversali, perché se non ci sono nel PEG i progetti trasversali e ne si coinvolgono le persone, voglio dire, gli obiettivi non si possono raggiungere, ma mi pare che questo è stato fatto. L'unica preoccupazione che ho è che con tutte le variazioni, dal momento in cui è stato fatto il PEG, con tutte le variazioni che si sono succedute e magari ce ne sarebbero altre, voglio dire, si corre il rischio, come è successo molto spesso nella passata amministrazione, che siccome il PEG è legato poi anche agli incentivi, verso fine anno si modificano il PEG, perché altrimenti vengono, siccome non è stato fatto in maniera oculata, non si possono penalizzare i dipendenti, quindi alla fine anno si modificano il PEG. Questa è una prassi che secondo me deve essere interrotta, e si interrompe attraverso un bilancio di previsione coerente rispetto alle risorse umane ed economiche e rispetto anche alla modifica che necessariamente, come ha detto l'assessore, deve essere modificato. Deve essere modificato per l'assestamento che votiamo questa sera e per le attività che vengono in qualche maniera definite. Il grande assente secondo me di questa sera è voglio dire, la pressione fiscale, a mio modo di vedere, nel senso che non se ne parla, e l'ho detto in commissione, nonostante che non ci siano le aliquote non aumentano, le risorse aumentano in termini assoluti in maniera sempre più consistente e anche importante.
Questo vale anche per gli accertamenti, dopo la modifica della banca dati, dopo l'impegno che ci sta mettendo anche gli uffici, dopo gli interventi che l'assessore le riconosciamo rispetto a, voglio dire, i mancati introiti da parte della Tari. Io credo che una riflessione in questo periodo vada fatta seriamente, perché altrimenti tutte le entrate, tra l'altro viviamo un periodo dove i comuni hanno risorse, dipende da come le utilizzano e come le investono queste risorse, ma anche questo assestamento dimostra che il comune ha risorse rispetto al passato. Quindi io dico che il grande assente è proprio una attenzione e una valutazione sulla pressione fiscale. E qui riprendo anche quel concetto della convenzione col gas, che l'assessore si era impegnato a rivedere e ripuntualizzare, anche se a mio avviso i dati ci sono tutti, insomma, nel senso che è certo ormai che da 5 anni quegli introiti vengono per il 50% circa utilizzati per il bilancio corrente, così come è anche certo che quel 50% che viene destinato ai servizi sociali non è stato, almeno fino a un anno e mezzo fa, utilizzato. Si è sempre portato dietro delle risorse, arrivando anche a risorse molto importanti. Io credo che su questo questa amministrazione debba fare una riflessione. Noi viviamo un momento che passa sottovoce, anche se tutti ne parlano, è una contraddizione in termini, però le dichiarazioni dell'aumento del gas, dell'Enel, l'aumento della benzina per esempio, nessuno se ne accorge, siamo già arrivati a più di €1,60, quando, voglio dire, io che ho la fortuna di frequentare la Slovenia e l'Austria, siamo arrivati da €1 a €1,20, insomma. Quindi c'è questa attenzione che secondo me va messa all'ordine del giorno. Perché dico che si lavora a vista? Perché vedete, qualche mio collega ha parlato della piscina. Allora, nulla di male, si doveva aprire, c'è stata la buona volontà, c'era un progetto originario di ampliamento per dare la possibilità di svolgere ulteriori attività rispetto al passato. Stiamo, come ha evidenziato i miei colleghi, riducendo l'attività e ci sono ancora degli interventi da fare. Ricordo che era previsto, voglio dire, non faccio tutta la storia, ma oltre al completamento della struttura era previsto ulteriore 1,8 milioni che poi è stato tolto. Sullo sport, io leggo, non riesco a capire come tante altre cose. Io credo che come si è agito sul palazzetto dello sport, una nuova amministrazione per continuità dovrebbe cominciare a risolvere anche i problemi di Seneca. No, adesso non entro nel merito perché sennò entriamo nella polemica, ma se un'amministrazione lascia delle cose da fare, il primo obiettivo è completarle, non dico aumentarle, ma renderle funzionali e completarle. Questo è, voglio dire, il buon governo di un'amministrazione. Peraltro lo stiamo facendo sul palazzetto dello sport. Ho vissuto una contraddizione che ancora non riesco a coglierla. Il palazzetto dello sport era in funzione dell'eliminazione del pallone del patinaggio. Si sentono dichiarazioni che nonostante sia, ed era stato fatto perché costa molto quella struttura gonfiabile, e si parla, era stato fatto per il patinaggio è il palazzetto dello sport, e si dice che verrà mantenuto anche quello, con tutti i costi che questo comporta per il bilancio dell'amministrazione comunale, perché non c'è nessuna associazione che può, voglio dire, compartecipare alla spesa. Ma c'è un'altra contraddizione. Diciamo che siamo carenti di spazi. L'ho detto nel passato, io non ho mai capito perché è stato venduto, anzi l'ho capito, perché è stata venduta la palestra dell'Olimpia 1, per esempio, di proprietà comunale, che poteva essere utilizzata perché Portovaro ha bisogno di quei contenitori, e si è venduta. Quindi
Noi passiamo dal completamento di un impianto, anzi di 2 impianti, se ne vende un altro, l'altro si mantiene, cioè non c'è coerenza dal mio punto di vista. C'è un problema che è stato sollevato anche dai colleghi, cioè voglio dire, l'attenzione verso le associazioni di volontariato sportive, ricreative, al di là di quello che noi diciamo qui in Consiglio, c'è un dato di fatto. Io ho avuto modo di partecipare a una riunione del Pio X l'altra sera, c'erano 36 o 40 associazioni tra in differita presenti, e la voce che si è elevata da tutte le associazioni è la mancanza di ascolto, la mancanza di coordinamento, la mancanza di interventi, ma lo vedo anche sull'assestamento adesso che non c'è, voglio dire, un'attenzione rispetto a questo. E noi siamo una città fortunata rispetto all'associazionismo. Trovo un'altra contraddizione, per esempio, rispetto al verde, già accennato. Il signor Sindaco ha dato in concessione al Lions il giardino botanico con la giunta. Sì, passata. No, ma non cambia niente. No, però voglio dire, mi correggo, il signor Sindaco ha dato il patrocinio a quell'iniziativa e quindi dimostra da un lato la sensibilità verso l'ambiente, dall'altro mi rifaccio a quello che ha detto il consigliere Vendigni. Sul problema, faccio un altro esempio, sul problema della formazione di giovani, del recupero, voglio dire, scolastico rispetto anche alla pandemia, Fondazione Venezia, diciamo così facciamo meno, ha messo a disposizione 25.000 euro, ha fatto un bando, su questo c'è il patrocinio del comune di Portogruaro, c'è stato anche un incontro con il sindaco e il presidente della fondazione. Allora tutte queste contraddizioni e attività che non fanno una sintesi rispetto a un progetto politico da qui in avanti, io credo che questo debba essere evidenziato. C'è un altro tema che a me pare che il Consiglio è sensibile, che si è votato all'unanimità la necessità di lavorare per portare il giudice di pace assieme agli altri comuni. Mi pare che adesso c'è un po' silente questa roba, prima o dopo io credo che se c'è la volontà del Consiglio di lavorare verso questa direzione si debba avere anche, essere anche conseguenti. Tornando alle associazioni, io credo che le associazioni abbiano bisogno, lo hanno le città della nostra dimensione, chiamiamolo palazzetto palazzo delle associazioni, contenitore delle associazioni. Io mi aspettavo, vuol dire, che tra gli interventi che sono previsti a bilancio faccio un riferimento all'ex sede Rativitò, per esempio, che potrebbe essere un luogo dove c'è una sala riunioni e anche un luogo dove le associazioni possono incontrarsi, dialogare e come posso dire, condividere progetti senza evitare sovrapposizioni, competizioni, eccetera. Mi ero anche dimenticato di dire prima, rispetto al bilancio, scusate, torno un po' indietro. Io sono sempre stato, il signor Sindaco mi è testimone, insomma, che Portogruaro rispetto al contenimento, all'esiguità dei mutui che ha, facendo riferimento alla conclusione dello swap, ha la possibilità, come è stato votato in Consiglio Comunale, di attivare 5 milioni di mutuo, 900 nel 2021, proiettato 5 milioni. E per 5 anni abbiamo assistito al fatto, non si è mai parlato dell'avanzo, come diceva, che il Comune è pieno di debiti, perché c'erano dei mutui. Allora dobbiamo trovare una coerenza all'interno della maggioranza, perché per 5 anni non si vuole i mutui, si diceva che era debiti, quando io ho sempre sostenuto, il gruppo sostiene, che per fare
voglio dire, sviluppare una città, i mutui sono indispensabili. Una famiglia fa un mutuo per realizzare i propri obiettivi all'interno di una compatibilità di bilancio che l'assessore ha garantito nel Consiglio precedente. Così come si è detto per tanto tempo in tutta la passata amministrazione che gli avanzi di amministrazione erano un prelievo forzoso verso i cittadini senza dare la possibilità di ritorno ai cittadini i servizi. Questo vuol dire, è luogo comune di 5 anni. Io spero che chi ha fatto tutte queste dichiarazioni chieda venia, perché voglio dire, gli avanzi di amministrazione si sono sempre realizzati e anche in peso maggiore rispetto agli anni precedenti, mi riferisco al 2015 indietro. Per poter non fare avanzi di amministrazione, ci sono quelli fisiologici, può essere il miglior assessore al bilancio, può essere tutto quello che possiamo fare, tutto il PEC che vogliamo, possiamo controllare tutto quello che vogliamo, ma c'è un problema fisiologico degli avanzi di amministrazione, non possono arrivare a 3 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro, voglio dire, diciamo che fino a un certo importo possiamo impegnarci tutti, ma quello è. A me piacerebbe, signor Sindaco, per esempio, ecco perché dico che lavoriamo, cioè si accelera, poi si frena, poi si accelera, poi si frena. Io qui sotto ho la rete escursionistica del Veneto orientale, di cui abbiamo parlato al precedente Consiglio, già datato, io credo che questo sia stato ripreso, perché c'era il Giralemene, il Girasile, il Girapiave, il Giralaguna, il Giraliventa, il Giratagliamento, l'Itoranea Veneta, idrovie del Piave. Questa è una progettualità che all'interno della conferenza si era fatta e che io spero non sia realizzata perché sono mancati i contributi, perché c'è stata la pandemia, perché c'è stato il patto di stabilità, ma era una progettualità che è ancora attuale e che era degli anni passati. Quando parliamo, solo per fare un esempio, quando parla terza corsia, io credo che questa amministrazione dovrebbe inquadrare il problema della terza corsia, e mi auguro che lo faccia, ma non abbiamo informazioni dirette, che dentro il problema della terza corsia c'è il problema che è noto a tutti del casello di Bibione, c'è il problema che è noto a tutti il casello di San Stino, e c'è un altro problema che forse non è noto a tutti, lo spostamento del casello di Portogruaro, perché con la pedemontana che si collega poi al Portogruaro Conegliano, voglio dire, il traffico di qua, voglio dire, verrebbe appesantito e quindi era previsto anche lo spostamento del casello di Portogruaro. A me piacerebbe capire, per esempio, e dopo dirò anche qualcosa, io leggo sulla stampa, noi siamo opposizione, minoranza, perché quando leggo 3 milioni per i trasporti e 5 interventi sulla viabilità e non vedo Portogruaro all'interno di questi, quando vedo che si piantano 45.000 alberi per far crescere i boschi e vedo la progettualità, voglio dire, degli altri comuni, questi sono all'interno anche del PAES. Io poi sono andato a leggermi il PAES, l'analiticità con cui alcuni comuni hanno previsto gli interventi rispetto alla genericità del nostro PAES, anche se il PAES è stato costruito a livello di 44 comuni, però voglio dire ogni comune ha definito le sue priorità. Mi piacerebbe, sono delle domande, perché voglio dire è difficile anche, mappa del cemento a Portogruaro e Scorzè il record degli ettari scomparsi. Noi siamo al secondo posto dei 44 comuni dopo Scorzè. E poi magari c'è Forza Italia che dice, lancia la proposta del Green Festival. Forza Italia è in maggioranza, lo discute, lo propone, lo dice e quindi, però vedete,
mi dimentico anche qualcosa, nel senso che apprezzo molto l'attenzione che l'assessore alla cultura, nonché il sindaco, voglio dire, stia mettendo una particolare attenzione sulla cultura. E lo ha comunicato lui, ma si percepisce, voglio dire, le relazioni che sta mettendo in campo per valorizzare il Portogallo in termini culturali. Bisogna forse che poi lo inquadriamo in un contesto più generale, perché devono tutti avere un filone comune, perché altrimenti corriamo di fare delle cose che, se non sono collegate o non hanno un obiettivo, perdono anche di potenza. Magari ottengono il risultato nel momento in cui si realizzano, perché c'è affluenza di gente, perché c'è curiosità, ma torniamo sempre a, secondo me, lo sforzo, e mi auguro che col prossimo bilancio, questo sforzo che questa volta non è stato possibile, ci sia uno sforzo di rendere più chiara e trasparente la volontà di un'amministrazione da qui ai 5 anni. Faccio un altro esempio, dopo mi dici, ma poi non replico. No, le aggiungo i 5 minuti, quindi altri 5 minuti. Sì, ma non ho problemi, guardi. C'è un capogruppo poi eventualmente che farà la sintesi. Io ho anche apprezzato, per esempio, il regolamento comunale in materia di giochi, ma a me non risulta che questo sia applicato o ci sia i dovuti controlli perché questo venga applicato, che è stato votato all'unanimità del Consiglio, ma a me non risulta, per quello che vedo, per quello che osservo, non mi risulta che ci sia non la repressione, ma quella, voglio dire, attenzione che aiuti gli operatori di questo settore a rispettare le regole, i termini di chiusura, di orario, di informazione, quelle che sono previste in questo regolamento. Allora, io chiudo il mio ragionamento in questa maniera, per far capire cosa intendiamo noi, voglio dire, e perché noi facciamo riferimento, perché ci è capitato, di come noi intendiamo la programmazione. Digi Progetti di ripresa e resistenza è lo strumento che consentirà di presentare progetti di sviluppo del territorio, e sono il polo intermodale della Porta Nuova, la cantina dei talenti, il centro di competenza agroalimentare, il laboratorio per la trasformazione dei prodotti agricoli, la piazza della frutta, dove lo mettono, la palestra dell'innovazione dedicata alle nuove generazioni, il quartiere di comunità, la ricodificazione dell'inquinamento del patrimonio pubblico residenziale dell'ERP, il bici park nel sito D, e per un investimento di tot soldi. Allora io, rispetto a questo e rispetto a quello che io percepisco qua, vedo non la necessità dei singoli, vedo un progetto ampio che traguarda, voglio dire, il futuro, cosa che io non riesco a leggere ancora, voglio dire, nell'attività di questa amministrazione. Quindi io credo che noi riconosciamo i tempi delle elezioni, le difficoltà di comprendere la macchina comunale, comprendiamo la difficoltà di definire le risorse disponibili, comprendiamo che c'era bisogno anche di integrare la pianta organica. Un'altra cosa che mi auguro che non succeda più, io da lontano seguivo il recente passato, io non ho mai visto ogni 2 giorni c'era una modifica della pianta organica, perché dimostrava che non c'era una visione, non c'era un'impostazione, non c'era un'inquadratura. La modifica della pianta organica, la pianta organica è prevista dalla norma, la fai una volta quando fai il bilancio di previsione, con le varie sostituzioni, integrazioni, eccetera, ma non ogni 2 mesi una modifica della pianta organica. Così come spero che non succeda più 5 variazioni di bilancio con utilizzo di avanzo. Non è colpa di nessuno, io mi rendo conto, è la situazione che ha portato a questo, ma il nostro appello che mi sento di fare è che passato questo periodo necessariamente di riflessione, visione, eccetera, che col prossimo bilancio
voglio dire, si abbia una visione 22, 23, 24, insomma, che si abbia, anzi superando anche questo periodo. E chiedo anche di valutare, so che qui apro un altro e finisco, una valutazione che è di ordine politico. In una situazione in Italia, l'assessore se ne ha reso conto, che ogni 3 giorni spostano le date di approvazione del bilancio. Adesso, tra l'altro ci sono anche le elezioni, sicuramente i tempi per l'approvazione del bilancio che la legge prevede al 31/12 sarà spostata a febbraio, poi marzo, poi aprile e poi maggio. Io credo che valga la pena di avere, per fare un bilancio di previsione, non far coincidere il bilancio al 31/12 che poi si lavora a novembre, mancano tutti i dati, manca la finanziaria. Se si potesse, voglio dire, cosa che nelle precedenti amministrazioni facevo sempre, insomma, aspettavo febbraio-marzo, quando era chiaro, voglio dire, le entrate, quando era chiara la finanziaria, quando erano chiari tutti gli elementi, per fare in modo che ci fosse un bilancio che fossero coerente col PEG e fossero coerente anche con le risorse umane e economiche che un comune ha. Io mi fermo qua, insomma, nel senso, a una raccomandazione, signor Sindaco. Lei ha fatto un esempio prima, e chiedo scusa al Presidente, ha fatto un esempio dei turisti. Era una prassi normale, nel senso che non solo le aprivamo la porta, ma avevamo anche i Depian, voglio dire, del comune di Portogruaro. La porta al pomeriggio, nei giorni di affluenza, era sempre aperta quasi. Riprendete per cortesia il foglio informativo. Allora, il foglio informativo, ognuno fa le sue scelte, ma mi è capitato in questi giorni 5 o 6, una volta in Tre Scalini, un'altra volta in giro, estate, e tornano i nostri immigrati e mi dicono e mi chiedono e mi ringraziano. Noi facevamo 11 fogli informativi che veniva inviato a tutti i residenti all'estero, cittadini di Portogruaro, e venivano informati, voglio dire, di come si governava. Allora non fatelo se non ci sono le risorse perché decidete di non fare 11 numeri, fate quello, ma trovate la soluzione per mandare una newsletter, per mandare un foglio informativo ai nostri concittadini che sono fuori e che possono seguire, voglio dire, l'attività amministrativa, e c'è un sentimento di vicinanza della propria città, visto che vengono solo d'estate. È una richiesta, non vedetela come contrapposizione, 1-11, 1-10, non ci sono soldi, ci sono soldi, eccetera. Trovate una soluzione per avvicinare queste persone, che è una cosa utile, così come facciamo un altro sforzo per valutare l'immigrazione in maniera diversa, perché anche qui, se voi leggete, c'è un articolo di stampa che il 12%, se non ci fossero immigrati, voglio dire, forse noi non risolveremo neanche i nostri problemi delle nostre aziende, ma senza contrapposizione politica, perché la dichiarazione media che fanno gli immigrati, lo dirà forse meglio il mio capogruppo, lo leggo qua: il 12% di contributi e di contribuenti stranieri denunciano un reddito medio di 15.000 euro, che è superiore a qualche nostro concittadino e connazionale. È una risorsa, se la vediamo in maniera diversa rispetto alla contrapposizione, senza mettere in risalto i casi difficili, ma mettere in risalto le varie opportunità che possono dare alla nostra economia, prendetela per cortesia in considerazione. Grazie. Grazie consigliere Bertoncello. Consigliere Terenzi, va lei? Partecipiamo responsabilmente al dibattito, ecco, ci piacerebbe avere un'interlocuzione, perché ripeto, non è una sfilata questa, e mi disturba anche un po' che debba essere il mio gruppo consigliare ad alimentare il confronto, quando sappiamo molto bene che ciascuno di noi,
e anche i gruppi di maggioranza hanno aspettative, hanno intenzioni, hanno visioni, hanno anche forse qualche visione diversa. Ecco, sarebbe opportuno che se ne parlasse, se ne discutesse. Ripeto, si ha la sensazione che ci sia un'attitudine a restare abbottonati, ecco. Credo di no, credo che in Consiglio sia necessario confrontarsi, poi ognuno fa come crede, ci mancherebbe, per carità, però mi disturba un po' questo schema che poi, devo dirvi, si è riprodotto per 5 anni nella scorsa consigliatura, anche di, ecco, ma è una deprivazione per ciascuno di noi, non è un giudizio di valore o di merito. Sì, voglio solo dire che chi come me frequenta da 20 anni questo consesso è quasi fisiologico che la minoranza parli molto di più della maggioranza. Va bene, ecco, detto questo io cercherò anche di stare sintetico. Lei Presidente mi avvisi quando sono i 15 o i 20, dopo altri 5 mi sembra, ma comunque mi avvisi per cortesia, perché io mi lascio un po' andare e del resto siamo qui per passione e siamo qui per portare un contributo, quindi accade anche questo. Allora, oggi credo che sia, anzi lo è, certamente un momento importante, perché all'ordine del giorno abbiamo sostanzialmente valutato in modo integrato, non poteva essere che così, e per questo abbiamo chiesto, riuniamo i 3 punti all'ordine del giorno che sono conseguenti, ed è lo strumento, sono gli strumenti di programmazione, di controllo e di gestione, insomma, ecco, di cui la contabilità armonizzata ha dotato le amministrazioni, un salto in avanti non di poco conto, insomma, ecco. Dicendo che è anche pur vero che probabilmente, lo dico perché l'ho sempre detto e ne sono anche convinto, probabilmente in sede di commissione argomenti come questi avrebbero bisogno di più sessioni, perché io non so i colleghi di maggioranza, ma ci siamo trovati di fronte a documenti, intanto devo dire di grande spessore tecnico, e ringrazio non formalmente ma sostanzialmente anche i dirigenti di questo comune che hanno materialmente contribuito insieme ai collaboratori e naturalmente con la supervisione degli assessori a produrre questa documentazione, ma proprio perché è una documentazione abbondante e anche di spessore meriterebbe maggiore attenzione, ecco. Io ma anche i miei colleghi hanno avuto anche difficoltà, ma anche di tempo ovviamente, e quindi le commissioni bisognerebbe che sfuggissero a questa logica, lasciatemi passare il termine, un po' burocratica, non la si fa perché si deve, no, la si fa perché vogliamo comprendere e vogliamo rendere più agevole la discussione in Consiglio, ma soprattutto comprendere, perché io non so se i colleghi di maggioranza hanno le idee chiarissime su tutto, ecco. Io devo dire la verità, i documenti li ho visionati, ma scegliendo anche alcune parti rispetto ad altre, evidentemente. Allora, in sintesi, il tempo corre e pazienza. Ai presidenti di commissione, anche a lei Presidente, l'invito e l'auspicio anche a impegnare più sessioni, se del caso e quando necessario, Ho sentito cose particolarmente interessanti dal sindaco e dagli assessori. Devo dire che sono rimasto anche particolarmente impressionato dall'assessore Dalben e dal vice sindaco. È la prima volta che lo sento in modo così anche articolato e anche appropriato, no? Rispetto alle proposte che, devo dire, hanno anche il carattere della innovazione, no? Bene, sei giovane, lei è giovane, assessore, e questo Consiglio, come la comunità, ha bisogno di giovani e ha bisogno anche di
di uno spirito e di una mentalità, per cui lei narri pure in commissione i suoi pensieri, le sue intenzioni. Noi sappiamo che è un elemento di serietà dire ma io il provvedimento lo porto quando sono certo che si perfezioni, no? È segno di serietà, ma venga in commissione a dire quali sono gli intendimenti, qual è il suo indirizzo, qual è la sua intenzione, qual è il suo desiderio. Lei troverà i consiglieri di maggioranza certamente, ma anche quelli di opposizioni pronti ad ascoltarla, perché, ripeto, c'è anche un interesse che la sensibilità dei giovani entri in questo Consiglio e poi in qualche modo nelle azioni che si articolano e nei provvedimenti che si agiscono poi venga trasmessa nella comunità. Ecco, per cui questo è il mio invito, si faccia sentire, venga in commissione, lei troverà ascolto, non c'è dubbio. Ecco. Mi ha particolarmente colpito colpito esagerato, non esageriamo, è persuasivo il sindaco quando ragiona in termini di visione, perché lo fa, ecco, e quando non lo fa noi lo diciamo, o quando l'amministrazione non lo fa lo diciamo e lo rappresentiamo. Ecco. Quando agisce in termini, quando si esprime in termini di visione, e questo lo fa soprattutto con la cultura, che riconosco essere un suo interesse precipuo, ma un interesse di tutti noi, perché Portogruaro ha una vocazione culturale, e con lei diventa anche persuasivo e porta degli argomenti e porta anche delle realizzazioni, nel senso in itinere o effettuate. Per cui io ho particolarmente apprezzato questa attenzione, questa sensibilità. Ho apprezzato anche il cambio di passo nei confronti delle due fondazioni, insomma si percepisce che c'è un cambio di passo rispetto alla precedente consigliatura, ne abbiamo già parlato in commissione, non ne voglio parlare adesso, se no poi il consigliere Rodriguez dice che noi siamo interessati solo alle fondazioni. No, è un metodo e le fondazioni sono due eccellenze, quindi bene, quindi da questo punto di vista ecco, questo per dire che abbiamo anche apprezzato alcuni interventi, alcuni provvedimenti, alcune azioni e alcuni indirizzi di fondo. Anche altri interventi di altri assessori. Ecco, sul sociale devo dire che Portogruaro, con la parentesi che apre spesso il mio collega Bertoncello, dice ma insomma queste risorse che arrivano dopo noi le dobbiamo trasferire nella comunità, e lui come amministratore sa che non è sempre facile, non è automatico per una serie di motivi, ma insomma ha ragione nel dire facciamo attenzione che queste risorse poi vengano trasferite nella comunità, ma insomma mi pare poter dire che il sistema di protezione sociale che garantisce la nostra comunità, che garantiscono anche gli altri soggetti che pertengono e che appartengono al sistema di protezione sociale, quindi l'azienda sanitaria, ma noi abbiamo un ricco mondo che in qualche misura riesce a focalizzare la sua attenzione su degli obiettivi socialmente rilevanti. Questo è importante, quindi anche questa cosa qui noi la valorizziamo e la apprezziamo. Venendo alle cose che invece non ci convincono, l'ha detto prima il collega Bertoncello, il tema fiscale. Io ho capito l'assessore Salvador, e anche l'ultima volta ce l'ha detto, ma io prima di agire sulla leva fiscale lo devo fare con consapevolezza, con cognizione di causa, avendo i dati, gli elementi e avendo anche una valutazione di impatto. Ha ragione, però vedete sono 5 anni che ci viene risposto così. Allora mettetevi anche un po' nei nostri panni, perché sul tema ad esempio della fiscalità di vantaggio, che è pure un'altra cosa rispetto agli interventi Covid ed emergenziali, noi avevamo cercato anche di fare delle proposte, e comunque ci sono degli enti locali che utilizzano per benino la leva fiscale, la usano, la finalizzano. È possibile che questo comune che ha
che ha anche una solidità da un punto di vista finanziario, non si riesca a parlare di questa cosa e magari insieme a individuare delle azioni muovendo la leva fiscale, soprattutto in funzione redistributiva, è ovvio, in funzione redistributiva, ma anche in funzione di sostegno non solo di famiglie ma anche di imprese. Io quando parlo di fragilità parlo di famiglie, di persone di famiglie ovviamente, ma parlo anche di imprese. Le imprese sono dei particolari soggetti nella comunità che hanno una funzione fondamentale. Da una parte generano innovazione, dall'altra generano lavoro. Capirete? Quindi anche l'impresa, la piccola impresa, l'impresa artigianale, l'impresa commerciale, il comune può fare questo, non fa la politica economica, però alcune leve le ha. Ecco, quindi noi non abbiamo visto l'utilizzo di queste leve. Ecco. Al vice sindaco e al sindaco dico anche di fare un pensiero, un ragionamento sulla biblioteca. Ecco, la biblioteca non solo come driver di cultura, ma anche come centro di aggregazione e come centro di attrazione per la generazione dei giovani. Voi non sapete quanti giovani vogliono frequentare la biblioteca e vogliono trovare anche strumenti che mettano in connessione. Il digitale è straordinario da questo punto di vista, quindi non solo per le riviste, per i testi, per i libri, ma per tutto ciò che in qualche modo è condivisibile col mondo. La biblioteca da questo punto di vista può diventare davvero un driver di aggregazione per i giovani e l'amministrazione dia fiducia ai giovani, arrivi anche a, do un'indicazione, arrivi anche a dare in gestione ai giovani laddove il comune non arriva, perché il comune non può mica far tutto, ma ci sono ad esempio certe fasce di funzionamento che potrebbero essere delegate nei modi dovuti alle associazioni, a gruppi. Ecco, è la biblioteca, lavorate sulla biblioteca, è un contenitore fondamentale. Uno dei temi, ecco, un'altra cosa che oggettivamente non ci ha convinto, ecco, e qui lo dico al sindaco in particolare, è che, e qui riprendiamo il tema della visione, insomma, è che noi dovremmo vedere in qualche modo dal bilancio in filigrana, ecco, dovremmo vedere qual è la visione dell'amministrazione, perché quando si parla di DUP ad esempio si fa un ragionamento strategico e il bilancio annuale è il PEG, è il pezzettino che si fa nell'anno, nell'esercizio, ma dentro un disegno. Ora le amministrazioni locali, ma non solo, sulla spinta anche della transizione che stiamo vivendo, una transizione impegnativa, una transizione anche che inquieta un po', no? Da diversi punti di vista, però le amministrazioni, ci sono anche ormai cartelli di comuni da questo punto di vista, l'ANCI da un certo punto di vista, ma anche altri gruppi di comuni stanno orientando decisamente la loro azione e dunque i loro bilanci, i loro strumenti di programmazione sulla sostenibilità che è ambientale, che è sociale, che è economica. E naturalmente io aggiungo anche il quarto tema, che è quello della rigenerazione urbana. È stato detto qui prima dal collega Bertoncello che ci ha veramente inquietato quel dato su Portogruaro, no? Sul consumo di suolo. È grossa sta roba. Non stiamo adesso andare a cercare di chi è colpa, di chi non è colpa, è un trend che si è radicato nei decenni, ragazzi, colleghi, quindi il problema è come fare per invertire il trend, ecco, questo è il tema semmai. Ecco. E quindi sostenibilità sociale ad esempio, e qua io penso all'inclusione, all'integrazione, alla partecipazione, e ad esempio se, come è stato detto, ma dopo ci riferirà se crede, se vuole, collega Rodriguez, va molto bene se ad esempio l'ufficio
piace di più chiamarlo, che si occupa della fragilità, ecco, più che della disabilità, ma della fragilità in generale, non prende solo a tema alcune barriere, no, c'è il tema più ampio, più cospicuo di accesso ai servizi, di partecipazione, di inclusione sociale, di integrazione, sicché se il Ministro ha colto che c'è questa impostazione, credo che sia una cosa importante da mantenere da questo punto di vista. Però, torno a dire, poi c'è il tema della sostenibilità ambientale e della sostenibilità economica. Sulla sostenibilità economica, ripeto, il Comune non fa politica economica e non fa politica attiva. Il Comune però ha delle leve per poter in qualche misura promuovere o anche accogliere anche esperienze imprenditoriali che fanno della sostenibilità, come ce ne sono ormai parecchie, fanno della sostenibilità la loro missione, perché fra l'altro è sfatato il mito che un'impresa che si orienta alla sostenibilità non sia redditiva, affatto, è esattamente il contrario, ecco, perché poi fra l'altro è un concetto largo di sostenibilità, è un concetto largo di relazione anche con gli stakeholders, è un concetto largo di valorizzazione della risorsa umana, ecco, questa è l'impresa del futuro. Ecco, noi su questi temi non abbiamo rintracciato intenzioni, perché le abbiamo anche sentite stasera, ma non abbiamo rintracciato risorse. Ecco. Io vi devo dire che sui temi della gestione del territorio, dell'impronta ecologica, anche dei beni comuni, degli stili di vita, della partecipazione attiva, dell'accoglienza e dell'inclusione sociale, ecco, ho trovato alcuni sprazzi, ma non ho trovato una coerenza. La coerenza vorrebbe che quando si mette in atto un'azione programmatoria e si definiscono delle azioni, noi dovremmo valutare la ricaduta, l'impatto di queste azioni sulla sostenibilità come l'abbiamo definita prima, quindi ambientale, sociale, inclusione, integrazione, partecipazione ed economica, nel senso di dire promuoviamo attività economiche tese e orientate alla sostenibilità. Ecco, io questo orientamento non l'ho visto nel bilancio, non l'ho visto nemmeno nel DUP, evidentemente possiamo anche dire che questo può essere anche considerato il primo bilancio di questa amministrazione e quindi uno potrebbe anche dire ma insomma vedrete i prossimi bilanci, lo vedremo, però in questo francamente io non l'ho trovato. Non ho trovato il tema dell'impatto da questi punti di vista, quindi valutare gli impatti. Ad esempio è completamente assente il tema del piano del traffico e il tema del piano del verde, assente completamente, quando ormai le amministrazioni decisamente si orientano verso questi strumenti. Pensate che ormai il piano del verde nelle grandi città, ma perché le grandi città sviluppano probabilmente più visione, hanno anche forse anche delle capacità in termini di risorse umane più ampie, di dotazioni di personale più ampie, hanno relazioni più ampie anche internazionali, ma le città ormai di una certa scala considerano il piano del verde come coessenziale alla pianificazione urbanistica, cioè non è più immaginabile fare pianificazione urbanistica senza avere questo strumento che mette in connessione le aree con le diversità anche come dire biologiche eccetera. Insomma, da questo punto di vista noi dobbiamo assolutamente dovremmo in qualche modo riprendere a tema questa prospettiva. Non l'abbiamo vista e anzi nel DUP e nell'elenco delle opere pubbliche stiamo sviluppando una convinzione, ci stiamo sbagliando, cioè vorremmo sbagliarci e lo vedremo nei fatti. Stiamo sviluppando la convinzione che non solo non c'è
un orientamento programmatico verso questi temi, ma addirittura si torni indietro, perché già le azioni poste in essere dalla precedente amministrazione sono state un oggettivo regresso da diversi punti di vista, anche rispetto a come si viveva il centro storico precedentemente, ma anche qui aprirei di nuovo una questione che poi porta inevitabilmente alla polemica, ma il tema del parco di Via Valle non ci convince affatto, anzi va contro questa logica della sostenibilità. I parchi non si toccano adesso, i parchi si valorizzano, i parchi si utilizzano, i parchi sono delle sedi di incontro intergenerazionale, sono sedi di incontro multiculturale, sono sedi di gioco, oltre a essere una risorsa, diciamo così, naturale, il parco anche con gli alberi, che ci garantiscano una qualità di vita in termini di salute. Ora, tutti questi elementi, guardate, non sono di oggi. Tutti questi elementi fanno parte di una cultura che soprattutto all'interno dell'Unione Europea si è consolidata. Ecco, a noi sembra che in alcuni casi, e talora spesso, questa amministrazione ignori questa cultura, questa visione, che invece è quella che genera, dal nostro punto di vista, è quella che genera. Consigliere, partono i 5 minuti finali. Ecco, allora vado verso la fine. Va bene, insomma, per cui, signor Sindaco, riprenda in mano l'agenda del centro storico, la riprenda in mano, la ridisegni ascoltando le categorie, ascoltando le associazioni, no? Ascoltando i cittadini, ascoltando anche noi se vuole, la ridisegni, la ridefinisca questa agenda. Non è possibile che il centro storico non sia oggetto di un'azione coordinata e continuativa da questo punto di vista, nel verso che abbiamo detto prima, nel verso della qualità della vita e della sostenibilità. La riprenda in mano questa agenda. E ultimo il personale, vado a chiudere e a concludere. Io ho letto il PEG in alcune parti, non ce l'ho fatta a valutarlo tutto, e ho visto che una delle parti più critiche, promettenti ma critiche, promettenti nel senso che ci sono delle azioni, ad esempio di integrazione della dotazione di organica, e il personale. Ecco. Io ricordo nella scorsa consigliatura che più volte noi siamo intervenuti sul personale, ma siamo intervenuti sul personale anche perché abbiamo avuto sollecitazioni dall'RSU di questo comune. Credo che sia la prima volta che accade che delle RSU mandino i consiglieri comunali delle note dove rappresentano delle criticità e delle istanze. Ecco, e poi avevamo già anche detto, e qui lo dico, ma poi valutate voi, insomma, ma questa figura del segretario generale che ha uno specifico importante dentro il comune e anche per i cittadini, ecco, che debba essere dirigente di diverse aree, di una pluralità di aree, e questo è un problema, ma non tanto e non già perché magari il segretario generale non sia in grado di svolgere la sua funzione di dirigenza, ma non può reggere una struttura, un'organizzazione da questo punto di vista. Io so che avevate fatto un concorso per un dirigente amministrativo, ecco, riallocate, riorganizzate, ridefinite, ecco, anche la dirigenza, perché un comune forte e solido deve avere dei dirigenti competenti che si assumono delle responsabilità, che seguono i processi, che valorizzano la risorsa umana, ma per far questo ci vuole, oltre che la competenza ovviamente, ma ci vuole anche del tempo, ci vuole anche una disponibilità, ci vuole anche una rete organizzativa interna che non abbia smagliature. Ecco, quindi anche lì il tema della pianta organica è un tema che vi chiedo, penso che sia necessario affrontare in modo organico e anche così utilizzando apporti o anche valutazioni che possono contribuire a migliorare complessivamente la situazione. Per tutti questi motivi, anticipo la dichiarazione di voto,
ecco, noi voteremo contro questi provvedimenti. Grazie consigliere Terenzi. Sindaco voleva dare alcune risposte? Sì, alcune in super velocità. E beh, dopo anch'io ero colpito favorevolmente dal suo intervento capogruppo e speravo che dopo questo intervento ci fosse almeno l'astensione, ma probabilmente avevo fatto male i conti. Prego? No, perché aveva parlato troppo bene, quindi sono ancora... Però cerco di rimanere nel tono anch'io, perché giustamente noi cerchiamo di far tesoro dopo 9 mesi di attività, un'attività che vorrei sottolineare dettata dalla pandemia. Noi siamo nati il 7 di ottobre, la giunta a fine ottobre, e vivere fino a fine maggio con la pandemia vi assicuro che anche le relazioni soffrono, cioè non potevamo effettivamente creare tutto quello che potevamo, però dopo 9 mesi dei buoni segnali spero che li abbiamo già dati. Prima do 2 risposte al consigliere Rette per quanto riguarda la Pollins e per quanto riguarda Santa Cecilia in super velocità. Cosa ha fatto fino ad ora la Pollins? Ha fatto quello che doveva fare fino a un anno e mezzo fa, poi la pandemia ha chiuso la possibilità di fare attività, adesso bisogna guardare avanti, abbiamo creato rapporti con l'Università di Padova e su questo investiremo insieme all'Unione della Camera del Commercio. Insieme a loro tanto investimento lo faremo noi, tanto investimento lo faranno loro e quindi la Pollins insieme con questi docenti che sono esperti in digitalizzazione cercheremo di farla diventare un centro di ricerca e di attenzione alla musica, perché noi ci crediamo molto, ma anche alle attività produttive che ci crediamo in maniera altrettanto importante. Il Santa Cecilia è il progetto di 50.000, uno è il Da Ponte Day, insieme con la docente Dintino, che è una grande mezzosoprano conosciuta in tutto il mondo, che insegna alla Santa Cecilia da diversi anni. Abbiamo già collegamenti con un musicologo di Bologna, con una agenzia che ci dà ovviamente non i primi cantanti perché quelli costano troppo, però ci dà gli studenti già in carriera molto capaci. Su questo creeremo il Da Ponte Day, un fine settimana di ottobre, lo stiamo già organizzando, insieme a una mostra che ci darà gratuitamente il Comune di Vittorio Veneto, perché anche là, essendo nato ed essendo vissuto pochi anni, lo hanno preso come punto di riferimento, anche là senza gelosia ci danno volentieri questa mostra di un grande collezionista di Vittorio Veneto che è il più importante al mondo. Da Ponte lo conosciamo tutti e quindi questo è il punto più importante, oltre alla valorizzazione dei bambini e dei ragazzi che in questo periodo hanno sofferto per la pandemia, e quindi cercheremo con delle attività o dei concorsi di dare sostegno anche loro dal punto di vista musicale. Anch'io ho un po' di imbarazzo, come ce l'avete voi, dal punto di vista della visione. Ne ho contati l'altra volta 16, questa sera ne abbiamo sentite molto di più. Ma perché se uno mi dice che non c'è visione dal punto di vista della programmazione è perché in mente effettivamente una visione. E allora se io mi guardo indietro per capire i 25 anni precedenti qual era la visione generale del Comune, ho grandi imbarazzi dal punto di vista generale, perché mi trovo attività produttive diffuse, mi trovo scuole diffuse, mi trovo parcheggi diffusi, magari anche quello dei Frati, che sarà, non dico tanto, ma quasi 1 ettaro di cemento mai utilizzato. Voi fate un giro in quella zona, mattina, pomeriggio e sera, e diteci se c'è una macchina parcheggiata. Poi c'è il verde. Io per esempio non avrei eliminato nel passato il verde di Viale Trieste, avrei fatto un verde per Viale Trieste, un borgo di 10.000, 8.000, 10.000 persone che hanno bisogno di un verde che non c'è. Come dall'altra parte non avrei edificato la zona di San Nicolò, avrei fatto un altrettanto verde alberato, non avrei dato la disponibilità di fare l'ennesimo supermercato.
Ma questo è per capire, non per far polemica, ma per capire qual è la visione di riferimento. E il nostro comune è vero che è stato catalogato fra i più alti di consumo di superficie destinata al cemento e all'edificazione, Vendigni, consigliere Vendigni, ma come ben lei sa, l'urbanistica è una scienza lenta, non è una scienza veloce. Non è che se io metto una zona edificabile oggi, fra 2 anni o 3 anni me la trovo edificata. La scienza dell'urbanistica è una scienza che parte decenni prima, e allora probabilmente i risultati di questa grande cementificazione non è dettata e causa di questa amministrazione degli ultimi 3 anni. Perché, ma bisogna dirlo, perché altrimenti sembra che dicendolo in maniera molto superficiale effettivamente ci siano grandi pesi e grandi responsabilità. L'urbanistica è una cosa seria, l'urbanistica è una cosa sì di grande visione, perché se si sbaglia l'urbanistica si sbagliano gli effetti generali e particolari. E quindi da questo punto di vista c'è un grande imbarazzo, nonostante ci sia l'atteggiamento veramente di prendere il meglio di questa città, per poterlo sfruttare, per poterlo migliorare e per migliorare la città nel suo insieme. Poi per quanto riguarda gli alberi risponderò nelle interrogazioni, perché anche su questo campo il consigliere Vendigni, novello come me nell'amministrazione comunale, io l'ho già capita subito che un conto è fare un progetto di pianificazione finanziaria e l'altro è quello di fare un progetto vero e proprio. L'abbiamo detto in tutte le salse e poi lo ridirò nell'interrogazione. Quindi non è che possiamo dire ma voi l'avete messo nel rigo e quindi volete farlo. No, perché noi potremmo farlo, quel abbattimento di tutti gli alberi che vogliamo, come viale della stazione dei Tigli, possiamo farlo anche senza piano finanziario. Nel progetto inseriamo l'abbattimento di 18 Tigli di viale Matteotti. Invece noi dal punto di vista finanziario li abbiamo messo prudenzialmente, dicendo che sicuramente via Matteotti, viale Matteotti e viale Trieste, viali perché alberati, non toccheremo neanche un tiglio e neanche un platano. L'ho detto in italiano in commissione, l'ho detto in veneto, in consiglio comunale, se avete sentito, l'ho detto anche in inglese. Ancora ad oggi nelle persone, nella cittadinanza, c'è qualcuno che continua a insistere che noi siamo quelli che tagliano gli alberi. Allora, posso capire tutto, però probabilmente manchiamo noi nella comunicazione e lo diremo in maniera diversa. Ma gli alberi non si tagliano, perché non l'abbiamo mai detto e mai scritto, né dal punto di vista della progettazione, né dal punto di vista della volontà. Se si vuole continuare a rimescolare le carte per farne una bandierina, noi siamo contenti, non lo diciamo subito. Se voi volete la bandierina, su questo sono un po' polemico, ma se volete la bandierina per dire che noi cambiamo idea sui tigli e sui platani, non ci sono problemi, ve la lasciamo la bandierina. Ma noi non cambiamo idea, non facciamo retromarcia, perché non l'abbiamo mai detto di tagliare platani e tigli. E non ripeto il discorso della finanza, perché l'abbiamo detto e ridetto 1 miliardo di volte. Su questo quindi ne faremo tesoro effettivamente, e vi ringrazio su questo, di tutte le cose che vengono dette in questo Consiglio Comunale, perché effettivamente nel confronto si migliora in tutti i sensi. Se non ci fosse un contraddittorio effettivamente non si migliorerebbe mai. Noi ce la metteremo tutti nei prossimi anni, abbiamo 4 anni davanti e 4 anni sicuramente costruiremo quello che abbiamo in mente e quello che avevamo in mente di fare 1 anno fa. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Chiudiamo qui il dibattito. Allora poniamo in votazione i 3 punti, quindi adesso poniamo in votazione il punto 3 dell'ordine del giorno, verifica dello stato di attuazione dei programmi 2021. Chi è favorevole? Chi è contrario? 6 contrari, nessuno astenuto. Chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Grazie. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Il punto 3 è approvato, grazie. Punto 4.
presa d'atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021. Chi è favorevole? Chi è contrario? Teniamo anche l'immediata esecutività così, quindi il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo al quinto punto, assestamento generale al bilancio di previsione 2021. Chi è favorevole? Chi è contrario? Come prima, immediata esecutività. Il provvedimento è approvato. Grazie. Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno. Aggiornamento DUP 2021-23, modifica programma triennale opere pubbliche 2021-23, elenco annuale 2021, visto in prima e sesta commissione il 23 giugno. Qui ricordo a tutti che non è comunque un dibattito per fosfati, qui è un aspetto economico, viene inserito, quindi prego il Presidente una breve, grazie. Sì, appunto l'abbiamo visto in commissione, è un contributo che la Regione Veneto ha dato al Comune di Portogruaro, una spesa di 3.734.000 euro, di cui 15.000 in aggiunta per il Comune di Portogruaro, che è praticamente un intervento che va alla messa in sicurezza dell'area per fosfati, l'area Laghetti, appunto per un importo complessivo di 3.750.000 euro. Grazie Presidente Barbisano. Qui apro comunque il dibattito, oppure se il Sindaco voleva accennare l'argomento, non lo so. Comunque ripeto, è l'aspetto economico che va inserito, non c'è... Beh, siccome siamo in Consiglio, due parole soltanto, perché il Consiglio è diverso dalla Commissione. La Commissione abbiamo valutato dal punto di vista tecnico-economico, due parole vanno dette. La Regione davanti a una richiesta il giorno 7 del 5, 7 maggio 2021 di assegnazione di contributi per 3.750.000, il 7 del 6, quindi un mese dopo, ha assegnato un contributo di 3.734.372,33. L'affidamento dei lavori, questo è importantissimo, dell'opera pubblica oggetto del contributo deve avvenire pena perdita del contributo stesso entro il 2021, quindi l'affidamento dei lavori. Quindi da questo punto di vista ringrazio ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, anche il qui presente dirigente l'ingegner Bonora, che è stato veramente fattivo dal punto di vista dell'attenzione rivolta a questo argomento, e dobbiamo effettivamente accelerare tutta la procedura per poter arrivare in tempo, e ce la faremo, per non perdere questi 3.750.000 euro circa, che sono il punto di partenza per la futura area per fosfati. Dal punto di vista tecnico sappiamo come si risolve, ma l'abbiamo già detto in commissione, ci sono delle membrane orizzontali, dei setti verticali, e poi faremo nel progetto, questo sì, nel progetto non di fattibilità che l'abbiamo già approvato, ma nel progetto di definitivo esecutivo, faremo degli interventi di percorsi, di completamento dei percorsi, delle quinte di alberature dove è possibile per non toccare la membrana, e di quinte di cespugli dove le membrane ci sono, proprio per abbellire e rendere meno visibile e meno dirompente dal punto di vista estetico-ambientale la zona della stazione. E quindi anche da questo punto di vista un filtro va messo, e cercheremo di cogliere l'opportunità per abbellire con il contributo della Regione le aree che non sono state ancora completate. Grazie. Grazie Sindaco. Consigliere Bertoncello, prego. Solo una battuta, questo è stato possibile, voglio dire, e qui io credo che sia stata la scelta giusta, quello di scegliere direttamente il professionista, che ricordo è la Golden, che è quella che aveva fatto il progetto della Perfosfati, molto criticato, ma voglio dire, alla fine era la strada più giusta per rispettare i tempi e per poter voglio dire, avere la garanzia anche dei tempi di realizzazione. Grazie consigliere Bertoncello. C'è dichiarazione di voto, prego consigliere. Sì, breve dichiarazione di voto.
sentita la Commissione, valutato l'oggetto, il voto non può che essere favorevole, evidentemente. Noi però rammentiamo e annotiamo, sarà pleonastico e sarà eccessivo, ma che una realtà del genere, un sistema del genere, per il quale sono già stati investiti nei precedenti 20 anni, 25 anni, risorse ingenti, in cui sono state investite recentemente altri 5 milioni di euro circa. Ora investiamo altri 3 milioni e 7, 3 milioni e 8 e ne dovremo investire, non lo so se altrettanti, non me ne intendo, ma insomma a spanne altrettanti per rendere i capannoni funzionali e agibili. Ecco, credo che meriti una riflessione che abbracci l'intera comunità, ma non solo, perché questa struttura, per quello che ho detto in premessa, è una struttura per un'area vasta, è una struttura che deve essere il fulcro di una propulsione sul piano economico, sociale, culturale, ambientale. Ecco. Quindi mi auguro che questa riflessione si avvii presto, mi auguro anche che la Commissione, allargata anche come abbiamo scritto, a categorie, a tecnici o a stakeholders o a soggetti interessati, possa contribuire ad avviare questo volano, perché, ripeto, la struttura lo merita. Grazie consigliere Terenzi. Quindi io, dichiarazione di voto, pongo il provvedimento in votazione. Chi è favorevole? C'è l'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto, quindi è l'immediata esecutività. Per cortesia, come prima, il provvedimento è approvato. Grazie. Passiamo ora al settimo punto, approvazione dello schema di convenzione per la promozione e diffusione della cultura musicale sul territorio del Comune di None Veneto e del Comune di Portogruaro tramite la Fondazione Musicale Santa Cecilia, visto in prima commissione il 14 luglio. Per cortesia, un breve. Sì, l'abbiamo già visto in altri consigli comunali, questo schema di convenzione, prima col Comune di Caorle, poi col Comune di Concordia e adesso col Comune di Annone Veneto, dove praticamente il Comune di Portogruaro, la Città Metropolitana di Venezia e la Fondazione Musicale Santa Cecilia hanno sottoscritto in data 12 dicembre 2019 la convenzione regolante le modalità di sostegno e sviluppo dell'attività della Fondazione nell'ambito dell'area metropolitana di Venezia per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a diffondere e a valorizzare la cultura musicale sia a Portogruaro che nei comuni limitrofi, e quindi è volontà del nostro Comune e del Comune di Annone Veneto avvalersi della collaborazione della Fondazione Musicale per l'organizzazione di una serie di eventi da realizzarsi tra Portogruaro e Annone Veneto nel biennio 21 e 22. Grazie consigliere Barbisan. Consigliere Rodriguez, prego. Mi corre l'obbligo in questo senso di intervenire perché c'è stato, purtroppo lo dico con sommo dispiacere, sono assolutamente sincero, consigliere Bertoncello, che in commissione lei abbia creato quella canea estiva che ci ha imbrigliato qui per parecchio tempo l'altra sera, e pareva che gli equilibri di bilancio fossero soltanto rappresentati dal destino al suo modo di vedere nefasto per il futuro della Fondazione Santa Cecilia. Intervengo intanto per dire in premessa che vi sfido, questa volta vi sfido rispetto alla precedente seduta, e torno a dire vi sfido per vedere chi ha il coraggio di votare contro o di astenersi rispetto a questo tipo di convenzioni che noi stiamo portando avanti di volta in volta. È chiaro che non si possono avere le convenzioni, lei che ha amministrato per oltre 25 anni, più dell'era del ventennio,
mi insegna che è difficile poter portare in un pacchetto unico tutte queste convenzioni, però il fatto che ci siano queste convenzioni è un segnale, e lei prima lo ha detto, che riconosce a queste amministrazioni, in particolare al sindaco, la capacità di un rilancio dal punto di vista culturale, perché Portogruaro è soprattutto cultura, e quindi mi pare che si sia reso perfettamente conto che all'interno della Fondazione di Santa Cecilia e per la Fondazione di Santa Cecilia, che le sta tanto a cuore come a noi tutti, del resto, c'è un progetto. È chiaro che in questo senso però i paragoni che sono stati fatti, e mi riferisco al capogruppo di opposizione, mi permetta il gioco di parole, stonano in questo senso i paragoni con la Fondazione di Venezia, con le fondazioni di Milano e con la Fondazione di Roma, perché questa secondo me non è altro che una miopia politica da parte vostra, una distrazione di massa, perché dobbiamo guardare al futuro e noi lo stiamo facendo, e lo stiamo facendo in maniera molto, molto lucida, tenendo conto anche delle dimensioni territoriali, cercando di rinforzare con l'aiuto di tutti gli enti comunali e sovracomunali, di creare una rete di rapporti solidi. Voi forse quando parlate di visione, anch'io ho contato le volte che avete nominato questo vocabolo, o è l'effetto del Covid che vi porta sempre a ripeterlo? La chiusura del lockdown forse vi ha provocato un cortocircuito, perché diversamente l'uso smisurato di questo termine in tutti i temi, sottolineo, si trasforma automaticamente in un'allucinazione di tipo politico, e le allucinazioni di tipo politico hanno la brutta natura di durare un attimo, e quindi usando un attimo diventano fini a se stesso, e quindi in questo senso stiamo facendo di tutto. Consigliere Bertoncello, visto che in commissione ha sbraitato richiamando anche la questione del lascito Petrin, era stato detto chiaramente dalla signora Petrin che doveva essere utilizzato anche per la gestione del teatro, e la sfido a dimostrare il contrario, perché questi denari che sono stati donati alla fondazione sono stati usati proprio per la gestione del teatro. Quindi se lei è in grado di smentirmi, già una volta le ho riconosciuto le doti di chiaroveggente, ma se lei anche questa volta riesce a smentirmi, supera se stesso, e quindi bene, però su queste cose qui bisogna essere seri. Non bisogna fare politica per fare politica, anche perché le ricordo, e qui chiedo bene al Presidente del Consiglio e al Sindaco se faccio una chiosa, che le commissioni consigliari non devono diventare organi politici, ma sono organi propedeutici, è un organo propedeutico a sviscerare le tematiche che poi vengono portate in Consiglio Comunale per alleggerire gli argomenti. Non a caso io stesso con alcuni colleghi della maggioranza, e io le assicuro che ho tempo come lei, ok? Perché in modi diversi apparteniamo alla categoria dei pensionati, abbiamo tempo e modo per leggerci le carte. Poi c'è qualcuno che giustamente ha poco tempo perché ha anche dei lavori e delle attività importanti da svolgere, quindi magari non si legge tutto il PEG, ma io me lo sono letto, lei se l'è letto, sono convinto, però su questo tipo di argomentazioni qua, cari signori dell'opposizione, non si scherza, perché noi stiamo portando i fatti e le chiacchiere stanno a zero.
stanno a zero sulla Fondazione Santa Cecilia. Quindi se questa sera non votate questo provvedimento, siete anche maleducati, perché vi state parlando addosso tra lei e il consigliere Terenzi, ma comunque io continuo a parlare perché comunque qui mi ascoltano e da casa mi ascoltano, cioè cercate di dimostrare per una volta di fare veramente opposizione costruttiva per il bene di Portogruaro. Votate questa convenzione invece di sbraitare e di abbaiare in commissione parlando della fondazione, di quello che dovrebbe essere, che addirittura noi come amministrazione dovremmo sostenere per intero economicamente il festival. Le è stato detto che i mesi sono stati pochi e le giuro che l'ultima volta che uso questo termine del fatto temporale, perché già con l'approvazione del piano delle opere pubbliche siamo entrati nella nuova amministrazione, però su certe cose cerchiamo di non fare polemica. Dovremmo essere anzi grati a quei cittadini che non ci sono più, che hanno pensato a Portogruaro lasciando sia alla Fondazione Santa Cecilia, sia al FAI, sia alla Portogruaro Campus, hanno lasciato tutte le loro sostanze. Questo vuol dire che erano attaccati come noi tutti, e non faccio distinzione di sorta perché la cultura non ha colorazione politica, almeno mi auguro fino a questa sera. Se poi lei ha una visione parentesi allucinazione, quindi evidentemente dà una colorazione politica, però vi sfido e vediamo chi si astiene o chi vota contro questa convenzione. Grazie consigliere Rodriguez, vi chiedo sempre però nei termini, per cortesia, di rispettare. No, però magari allucinazioni o cose meglio evitare. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Bertoncello. Io non rispondo al consigliere Rodriguez perché il suo intervento mi pare fuori luogo e anche fuori tono, nel senso che sarebbe abbastanza facile replicare, ma siccome, come dice il consigliere Rodriguez, gli atti di questo consiglio, per quelle persone che non hanno assistito al consiglio, li possono vedere quando vogliono e trarre tutte le valutazioni, io ho posto un tema legato però su questa convenzione vuol dire, è anche fuori contesto, cioè nel senso che mi obbliga a intervenire, ma cioè voglio dire, quello che io ho posto all'attenzione è che voglio dire, si è parlato per 5 anni di una convenzione messa in discussione mettendo, voglio dire, in difficoltà, ma questo non lo dico io, tutte le persone che frequentano il teatro e gli operatori della fondazione hanno registrato rispetto a un'incertezza della convenzione, della messa in discussione della convenzione, dico quella passata, che ha creato situazioni di grande imbarazzo. Io ho sostenuto che era un alibi quello che, se parliamo di festival, c'era una convenzione che impediva di mettere a disposizione delle risorse, perché il festival, in base alle risorse del comune, poteva essere finanziato a prescindere dalla convenzione, come sta facendo il signor Sindaco e questa amministrazione oggi, nel senso che i 50 della campus, che io vedo molto favorevolmente e spero che, voglio dire, il progetto vada avanti e si rafforzi, così come gli interventi aggiuntivi che l'amministrazione sta mettendo sulla fondazione, non può che essere giudicata molto positivamente. Noi poniamo, voglio dire, questo tema, non altri, nel senso che noi abbiamo per esempio una valutazione sulla gestione del teatro che dura un anno, voglio dire, che non abbiamo condiviso, ma voglio dire, perché? Perché, voglio dire, secondo me
la fondazione per una differenza di 30.000 euro, perché di questo si tratta, 60 era il costo, 65 per le informazioni che ho, poi mi posso sbagliare, e quello che si paga su Arteven sono 30, 65 meno 30, sono questo bilancio del comune altro che 30.000 euro poteva sostenere per cercare di avere il tempo necessario per entrare nel merito e valutare se valeva la pena di mantenerlo all'interno della fondazione o darlo a Arteven, perché le informazioni, voglio dire, che anche noi abbiamo come voi, voglio dire, non c'è nessun ente che fa un anno provvisorio. Peraltro, voglio dire, io mi auguro, signor Sindaco, che stiamo attenti a non crearci ulteriori alibi, perché dalle informazioni che noi abbiamo, che riceviamo, poi sono tutte da verificare, che gli enti, le associazioni che chiedono l'utilizzo del teatro, la risposta è, noi l'abbiamo dato in gestione, al di là delle giornate che sono a carico del comune di Portoguaro, sulle altre giornate bisogna che voi lo chiedete a Arteven, nel senso che sarà Arteven che deciderà quali sono, mi pare che, ecco, io mi auguro che all'interno di questo ragionamento il signor Sindaco abbia delle relazioni tali che non vanno a appesantire l'utilizzo del teatro da parte delle associazioni. Sì, rispondo Presidente, cioè più serenamente di così io non sono capace. Sulla donazione Petrin, io credo di essere uno tra i pochi che la signora ha frequentato non per la strada, frequentando, voglio dire, assiduamente all'interno, e io credo di interpretare assieme ad altri le volontà della signora Petrin, perché ce lo ha dichiarato informalmente parecchie volte. Poi di come si è formalizzato, voglio dire, il lascito è un'altra questione ancora, perché sa, se no torniamo, scusa Presidente, al fatto che sul gas è scritto prevalentemente e uno ha l'autonomia di dire prevalentemente 50 più 1, io ho già risolto il mio problema, ma ho distorto i soldi per le funzioni per cui era nata quella convenzione. L'altra questione, vede, il bilancio è qua della fondazione. Allora, per rispondere, poi io non sono assessore, non ho gli elementi ancora per dire, però voglio dire, altre entrate, scusate, altre riserve, l'anno scorso erano 139.526, altre riserve, che hanno prodotto, l'anno scorso, sì, adesso quest'anno sono 15 mesi, dico l'anno scorso perché 2020, chiedo venia, che ha prodotto quella perdita di 109.000 euro, 114.000 euro. Il risultato della fondazione dei 15 mesi è in pareggio di fatto, perché si sono ridotte le riserve che da 139 sono andate a 25. Sono i famosi 100.000 euro che sono stati prelevati e accantonati negli anni passati. Io leggo così, dopodiché se qualcuno mi dà un'altra informazione. No, ma io non voglio neanche una risposta. No, chiudiamo, non voglio la risposta. Dico che io leggo il bilancio, lo dico solo, ma sì, no, ma io guardi, mi sono documentato anch'io, mi sono documentato, ma non voglio polemizzare, non mi interessa, passato è passato, non mi interessa, lo sta non è questo il facendo, problema, l'ho detto prima. Forse vuole riferirsi alla gente che sta guardando. No, lei continua, si ricorda la storia da giovane di Don Chisciotte, lei continua a fare Don Chisciotte, ma si sta battendo sempre contro dei grandi mulini a vento. Lo dico io mi fermo. Consigliere Dalla Bona, io non sono intervenuto prima e avevo titolo nei 3 punti precedenti, come l'avevo fatto, di dire queste cose nell'altro. Ho evitato, non perché non ho cognizione di causa, perché l'avevo ritenuto affrontato e voltiamo pagina. Ma se vengo ripreso di nuovo, io non posso lasciare il ragionamento.
E questa è la mia idea, non è che ho le allucinazioni e neanche i eboli che mi scappano per la sala consigliare, perché ogni volta che c'è un consiglio inventa qualcosa, Presidente, cioè prima di tutto voglio dire l'educazione e l'etica politica, noi abbiamo un regolamento, voglio dire, ai comuni a Portogruaro che affronta l'etica dei consiglieri, non mi pare che questo sia quello che prevede anche il nostro regolamento. E mi fermo qua, perché noi siamo più felici di qualsiasi altro se si possono mettere risorse sulla fondazione, sulla campus, sulla Pollins, su tutte quelle attività che possono, voglio dire, segnare, voglio dire, uno sguardo in avanti. Non c'è dubbio su questo, però voglio dire, io se parlo di festival, se parlo di fondazione, parlo di fondazione, se parlo di scuola di musica, parlo di scuola di musica, se parlo di teatro, parlo di teatro, punto. Allora, io voglio dire, prima sono andato alla fondazione, ho detto quello che pensavo, sul teatro ho detto quello che pensavo, sulla gestione della fondazione abbiamo espresso la preoccupazione che togliendo un servizio alla Fondazione Santa Cecilia si indebolisca la fondazione stessa nella sua cultura, nella sua professionalità, nelle sue competenze, e secondo noi era meglio attendere un po' e capire meglio il problema. Mi fermo qua, non ho polemizzato, gli emboli sono partiti, non so dove sono andati e magari devo raccogliere quello di altri. Ecco, io però vi chiedo per cortesia adesso di torniamo alla convenzione con Annone Veneto, no, sì, ok. Sul fatto del rispetto l'ho detto prima, quindi la prossima volta richiamerò in maniera più sentita, perché certi termini per favore evitiamoli tutti, chiunque deve evitare certi termini che possono andare a incidere. No, scusi Presidente, su questo vorrei ricordare che il consigliere Bertoncello ha offeso pesantemente in commissione l'assessore Salvador, quindi su questo dovrebbe soltanto che tacere. Questo io non c'ero. Perché scusi Presidente, perché lei forse non era presente a quella commissione. Guardi che noi non prendiamo, soprattutto da lei, non prendiamo lezioni di educazione. Faccio io. Ritorno nel... Non so se c'era una dichiarazione. Sì, in realtà però volevo rubare un minuto, se posso, per manifestare un po' di disagio, nel senso che io credo che sia molto spiacevole continuare a citare una persona che non c'è più e tirarla un po' senza che lei reagisca in modo offensivo o rabbioso. Allora, no, non offendiamo, però rispettiamoci ragazzi, per cortesia. Siamo in un consesso dove c'è il rispetto, deve esserci assoluto, però voglio dire, ha fatto parte comunque di una situazione, quindi non è che sia un'offesa citare una figura, voglio dire. Posso finire prego, senza essere offesa continuamente dal consigliere Rodriguez? E volevo solo dire che io ricordo quando la signora citata ha deciso di finanziare i concerti l'estate d'inverno, io all'epoca ero delegata alla cultura e a termine del primo di quei concerti ho avuto con la signora uno scambio che ovviamente riporto, ma non è scritto e quindi mi permetto di farlo. Per cui l'intenzione di questa signora non era lasciare delle risorse né per le spese correnti del teatro né per le spese correnti della scuola di musica. Le intenzioni erano altre e mi permetto di citare il discorso inaugurale alla sera, diciamo, dell'inaugurazione del Festival di Musica dello scorso anno con l'ex sindaco senatore, che durante quella sera citò questa signora dicendo che grazie ai suoi contributi si erano terminati i lavori della galleria del teatro. Per cui io ancora oggi, ma ripeto, è spiacevole poi ritirarla sempre in ballo, non ho capito se quel lascito è stato utilizzato per la galleria o per, come ha detto il consigliere Rodriguez, la gestione del teatro. Forse a questo punto poco importa, volevo solo manifestare il disagio nel tirare in ballo continuamente questo lascito. Ok, benissimo, grazie. Il signor Sindaco?
Se parlo di convenzione perché è quella che ci interessa un po' di più, anche se volevo, ma ci sarà un'altra occasione per parlare del teatro, perché è stato firmato un contratto con Arteven, è stato firmato un contratto fra Arteven e Fondazione, e la dico e poi se volete la approfondiremo in altre occasioni. La differenza fra prima e il dopo non sono 30.000, ma sono 100.000. I 100.000 che Arteven darà alla Fondazione Santa Cecilia per servizi. Consigliere Bertoncello, mi segua, perché è importante, siccome lei ha detto che sono 30.000, è importante quello che sto dicendo, perché la Convenzione stabilisce che l'Arteven darà 100.000 euro di servizi alla Fondazione Santa Cecilia, e siccome il gioco dei contratti è a tre, la Fondazione Santa Cecilia, Arteven e Comune di Portogruaro dai 150.000 euro fissi, insieme con la città metropolitana che dà 100.000 euro fissi. Poi c'è Arteven che avrebbe dovuto dare 135.000 euro più IVA nel caso ci fosse stato il bando, e non era detto che il bando fosse stato vinto dalla Fondazione, perché su questo fatto ci dimentichiamo che la Fondazione non è l'ente che per forza di cose doveva gestire il teatro, era un ente, un'associazione che nel caso in cui avesse dato l'esito più vantaggioso avrebbe gestito il teatro. Ma questo non l'abbiamo fatto proprio perché Arteven, insieme con la Regione Veneto, contribuisce nel gioco generale ad avere un contributo di 100.000 euro, quindi significa che nel sistema generale, se la matematica non è un'opinione, se qualcuno fa entrare 100.000 euro, il sistema ne guadagna 100.000. L'Arteven non li guadagna perché come li prende li gira, il Comune di Portogruaro dà i suoi 150.000 e ne dà di più per volontà sua se li volesse dare, come li abbiamo conferiti questa sera altri 50.000, e chi ne trae vantaggio è solo la Fondazione Musicale, che in questi contratti è l'unica ad avere grandi vantaggi economici, tali per cui per almeno un po' di anni dal punto di vista economico resterà stabile e dal punto di vista musicale riuscirà ad avere la libertà per poter approfondire e programmare le sue attività. Questo è per quanto riguarda, dopodiché un giorno magari se non siete ancora convinti approfondiremo ulteriormente. Per quanto riguarda la convenzione, io ho detto anche stamattina, sarebbe veramente importante che tutti i comuni partecipassero, perché la Fondazione, l'aria è questa, il clima è questo, deve essere sentita da tutti, i comuni non solo del mandamento ma anche dell'altro mandamento, deve essere aperto. Adesso abbiamo anche un buon rapporto con Musile per questa nuova scuola, anche San Donà deve essere partecipe in qualche maniera, la stiamo studiando, e noi non abbiamo visuale e non abbiamo visione per quanto riguarda la Santa Cecilia, però rispondendo al consigliere Rette, che la scorsa volta diceva ma tutti quanti i soldi che prendiamo dalla convenzione forse ne spendiamo di più, ho tirato fuori qualche dato. Allora nel 2012, quando mi sembra fosse già assessore consigliere Rette 2013, bene, io ho portato i dati dal 2012 così ci facciamo un po' di storia economica della Fondazione. I contributi dati da altri comuni nel 2012 sono stati 1.900 euro. In più ci sono stati degli concerti per 7.450 euro, quindi 9.350 euro. Nel 2013 si è abbassato ulteriormente, 1.250 euro di tutti i comuni che hanno partecipato e 2.950 euro dei concerti organizzati, per una somma totale di 4.200 euro. Nel 2014 500 euro di contributi e 5.007 di concerti, quindi totale 5.507 euro. Quindi 9.350, 4.200 e 5.507. Questo è stato il contributo dato dai comuni in quel periodo. Nel nostro anno corrente i contributi dati dai comuni, tutti quelli del mandamento, sono pari a 30.250,
di cui convenzionati 22.500. Tutti i comuni hanno partecipato. Chi ha partecipato subito con la convenzione, che ovviamente per questioni organizzative era impossibile portarli tutti insieme, e di questo prendiamo atto che poteva essere diverso, non vogliamo portarlo in consiglio comunale ogni volta per farci belli, ma non possiamo far diversamente, e tutti i comuni invece hanno partecipato a queste attività, che è questo l'obiettivo generale che noi puntiamo: far partecipare non solo la cittadinanza, non solo i main sponsor che stamattina abbiamo visto entusiasti, non solo gli sponsor più piccoli e lo sponsor della popolazione, ma anche i comuni, che devono sentirsi partecipi di questa fondazione. 30.250 euro quest'anno ricavati in 3-4 mesi, a fronte di 9.350, 4.200 e 5.507. Non avremo visione, sicuramente non ne avremo la visione, però una programmazione di quello che vogliamo della Santa Cecilia, sì, per far sta bene la Santa Cecilia, per farla programmare bene dal punto di vista musicale, e per non avere la Santa Cecilia che ogni anno a fine novembre si trova nell'imbarazzo più completo perché ha dei disavanzi importanti. Questo stiamo facendo, speriamo di arrivare a una conclusione positiva. Grazie Sindaco. Prego consigliere Terenzi. Dunque signor Presidente, siccome il consigliere Rodriguez ha citato affermazioni e ha fatto nomi e cognomi rispetto alla dinamica della precedente commissione, esprimendo anche dei giudizi di valore e anche così delle affermazioni un po' ardite sulla dignità nostra di consiglieri, ecco, io devo rispondere rispetto alle cose che ha detto per ragione personale, e poi entrerò nel merito ovviamente della convenzione. Il collega Rodriguez ama provocare, lo abbiamo inteso, lo abbiamo capito, ha una sorta di furore ideologico che lo porta a, ripeto, provocare, e però su alcuni temi, come giustamente ha detto lui, io ho il tempo di esaminare i provvedimenti, ecco, su alcuni temi però, o anzi su tutti i temi, ma su alcuni in particolare, è bene partire dal dato di realtà, perché sennò diversamente si resta sul piano ideologico, e quando si resta sul piano ideologico il dialogo è impossibile, diventa impossibile e diventa, come dire, oppure diventa del tutto sterile. Alcuni dati le mancano, collega Rodriguez, e la invito ad andare a vedere i provvedimenti che io citerò da questo punto di vista. La convenzione che fu sottoscritta dall'allora sindaco senatore, e alcuni suoi colleghi sono qui presenti, hanno votato quella convenzione, hanno approvato quella convenzione, prevedeva nel giro di un triennio la riduzione di circa 150.000 euro in 3 anni i contributi del Comune nei confronti della Fondazione Santa Cecilia e altri 100.000 euro in 3 anni nei confronti della Fondazione Campus di Portogruaro. Peraltro con una clausola finale che recitava pressappoco così: queste fondazioni dovranno essere autonome ed economicamente autosufficienti, prefigurando peraltro anche la possibilità che Comune di Portogruaro e Città Metropolitana potessero anche non rinnovare la convenzione e quindi sfilarsi dall'impegno istituzionale. Vada a leggersela, collega Rodriguez. Quindi la nostra preoccupazione è stata forte da questo punto di vista, fortissima. E, fra l'altro si accusava la Fondazione Santa Cecilia di essere in difficoltà sul piano economico. Ed è chiaro che una parte dell'ascito Petrin
fu investito per sovvenire a carenza di contributi del comune e della città metropolitana. Io non so se i protagonisti del lascito testamentario avessero avuto l'idea che il loro lascito andava in qualche modo a sopperire a una riduzione di impegno del comune. Credo di no, credo proprio di no. Comunque il tema era questo, collega Rodriguez. E perché e come è stato giustificato questo aspetto di questa riduzione così vistosa di contributi? È stata giustificata sul piano normativo dicendo: ma il comune non può erogare contributi a una fondazione. Bah. Allora io che in qualche modo cerco di leggere, cerco di contestualizzare, cerco anche di capire, sono andato a vedermi gli enti locali che sostengono le fondazioni e ho fatto solo 3 esempi perché ho trovato i bilanci di queste 3 fondazioni, la Fondazione Milano, la Fondazione Fenice, la Fondazione Verona, ma potrei citargliene tante altre, nelle quali i comuni stessi impegnano fior di risorse. Il Comune di Milano, nella Fondazione Milano, investe 11 milioni all'anno. Ecco, allora, questo per dirvi che se c'è un'attività di interesse generale che ricade nella comunità e se c'è una convenzione, il comune, l'ente locale non ha problemi a erogare dei contributi. Ecco gli elementi di contesto, collega Rodriguez, che ci hanno portato a manifestare profonda preoccupazione. Ora, se questa amministrazione, io l'ho detto anche precedentemente, cambia di passo rispetto alle fondazioni, e noi saremo qui a sostenere apertamente, perché è evidente che questo deve essere. Mi pare che ci sia stato anche un assestamento di bilancio da questo punto di vista, vuol dire che sono state assestate delle risorse che precedentemente, adesso non so se siano le risorse dovute dalla convenzione o se sia una risorsa suppletiva e ulteriore rispetto alla convenzione, questo a me sfugge, ma comunque il cambio di passo c'è. Ecco. Per quanto riguarda invece la convenzione, noi pur sottolineando e sottoscrivendo anche una soddisfazione rispetto alla programmazione del festival per le ragioni che ha espresso il collega Bertoncello, ecco, questo sistema così frammentato e anche così in qualche modo poco strutturato da un punto di vista istituzionale di procedere è utile e porta un vantaggio nel breve periodo, glielo riconosciamo, signor Sindaco, però riteniamo che non sia questo lo strumento, attendendo noi, come credo anche tutti i nostri colleghi, un piano, una programmazione, come dire, un piano di azione della Fondazione che in qualche modo cerchi anche di allargare le relazioni istituzionali in modo strutturale, in modo stabile, in modo che possa avere certamente gambe per poter camminare, naturalmente ben sapendo che il Comune è uno dei genitori della Fondazione Santa Cecilia e l'altro genitore dovrebbe essere la città metropolitana, che sono i soggetti che hanno dato luogo e hanno dato fiato a questa fondazione. Quindi questa era la preoccupazione, fino a prova contraria resta tale, fino a prova contraria, per cui il nostro orientamento è quello di astenerci, perché da una parte diciamo che è un fatto positivo, perché è positivo, lo ha detto il sindaco e questo non lo si può disconoscere, ma d'altra parte noi ci attenderemmo un'azione più strutturata e più prospettica di sostegno della fondazione stessa. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Morsanuto, prego. Non volevo intervenire, ma dopo quando sento dire certe cose. Allora, prima di tutto
non mi risulta che la giunta precedente abbia speso meno soldi per il mantenimento della fondazione. Allora, l'unica cosa che è stata chiesta è che quando si danno dei soldi pubblici, anche una fondazione, anche se ha uno scopo culturale, anche se è una delle più antiche che ci sia in provincia di Venezia, forse nel Veneto, deve avere un minimo di piano industriale. Mi lasci finire? Ma lasci finire l'intervento. I soldi vanno dati sempre su dei progetti e su degli obiettivi, perché sennò anche adesso potrebbero fare 500.000 euro a pioggia, così non funziona così più, non funziona, certo non funziona. Dunque lei giustamente comincia a fare, cioè, riconosco anch'io al sindaco un cambio di marcia, all'attuale sindaco un cambio di marcia che ha cercato, però non vivo nel mondo delle favole, nel senso che dopo esiste l'atto concreto. Oggi noi facciamo delle convenzioni, sono entrate dei soldi al comune di Caorle e Concordia, non è Veneto, benissimo, non è che si risolvono i problemi economici, perché sia chiaro che questi, facciamo vedere anche cosa domandano in cambio per la diffusione della musica del territorio del non è Veneto, di Concordia, dunque queste, ben vengano queste cose, però dobbiamo avere la controprova di come andranno le cose, perché comunque esistono sempre degli equilibri da mantenere, come quello di affidare a Art Van il teatro. Può essere una buona intuizione, può darsi anche di no, si fa solo per un anno, se ci fosse tutto quel risparmio lì mi domando come mai uno farebbe 3 o 4 anni, però anche questo è uno sforzo che si cerca per cambiare le cose, però alla fine bisogna vedere come vanno le cose, che è facile dire, ma io ho governato 10-12 anni con Bertoncillo, non mi ricordo più, e anche la dottoressa Rossetti, e anche quando c'era Anastasia, presidente sia della campus, o quando c'erano gli altri che gestivano un mulatto, ci sono sempre stati dei problemi all'interno per trovare le risorse, per farle, non è così facile. Che ci sia stata una maggior percezione questa volta, che noi siamo stati più rigorosi, e ne do atto. Però alla fine abbiamo cercato anche noi di portare avanti le cose. Ben venga tutte queste belle cose, queste iniziative, e vado anche sulla convenzione, però io sono abituato che se tu mi dai 10, non è che che sono stato bravo, ho messo a posto, se uno me ne dà 5, se uno mi deve vedere anche cosa pretende dopo, devo vedere per chi è l'affare. Non è che basta coinvolgere i comuni e facciamo, tu mi dai 2, mi dai 3, mi dai 4, si risolvono i problemi, questo non si risolve. Fin prova contraria, non si risolve niente, si risolve dando il teatro, togliendo la fondazione. Sono qua per vedere, sono scelte coraggiose di un sindaco dinamico che cerca di trovare delle scappatoie, perché sennò andremo avanti per 30 anni questa storia della Santa Cecilia, però oggi la voto volentieri questa cosa, però non risolve assolutamente fin quando non abbiamo una controprova che ci conviene allargare a tutti i comuni, perché i comuni dovrebbero dare i soldi solo per la scuola di musica, non per promuovere nel proprio territorio il concerto Bibione o Caorle, perché ogni volta che fanno un concertino costa 5-10 mila euro se fa un concerto importante. Dunque non deve diventare un affare per gli altri e dire sì, siamo bravi, perché alla fine io sono abituato, per come lavoro, che devono ritornare sempre i conti. Però quando le cose non vanno bene sono anche d'accordo che si devono provare anche altre strade, e sarà il tempo a dire se questo sindaco ha cambiato marcia, se le sue scelte sono state giuste, perché fra un anno saremo ancora qua a vedere se la Art Van sarà ancora interessata a tenersi il teatro, se i dipendenti verranno mantenuti, tutte le varie problematiche. Io voto volentieri questo per quanto mi riguarda, però vedremo se sono tutte scelte giuste, io mi auguro di sì, però a oggi non abbiamo niente in mano di concreto, abbiamo solo di cercare questa nuova strada e vediamo come andrà a finire, ecco, solo una riflessione. Grazie. Secondo intervento, prego. Molto veloce. Volevo fare un invito al signor Sindaco e anziché occupare il tempo di andare a vedere quali erano i contributi dei comuni del 2012-2013, faccia un altro sforzo e occupi ancora un po' di tempo per vedere quali erano gli sponsor di quegli anni e quelli che sono stati e quelli che sono rimasti di quelli negli anni successivi. Prima considerazione.
Seconda considerazione che ha fatto il consigliere Morsanuto. Ricordo che l'attività della Fondazione sui comuni, sugli 11 comuni, anzi su 14 comuni, si sono potuti realizzare 40 più 40, 80.000 euro in 2 festival. Non sono pochi soldi. Quindi la cosa va vista nella sua globalità. Per quello che so io, voglio dire, i comuni firmano la convenzione a condizione che, mi pare, mentre nel passato, ma non lo metto in discussione, nel passato si è potuto fare questa operazione perché sono intervenuti altri enti, perché era difficile coi comuni, e do atto che c'è almeno la volontà di coinvolgere i comuni, poi il risultato lo vedremo, però lo sforzo di coinvolgere i comuni c'è e non lo neghiamo, ci mancherebbe altro, però bisogna, secondo me, partire, signor Sindaco, lo sto chiedendo da un po' di tempo, in coerenza con i suoi indirizzi, portateci un bilancio preventivo, perché altrimenti tutti i ragionamenti che noi facciamo non è che ci portano da qualche parte, cioè nel senso che ogni volta, se no, saremmo costretti a intervenire con risorse aggiuntive, ma se abbiamo un bilancio preventivo sarebbe tutto molto più semplice. Non è previsto dallo Statuto, l'ho detto anche altre volte, ma è opportuno in questo momento, proprio per la nuova impostazione che si dà e la concretezza che si vuole dare sulle risorse, sull'attività per guardare il futuro. Io credo che se noi l'amministrazione veniamo messi in condizioni di avere un bilancio preventivo, sappiamo anche, voglio dire, con certezza dove andiamo, perché se no corriamo il rischio che se c'è una persona si risolve un problema, se ce n'è un'altra non si risolve, quindi bisogna avere una visione, chiedo venia, bisogna, secondo me, arrivare con molta tranquillità. La Fondazione, come qualsiasi ente, ha bisogno di un bilancio preventivo, che sia interno, che sia pubblico, sia previsto, è l'unico strumento, voglio dire, che ci consente di capire quali sono le potenzialità e dove possiamo andare a trovare le risorse per poter, sapendo, voglio dire, che qui, come sta facendo il signor Sindaco, l'ho detto in premessa nelle comunicazioni, il rapporto che si sta avendo questa amministrazione con la società civile, con le imprese, con i stockholder, il brutto termine, è una cosa che si sta percependo e sta avendo dei risultati. Punto. Dopodiché andare a vedere il 2012-13, quanto comune, quanto no, quanti sponsor erano prima, cosa. Cioè abbiamo detto superiamolo, nel senso che oggi dobbiamo tentare di guardare avanti. E siccome il Comune ci crede, io continuo a dire che il Comune, voglio dire, secondo le disponibilità, non ha vincoli di risorse da deputare, più le trova all'esterno e coinvolge, bene, ma il Comune non ha limiti per alcune attività, perché, voglio dire, sia il teatro, lo puoi dare alla Fondazione, ma lo dai a un altro, ma voglio dire, è una cosa di cui il Comune può intervenire, come sul festival può intervenire. Io la penso così perché se no altrimenti il Comune non potrebbe fare tutte quelle iniziative che avete detto, dalla Fiera di Sant'Andrea a Terra di Doggi, è un evento, cioè affido alla Fondazione di gestire il festival e ci metto io le risorse. Con la Proloco sta facendo delle attività che non ha neanche le risorse, ma è certo che dopodiché sarà il Comune che ripiana come ha sempre fatto. Sbaglio o dico allora sarebbe bene che la Proloco all'inizio dell'anno facesse un bilancio delle attività. Queste sono le risorse che ci mette la Proloco per contributi della città metropolitana, per contributi delle attività produttive e per contributi del Comune, e dopo fa le sue attività, ma non come è successo sempre prima, dopo, 20 anni fa. Se vogliamo guardare a oggi rispetto alla situazione, questo è il modo di governare, e io mi auguro che anche su questo si possa lavorare assieme, non c'è mica un problema. Grazie. Consigliere Stivali, vi ricordo tutti che dobbiamo terminare il Consiglio, perché se no io rimando i punti, ve li avverto.
Sarò molto breve perché chi mi ha preceduto ha già chiarito molto bene quelle che sono le caratteristiche di questo provvedimento che andiamo a votare, cioè una convenzione fra comuni per valorizzare un ente che può avere sicuramente una valenza sovracomunale, territoriale. E credo che per questa sera ho notato che c'è stata una riduzione, perché non voglio dire una cancellazione, ma una riduzione dell'utilizzo dei riferimenti al passato e si è visto una chiave prospettica di creare il futuro, e vorrei che fosse veramente chiaro quello che ha detto a suo tempo anche Einstein, che qualsiasi penna potrà scrivere il futuro, nessuna gomma potrà cancellare il passato. Grazie. Poniamo quindi ai voti il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anche immediata esecutività. Chi è favorevole? Contrario? Astenuto? Il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora all'ottavo punto. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Concordia Sagittaria e il Comune di Portogruaro per l'ammissione di minori residenti nel Comune di Portogruaro all'asilo nido comunale Scarabocchio di Concordia Sagittaria. Anni educativi 2021-22 e 22-23 con l'eventuale proroga 2023-24, visto in quinta commissione il 22 luglio. Chiedo al Presidente un breve... Prego. Si è riunita il 22 luglio la quinta commissione, era ospite presente anche il sindaco Concordia Sagittaria, e questa convenzione è in essere ormai da anni, dà la possibilità alle famiglie dei due comuni coinvolti di offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di cura e socializzazione per il loro benessere psicofisico. È condotto da operatrici esperte in continua collaborazione con i servizi sociali. La dottoressa Pasqualini ha spiegato molto dettagliatamente quali sono i posti disponibili con la convenzione, prevede la riserva di 25 bambini al Comune di Portogruaro su 40 disponibili. Le domande di iscrizione in lista attesa concorrono a formare le graduatorie separate per i residenti dei due comuni e altri non convenzionati. L'ingresso al nido avviene per scorrimento delle graduatorie in lista di presentazione. Al momento dell'iscrizione è possibile indicare il periodo in cui avviene l'inserimento, evitando di venire contattati inutilmente prima di allora e di perdere la posizione in graduatoria. Lo scorso anno purtroppo l'asilo causa epidemia da Covid è stato chiuso a causa dei contagi, però la convenzione viene rinnovata per almeno 2 anni, opzione un terzo, in quanto il Comune di Portogruaro ha già in programma l'apertura di un suo asilo nido nel territorio, ma come tutte le cose sono indispensabili le caratteristiche principali quali luogo, personale ed autorizzazioni. L'amministrazione sta già lavorando in questo progetto con la speranza di poterlo vedere realizzato in breve tempo, epidemie e novità in questo campo insomma permettendo. Grazie Presidente. Assessore Fagotto, prego, se riesce a fare una roba, grazie. Volevo solo aggiungere, in merito a quanto già detto dal consigliere Pizzolito, che appunto noi rinnoviamo per il 30° anno questa convenzione. I posti dal nido saranno 40 più 8, ovvero il 20% in più di ampliamento previsto dalla legge regionale. Come ha già spiegato il consigliere Pizzolito, la convenzione ultima era già scaduta a settembre 2020,
No, però a causa della pandemia però l'asilo nido era stato chiuso nel periodo marzo-giugno e pertanto si è recuperato questo periodo di 3 mesi nei mesi di settembre e dicembre. Essendo nel mezzo dell'anno educativo, quindi è stato deciso di prorogare fino a fine anno educativo la convenzione con un'ulteriore proroga a luglio, in quanto delle famiglie avevano espresso il bisogno appunto di mandare i bimbi all'asilo nido. Il comune di Portogruaro infatti questo mese in corso ha 14 bambini e lo finanzia con 5.141.000 euro. Attualmente il comune di Concordia è impegnato nella gara per la gestione esternalizzata di tutto il servizio e anche, come è stato detto anche dal sindaco di Concordia, oltre alle nostre motivazioni, anche loro hanno motivato il fatto dei 2 anni più 1, essendo la prima volta che danno tutto il servizio esternalizzato, è come una prova, passatemi il termine, anche per loro per vedere come va. La gara che è in corso darà un peso per l'80% alla qualità e un 20% ai costi. Per quanto riguarda la qualità verrà appunto valutata l'organizzazione e la gestione del personale, la refezione, l'organizzazione del servizio di pulizia e sanificazione, il piano di formazione del personale, il progetto pedagogico didattico e le modalità di sviluppo, il sistema di relazione, la valutazione, autovalutazione e qualità del servizio, le esperienze e l'affidabilità del coordinatore psicopedagogico, le certificazioni relative agli standard globali per i servizi di infanzia, l'accreditamento e i servizi aggiuntivi, valutando le finalità e tenendo conto degli interessi e dei bisogni degli utenti e del contesto organizzativo. La concessione permetterà di garantire un'organizzazione più flessibile, necessità che è anche emersa dai dati ricavati dal questionario di gradimento che il Comune di Concordia Sagittaria regolarmente propone alle famiglie che hanno espresso il bisogno di estendere il servizio, ad esempio il sabato e durante i mesi estivi di luglio e agosto. Le tariffe andranno da un minimo di 257,15 euro ad un massimo di 5,60, fermo restando il bonus asilo nido determinato sulla base ISEE. Per quanto riguarda le famiglie di Portogruaro, il mese di settembre che verrà vedrà la continuazione del percorso educativo di 11 bambini che frequentavano già l'asilo dall'anno scorso. Gli altri non lo frequenteranno più perché hanno superato l'età prevista, i 36 mesi. Attualmente rimangono 39 bambini in lista di attesa e di questi però 39, 14 verranno subito ammessi a settembre. Quindi dei 25 restanti, 6 sono già stati chiamati ma hanno rinunciato. 3 hanno chiesto di essere inseriti in una decorrenza successiva compresa nei mesi invernali e autunnali da ottobre a dicembre. Pertanto al netto, se posso usare questo termine, restano in lista d'attesa 16 bambini di Portogruaro. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Vindigni, prego. Volevo chiedere, mi scuso col Presidente perché ho saltato la commissione, ero convinto che fosse alle 5:30 e invece no, 6:30. Era alle 6. Sì, infatti, e quindi mi scuso. Volevo capire prima, esiste, visto che è stato esternalizzato il servizio quest'anno, esiste il coordinatore pedagogico? No, allora verrà esternalizzato ma la gara si deve ancora espletare, sì, è previsto anche sulla valutazione della qualità del bando di gara e proprio scusi che trovo il piano e l'esperienza e l'affidabilità del coordinatore psicopedagogico tenendo conto della formazione universitaria e post-universitaria, okay, oltre che dell'esperienza nell'ambito degli asili nido. No, questo era un passaggio che volevo capire che fosse all'interno del bando di gara, perché il passaggio, cioè
la presenza dell'asilo nido di Concordia è storica ed è stata sono stati preveggenti all'epoca e hanno reso un servizio molto importante non solo a Concordia ma anche a molte famiglie di Portogruaro, anche perché la lista d'attesa è abbastanza lunga e i posti sono limitati, 25 posti. Quest'anno erano 135 i possibili utenti eventualmente che potevano frequentare un asilo nido. Poi non tutte le famiglie lo scelgono, però è un servizio dove la domanda è molto alta rispetto alle esigenze, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della donna all'interno della famiglia, che se non trovano una collocazione in una struttura di questo tipo fanno fatica poi a conciliare il ruolo di mamma e di lavoratrice. Per quanto riguarda qualche perplessità ce l'abbiamo, non sulla convenzione, perché in ogni caso è bene che i cittadini di Portogruaro possano andare, i bambini delle famiglie di Portogruaro che scelgono possono andare nell'asilo nido di Concordia, non essendoci altre possibilità. Il fatto che abbiano dato all'esterno il servizio, anche se negli anni precedenti era un servizio misto, ma c'erano 3 educatrici comunali, può creare qualche perplessità. Di che natura? Prima la natura è questa, e in ogni caso adesso non so se le 3 educatrici che esercitavano nell'asilo nido comunale rientrano nei ranghi dell'amministrazione o se continueranno. Benissimo. Posso? Scusi che la interrompo. No, perché non ho questa informazione. Sì, sono in altri reparti, ma era stata loro offerta la possibilità anche di rimanere. Quindi, è stata una scelta consapevole so. E già qualcuno in passato aveva comunque fatto domanda di essere spostato in altri uffici. Sì, no. Siccome avevo questa informazione, non avendo partecipato alla riunione, volevo avere la conferma che le 3 educatrici comunali fossero presenti o meno. Lei mi conferma che non sono presenti, quindi tutte le educatrici, che essendo 40 bambini dovrebbero essere almeno 7 educatrici, se non sbaglio, se rispettano quanto previsto dalle norme regionali del rapporto 1:6, il rapporto dovrebbe essere questo: un'educatrice ogni 6 bambini. Questo è quanto prevede la normativa regionale, che è un rapporto adeguato per la cura e poi l'apprendimento dei bambini, non è solamente una questione di cura. La preoccupazione e la perplessità che noi abbiamo è che, essendo una cooperativa, i livelli stipendiali sono i livelli stipendiali di cooperative, ma potrebbe anche esserci un turnover del personale, nel senso che non avendo un riconoscimento economico al pari di educatrici che lavorano nei nidi comunali, se hanno l'occasione di trovare un posto di lavoro in un nido comunale, potrebbero esserci possibilità di ricambio nelle figure delle educatrici, perché tanti cambiano lavoro, ma nel rapporto fra educatrici e bambini per questa fascia di età una cosa fondamentale, ecco qual è la perplessità che noi esprimiamo, la cosa importante è la continuità
educativa, che non è solo da esercitare nell'arco dell'anno in cui i bambini si iscrivono, ma nell'arco dei 3 anni, perché gli educatori sono punto di riferimento non solo di tipo per la cura, ma dal punto di vista degli apprendimenti e della maturazione in questa fascia di età, che è una fascia di età particolarmente importante per lo sviluppo delle capacità non solo cognitive, ma relazionali e di rielaborazione e riconoscimento degli spazi in cui questi bambini trascorrono le loro giornate. Se questi punti di riferimento, che sono le educatrici, cambiano, cambia anche il rapporto e la situazione emozionale e sociale dei bambini che a loro sono affidati. Questa può essere una preoccupazione eccessiva. Consigliere Vedini, però non la seguo. Che cosa c'entra la convenzione con i rapporti contrattuali del Comune di Concordia? Perché altrimenti, no, non la seguo io, non riesco a seguirla. No, nel senso che in ogni caso noi la convenzione, se vogliamo questo servizio, lo dobbiamo fare. Ho chiesto se c'era il coordinatore, però sulla qualità del servizio, visto che si forma, c'è questa convenzione col Comune di Concordia, e visto che il Comune di Concordia ha deciso di dare all'esterno questo servizio, si richiede al nostro Comune di essere molto attento. Ho visto che all'articolo 8 c'è la conferenza di servizio, dove, composta dal sindaco, dagli assessori, e per questo avevo chiesto se c'era il coordinatore pedagogico, per avere come punto di riferimento non solo gli assessori di Concordia, ma anche il coordinatore pedagogico, che possa riferire a noi come effettivamente si svolge il lavoro e come procede l'attività educativa all'interno del nido, perché dobbiamo aver presente che vivere all'interno del nido non è solo un luogo di cura, ma è un luogo di apprendimento per tutte quelle abilità che i bambini in questa fascia devono seguire. E allora mi scusi, consigliere. Va bene. Bisogna evidentemente abituarsi a questo clima di rispetto. Cose concrete. Stiamo parlando del futuro dei bambini di Portogruaro e di Concordia che vanno in un asilo nido. Va bene? E se a lei non sembra una cosa importante, mi dispiace per lei, per me è fondamentale, in quanto amministratore e in quanto io approvo una convenzione dove il personale voglia avere la garanzia e la certezza che il personale che lavora con i bambini, che siano di Concordia o che siano di Portogruaro, diano continuità nello svolgimento della loro professione, ma non per la tutela dei lavoratori, che è anche fondamentale, mi pare, ma soprattutto per la tutela dei bambini. E stavo chiedendo all'assessore quali erano le caratteristiche e quali sono le possibilità che noi abbiamo di poter come comune esercitare un controllo su come funziona il nido di Concordia. Okay?
mentre prima c'era una storia trentennale, da domani si apre una nuova storia perché cambiano i soggetti che operano all'interno del nido. È chiaro? Consigliere? Mi scusi consigliere Vendigni, io ero presente in commissione. Allora guardi, è stato sviscerato, tutti gli argomenti che lei ha citato stasera sono stati sviscerati e spiegati, no finisco, e spiegati. C'erano 2 suoi colleghi però in commissione, quindi voglio dire, io capisco i suoi dubbi, però credo che tutti i quesiti che lei ha posto adesso, io ero presente, sono stati sviscerati dal sindaco, dalla responsabile del Scarabocchio e dall'assessore di riferimento del Comune di Concordia, assieme al nostro assessore e assieme ai nostri, quindi per capirci, c'erano state tutte spiegate queste cose qua, tutte, in senso positivo. Stavo chiedendo, e penso che sia legittimo, all'assessore se a questi dubbi c'erano delle risposte e delle garanzie. Tutto qua? Penso che sia legittimo da parte di un consigliere fare queste domande ed esprimere questi dubbi. Probabilmente mi pare che sia l'esercizio a cui noi siamo chiamati. Sì, lei ha anche ragione, ma comunque lei sta parlando di regole che presumo che su un asilo nido di un altro comune siano rispettate, e andare a comandare in casa ad altri. Se io non c'ero alla commissione perché non faccio parte alla quinta, probabilmente il sindaco avrà spiegato, e credo che su tutti gli asili nidi o scuole elementari, quel che sia, le regole dettate dallo Stato siano rispettate. Lei adesso sta chiedendo, non so neanche cosa sta chiedendo, perché presumo che ci siano già tutte le regole, tutto quello che lei sta chiedendo siano in vigore su tutti gli asili nidi. Non credo che lì a Concordia non siano rispettate certe regole. Non so. Forse non ci... Sì, forse io non ho detto che non sono rispettate. No, ma sta chiedendo cose che non ha senso, cioè per me non hanno senso, perché presumo che ci siano già rispettate. Va bene, comunque facciamo rispondere all'assessore. Prego, assessore. Allora, in merito a quanto ha chiesto, l'amministrazione di Portogruaro ha espressamente... Scusi lei. Mi scusi se la interrompo. Un'altra cosa, non so se ne avete parlato e se c'è modo di verificarlo, e mi riferisco alla formazione obbligatoria, così come previsto dalla legge 107 del 2015, e come viene esercitata e se viene esercitata perché è una formazione continua, nel senso che non è una formazione faccio un corso un anno e poi dopo 10 anni, ma si parla, ed è la legge dello Stato che lo prescrive, di formazione continua, quindi significa una formazione che se non è annuale almeno è nell'arco del biennio. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'eventuale turnover o meno, insomma, che potrebbe esserci con la nuova gestione, in via preventiva l'amministrazione di Portogruaro ha chiesto che almeno nella relazione annuale che dovrà essere presentata, che rendiconterà l'andamento dell'anno educativo, venga anche dichiarato appunto l'eventuale turnover di personale che presta servizio al nido di Concordia, eventuali sostituzioni e così via, in modo da avere contezza anche noi, perché anche noi siamo un po' diciamo inesperti, no, di un'effettiva gestione di un nido, qual è il quadro, qual è l'esperienza di Concordia che potrà farci da scuola e esserci di aiuto. Ok. Anche nel quanto riguarda i criteri della qualità, al primo l'organizzazione e la gestione del personale, che dà un massimo di 10 punti, tiene conto del numero degli addetti, del loro ruolo e della qualifica per assicurare la continuità nell'erogazione giornaliera dei servizi, così è scritto appunto nel bando, anche a fronte di malattie e altre situazioni impreviste, per evitare il turnover del personale,
per garantire un'adeguata professionalità nella gestione del servizio e per garantire un'adeguata integrazione dei soggetti affetti da disabilità certificate, valutando quindi l'adeguatezza del personale che vorranno impiegare in termini di numero, ruolo, compiti, qualificazione professionale, formazione e alle modalità di gestione del personale stesso. Questo per dire, ho letto un trafiletto di quella che erano appunto i criteri di qualità che noi da parte nostra abbiamo messo forse un piede avanti appunto per riuscire ad avere, mi ripeto, contezza di quello che potrebbe essere l'eventuale turnover, e allo stesso tempo il Comune di Concordia nel bando ha posto attenzione anche poi nei successivi punti che ha declinato proprio a quello che è il personale, la qualità appunto, è un gioco di parole, mi ripeto, ma tant'è che è così ed è stato molto apprezzato credo da tutti noi. Tra i criteri di qualità c'è anche il piano di formazione del personale che tiene conto del numero di ore di formazione annuali che si intendono fornire sia al coordinatore che al personale socio-educativo. Hanno specificato in questo punto che deve essere una cosa che va oltre appunto quello che è già previsto dalla normativa vigente, appunto le ore obbligatorie di formazione, oltre anche alla formazione sulla sicurezza che è stata già prevista nei criteri di qualità. Spero di aver risposto e eventualmente sono qua. Grazie. Consigliere Terenzi, prego. Per dichiarazione di voto, Presidente, allora le osservazioni e le considerazioni del collega Vindigni nascono A da una preoccupazione legittima, B dal fatto che non ha potuto assistere alla Commissione, perché in realtà gli elementi che lui ha portato in campo e portato in essere sono stati esaminati e valutati. Soprattutto su due questioni dove abbiamo chiesto evidentemente ragione. Uno, sui criteri di valutazione dell'appalto, no? Perché chiaramente se fosse stato un appalto al massimo ribasso ci sarebbe stato di che preoccuparsi. Ecco, in realtà gli indicatori per la determinazione e la scelta diciamo così, dei soggetti, dei gestori, ecco, erano indicatori per l'80% fondati su criteri di qualità, per il 20% fondati, se non sbaglio, erano fondati su elementi invece di economicità. Quindi la domanda l'abbiamo fatta da questo punto di vista. L'altra questione è che comunque sia questi soggetti che accedono al bando, che comunque pone già dei requisiti particolari, sono soggetti tutto sommato che devono rispettare degli standard, come accennavi tu Andrea, degli standard che derivano da norme di accreditamento, cioè non si scappa di lì. Cioè, a maggior ragione per servizi così alla persona e così impegnativi e delicati. Ecco, quindi da questo punto di vista, e chiudo, noi abbiamo dato una valutazione positiva. Ultima questione, era da tempo che, l'ha detto il sindaco, fra l'altro c'erano tanti interlocutori che hanno potuto esprimere gli elementi per la valutazione, da tempo c'era una gestione mista che interveniva nell'asilo e voi sapete che da un punto di vista anche giuslavoristico la gestione mista genera dei problemi. Hanno intrapreso questa strada, io credo che il servizio debba essere garantito fino a quando, fra l'altro, nel nostro comune insomma, nascerà una struttura analoga e se si ne discuterà, speriamo si possa discutere presto, come abbiamo chiesto, quantomeno in termini di informazione, in termini di progettualità ampia, nella prossima commissione. È positiva, sì. Va bene. Poniamo quindi, quindi poniamo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? L'unanimità, anche l'immediata esecutività, favorevoli. Il provvedimento è approvato. Adesso avremo due interrogazioni. Io vi chiedo, per esempio, sulla prima interrogazione, quella sui tigli di Lison, possiamo fare a meno di dare lettura e sentire la risposta del sindaco?
E dopo si dichiara la soddisfazione o meno, questa è l'interrogazione. Perché siccome abbiamo una decina di minuti, e l'altra era quella sui servizi e centri terapeutici e riabilitativi per problemi pediatrici e psichiatrici, che ha risposto anche Filippi sul giornale, ho visto. Quindi prego, signor Sindaco, prima i Tigli di Lison. Prima i Tigli. Allora, oggi ho letto un bel passaggio di San Matteo che diceva: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, chi semina zizzania è figlio del male, alla fine ci sarà o dannazione o salvezza. E devo premettere, sì, quasi, San Matteo, devo premettere che prima di dare risposta a tutti i punti, volevo fare questa piccola premessa, perché dovremmo sottolineare ancora una volta qual è la posizione dell'amministrazione riguardo agli alberi, perché c'è tanta confusione. Ci sono persone che ogni giorno dicono il falso e ogni giorno ci sono persone che, sapendo che quello che è stato detto loro è falso, si divertono a confermare pubblicamente il falso. Chiedo pubblicamente a tutte le persone di essere seri e di ascoltare quello che abbiamo più volte detto, prima in italiano, poi in veneto, poi in inglese, non cambio più lingua. Non taglieremo alberi se non ammalati e pericolosi per l'incolumità delle persone. Non taglieremo alberi sani, e non faccio polemica ancora come ho detto prima, ma ne piantumeremo molti di più di quelli che eventualmente saranno abbattuti per necessità. Non sicuramente in via Matteotti e in viale Trieste. Faremo una politica di nuove alberature, come espressamente da noi dichiarato e scritto in recente passato. Ma veniamo all'interrogazione. Secondo quali criteri e studi si è deciso per il taglio degli alberi di Lison? Non sono interessati alla risposta. Nel corso del 2020 sono state accantonate alcune somme destinate al servizio di valutazione di stabilità meccanica di 200 piante del patrimonio arboreo dell'ente. Tale attività è stata affidata al dottor forestale Giulio Cosola, affiancato dal dipendente comunale perito agrario Dario Sartori, qualificato in manutenzione del verde. Durante tale servizio per limiti di spesa ci si è concentrato sugli esemplari che rappresentavano situazioni di pericolosità più elevate e sulle quali vi era incertezza sullo stato di salute, ottenendo per questi la prevista valutazione, mentre su altri si è approfittato della competenza e disponibilità di un secondo parere rispetto alle valutazioni delle professionalità interne. Ciò premesso, i tigli del viale di accesso al cimitero di Lison presentano non solo gli esemplari abbattuti, carie, fori di picchio ed evidenti segni di senescenza, tant'è che 4 esemplari questa stagione vegetativa non hanno ricacciato. Vista la situazione di pericolosità per l'accesso all'area, nell'ambito della gestione ordinaria del patrimonio in data 25/6/2021, queste alberature sono state abbattute in economia, confermando la situazione, tronco risultava cariato fino alla base. L'amministrazione ha affidato uno studio per la valutazione delle condizioni di stabilità di 200 alberi collocati lungo le strade comunali. Quali sono gli esiti? In particolare quante e quali sono le piante che sono state valutate malate e da abbattere. Gli esiti sono a disposizione, l'allegato è pubblicato sul sito web del Comune della sezione Uffici Manutenzione e trova dettagliate le alberature analizzate, gli interventi albocolturali e i controlli fitosanitari. Non volevo elencarlo perché è troppo lungo e perché sono 200. Perché l'amministrazione non informa preventivamente i cittadini degli abbattimenti e delle motivazioni che li rendono necessari? Si tratta di gestione ordinaria del patrimonio dell'ente, l'attività indicata si scontra con i principi di proporzionalità ed efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Gli alberi certe volte muoiono, non sono immortali. Si è già definita la ripiantumazione delle piante abbattute come quando saranno sostituite. L'alberatura di quel viale è completamente senescente. Le piante vive saranno oggetto di massima attenzione e manutenzione da parte di questa amministrazione. Il viale sarà oggetto di riqualificazione ambientale,
nel periodo 2021-23 e quindi anche l'eventuale ripiantumazione. Quali sono stati i lavori di manutenzione effettuati sulle piante e quante sono le risorse investite sul verde pubblico dal 2015 ad oggi? Riporto quanto già trasmesso ad aprile di quest'anno, vi abbiamo dato risposta con protocollo 19070 del 22/4/2021. Se la volete ve la rileggo, se no la salto. Sono tutti i dati delle spese che sono state effettuate dal 2015 al 2021. Ditemi voi, se devo leggerla la leggo, è un po' lunga. Va bene? Comunque sono, se volete poi è qua a disposizione anche questo foglio che è ben evidente, perché sono divise per manutenzione parchi e giardini, sfalcio cigli, potatura e abbattimenti, quindi ci sono 3 voci per ogni anno fino al 2019 in cui è subentrato l'ASVO con affidamento in house di manutenzione di tutto il verde pubblico. Quando sarà redatto un piano del verde che faccia da base fondamentale per le scelte che l'amministrazione comunale vuole effettuare, è un atto non obbligatorio, lo sappiamo benissimo. Abbiamo già la programmazione definita nel DUP, documento unico di programmazione, PEG, piano economico di gestione. Nel corso della legislatura prenderemo in considerazione la necessità di redazione di un piano del verde se ne riscontrassimo la necessità. Il signor Sindaco è al corrente che in base alla legge 10 del 2013, norme per lo sviluppo degli spazi urbani, il Comune si sarebbe dovuto attivare per censire e classificare gli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica? Sì, certamente. Preciso però che l'6, ripeto, la legge è del 2013, l'ultimo censimento del maggio 2006. Questa amministrazione sta lavorando comunque per aggiornare tale attività perché è un punto di partenza importante per l'analisi dello stato di fatto e la futura programmazione. È a conoscenza anche che la stessa legge prevede che 2 mesi prima della scadenza naturale del mandato debba essere reso noto il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica, rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. La legge 113 del 92, come modificata dalla legge 10/2013, prevede tale obbligo all'articolo 3 bis, quindi la legge è del 92, ma nel 2015 dal Sindaco e Giunta Bertoncello non è stato predisposto tale aggiornamento. Questa amministrazione sta lavorando già ora per organizzare tale attività. Ci attiveremo per la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione. Grazie. Il grado di soddisfazione o meno, prego. Sì, ringrazio il signor Sindaco. Abbiamo raccolto la protesta di diversi cittadini di Lison. Invito forse a valutare di parlare